Non funziona più. Stereo di GI. Sì, ho fatto un io, che chiude i miei ioni. I cinesi. Piace ai cinesi. Sì, no, pure sono buone, però a noi servivano. Ma questi Comunque Prova. Amici di Calcio Napoli 24, buon pomeriggio da Bologna all'esterno dello stadio Dallara, dove fra pochissimo, ormai non manca tanto, si giocherà Bologna-Napoli, quinta giornata per gli azzurri, ore 18. C'è tanta attesa e vi dico che Bologna è più azzurra del solito, ci sono tantissimi tifosi del Napoli, siamo all'esterno del settore ospiti, potete vedere alle mie spalle, insomma stanno iniziando anche già ad entrare alcuni tifosi, ma per arrivare qui siamo passati un po' anche dal lato della tribuna, dei distinti, sono davvero tantissimi i tifosi del Napoli. Alle spalle della nostra telecamera ci sono altri tifosi del Napoli, adesso ve li mostriamo. Vittorio, se possiamo muoverci, così che vi mostriamo anche quella che è la situazione all'esterno dello stadio, con questi tifosi ad attendere l'ingresso, l'apertura, anche se i cancelli ormai sono aperti, e poi andiamo a vedere qui nella stradina ci sono ancora tantissimi altri tifosi in attesa dell'inizio del match. Voi potete vedere, insomma, qui questa è la strada che porta al settore ospiti, sono tantissimi i tifosi. È arrivato anche il club Napoli Partenopei e insomma sono tanti tifosi pronti qui per questa gara. Possiamo disturbarti? Come ti chiami? Gabriele, Forza Napoli. Gabriele, da dove vieni? Da Milano, però Napoli nel cuore. Però Napoli nel cuore grazie al papà, come mai questa fede? Siamo tutti Napoli, veniamo da Napoli e ci siamo appassionati della squadra fin da piccoli. Gabriele, in un inizio di stagione un po' particolare, veniamo sicuramente da un'annata indimenticabile, storica, dove veramente abbiamo fatto l'impossibile. Vorrei sapere da te un giudizio, è vero che è presto, sul nuovo allenatore, su quello che stai vedendo, su come si può migliorare quello che abbiamo visto finora. No, vabbè, per i due difensori che oggi non ci sono, male, però lo rivinciamo ancora
Quest'anno il quarto. È Diciamo. la Champions, è la Champions. Anche, insomma, sei abbastanza ottimista. Oggi esordio di Nathan, sembra ormai soltanto da ufficializzare, con l'assenza di Juan Jesus giocherà al fianco di Ostigard. Fiducia in questo nuovo difensore, come l'hai visto in quei pochissimi minuti contro il Braga? Boh, l'ho visto abbastanza bene, farà bene oggi, dai. Sei super ottimista, mi piace. Secondo te davanti oggi c'è questo ballottaggio che ancora non è stato sciolto fra Politano e Raspadori nel tridente con Coare e Osimhen. Dovessi scegliere tu, chi metteresti? Metterei il primo tempo Politano e nel secondo Raspadori che... Spazio a Raspadori. Sì. Un pronostico me lo fai o sei scaramantico? No, pronostico 3-0 Napoli. 3-0 Napoli secco. Bel Forza Napoli. Forza Napoli sempre. Grazie mille, grazie. Vediamo se possiamo anche andare a disturbare quest'altro tifoso. Lei come si chiama? Buon pomeriggio. Io mi chiamo buon pomeriggio, Giulio. Giulio, da dove viene? Io vengo da Napoli, si sente la cadenza. No, assolutamente lavoro qua. no. Lavora qui a Bologna. Lavoro qui a Bologna, ma sono napoletano. E questa è un'occasione per rivedere il Napoli da vicino. Ogni anno vengo io qua, L'anno scorso è stato bellissimo. ma sarà anche quest'anno. Che stagione si aspetta, nonostante questo inizio un po' così? Diciamo che noi napoletani siamo molto scaramantici, non ci vogliamo mai pronunciare, È vero. però speriamo che ci sono tanti obiettivi del Napoli, Coppa, Champions, campionato. Quest'anno siamo partiti un po' malini. Sì. Non sappiamo se dipende dal mister Garcia Ma cosa... o dall'acquisto che è questo De Laurentiis, almeno un difensore. Ma prima di pronosticare aspettiamo ancora, diamo ancora fiducia. Perché Cosa non le è piaciuto finora di Rudy Garcia? Cioè, secondo lei... Allora, il gioco di Garcia, cioè diciamo che qualsiasi allenatore quando viene fa sempre le sue strategie. Questa è la cosa appurata, no? Garcia rispetto a Spalletti verticalizza di più, vuole i tiri da lontano, i giocatori sono uguali, però dico io, ma te che ne importa se assimili un po' a Spalletti? Cioè lì ci servono i punti, cioè abbiamo 5 punti che siamo distaccati, con oggi con l'Inter che ha vinto penso che ne siamo 8. Sì, assolutamente. Dal primo posto È un po' complicata, poi la difesa, cioè voglio dire, ti sei venduto a quel mostro che è andato al Bayern Monaco, cioè ci siamo handicappati proprio, scusate la parola, perché Veiga, questo tedesco che ancora deve entrare qua, quelli che giocavano in traccia forte, Lindstrom, voglio dire, sarà un buon giocatore per l'amor di Dio, però insomma cerchiamo di coprire questa difesa. Poi abbiamo preso su Nathan un acquisto di quinta scelta, perché il Napoli quest'anno... È il ruolo forse più importante che andava coperto, perché con la cessione di Kim il primo acquisto doveva essere il difensore. Ma difatti io questo dico, porco Giuda, cioè voglio dire, è andato via il mostro, prendiamone un altro, ma almeno uno famoso, cioè uno che già in partenza sappiamo come gioca. Tu mi vai a prendere un Nathan che non conosciamo come gioca, vai a prendere gli acquisti di terza, quarta scelta. Cioè allora andiamo sul punto interrogativo. Sul chi va oggi la partita va bene, perché se veramente oggi non va bene, questa partita ce ne possiamo già andare. Ma si potrebbe parlare la stessa annata che ha fatto il Napoli. Ha fatto il Napoli. Ma si potrebbe già parlare, diciamo, facciamo tutti gli scongiuri del caso, noi speriamo che oggi il Napoli vinca, no? Però non dovesse arrivare il risultato che ci aspettiamo, si potrebbe veramente già iniziare a parlare di esonero, comunque di panchina in bilico. Secondo me abbiamo anche altre alternative, le coppe, abbiamo la finale della Supercoppa, poi abbiamo la Champions, però effettivamente se il Napoli inizia a perdere anche oggi qualche punticino la vediamo un po' dura, no? Certo, perché le altre ci stanno a guardare, l'Inter e il Milan anche se vincono di misura vanno avanti. Noi sappiamo come il Napoli l'anno scorso tutti si arrampicavano perché il Napoli andava veloce, l'Inter mi sembra che sia stata la stessa fine. Assolutamente. Però insomma dai, ci auguriamo che questo Napoli vada forte. Noi comunque Garcia deve un po', secondo me anche Sarri, se lei si ricorda Sarri tanti anni fa, all'inizio iniziò col 4-3-1-2, poi probabilmente parlò con la squadra, che se poi si ricorda bene provò il 4-3-3 in una partita di Europa League neanche tanto importante. Napoli fece un partitone al Maradona, anzi da lì poi al San Paolo. Convertito. Ecco, io vorrei che Garcia farebbe questa fine qua.
prenderebbe un po' di spunto da come è successo già precedentemente la storia del Napoli. Ascoltare un po' la squadra probabilmente. Secondo me sì, perché i punti se ne stanno andando adesso. Cioè, allora io voglio dire, questo campionato sono 5 giornate, ci sono anche le nazionali, abbiamo tutto il tempo per riposarci un pochettino, però cerchiamo di acquistare dei punti perché l'Inter già sta andando via, la Juventus non sappiamo, la Lazio ha vinto a Napoli perché chi viene a Napoli fanno sempre miracoli, io non so perché, però. Prima ha toccato il tema Nathan, oggi l'esordio da titolare, l'abbiamo visto pochissimi minuti col Braga, gli diamo fiducia. Il giocatore brasiliano, non sappiamo come gioca, però lui a quanto pare con la partita col Braga ha fatto uno scivolone lì che ha beccato bene, non so adesso come, non possiamo pronunciarci, non lo conosciamo, e questo è il fatto, il discorso che dicevo prima, abbiamo preso degli acquisti di terza, quarta scelta, non sappiamo come gioca, nemmeno questo lì è Strom, cioè voglio dire, ha capito come? Allora dico io, è andato un mostro dietro, è un mostro quello lì, prendiamo un mezzo mostro, non prendiamo obiettivi di quarta scelta, di quinta scelta, cioè voglio dire, deve avere sempre fortuna questo due lavori come l'anno scorso? Vediamo. Io le auguro una bella partita, dove la vedrà? Io settore ospiti? sempre settore ospite, certo, con i tifosi napoletani, che diciamo che comunque il settore ospiti sarebbe la curva dei bolognesi, ma siamo tutti napoletani, perché poi ogni anno. Anche nei distinti e in tribuna ho visto tantissimi tifosi del Napoli che già stanno entrando. Comunque siamo ottimisti, dai, forza Napoli, grazie e buona partita. Arrivederci. Calcio Napoli 24 può rivederlo anche in questo momento su YouTube, siamo in diretta, quindi lo ritrova su YouTube già adesso. Arrivederci. Grazie mille. Insomma, Vittorio, fa caldissimo al sole. Se ci spostiamo, eccoci qua, venite all'ombra, però venite all'ombra perché al sole non si può stare. Non si può stare. Nome? Pasquale. Col panino non fa niente. Io vago panini, Fortunato, allora dimmi. Siamo qui, io ho fatto un giro per lo stadio, tribuna, distinti, tutti i tifosi del Napoli. Non male. Noi veniamo da Modena. Da Modena per vedere. Sì, facciamo parte di un club. Il club Partenopei di Modena. Sì, siamo una ottantina, un pullman e 2 pulmini. Bellissimo. Ecco, il cappello tengo, eccolo. Ecco il cappello del club. E niente, ce le facciamo quasi tutti quanti quelle là che stanno qua. In zona. Sì. Che poi non sono poche, quindi abbiamo modo di vedere il Napoli. Siete voi che dovete venire da noi qua. E mancano i gruppi anche. Mancano i gruppi perché oggi la trasferta è ma che non ho capito, no? Scusate, ma io che sono napoletano, siccome che me ne sono andato da Napoli, posso andare a vedere il Napoli in trasferta, e uno che viene da Napoli non viene qua perché abita a Napoli. Perché c'è il rischio che si incontri con la io non sono uguale napoletano, che so, una volta che me ne sono andato da Napoli non sono più napoletano. Fanno un discorso di residenza. E perché i romani possono andare a vedere il Torino? È stato organizzato male, non è la prima volta. Se si sa che nella stessa giornata alle 18 gioca il Napoli e alle 20:45 gioca la Roma, a Torino è probabilmente da evitare. Allora, neanche i a Roma sono andati, giusto? No, sono andati tutti quanti a Roma. Ma quanto mai? I residenti nella regione no, quindi più o meno la stessa situazione. Però è una cosa assurda, no? O sbaglio? No, lo so, purtroppo è una cosa che dobbiamo sottolineare. È perché sempre i napoletani ci devono andare di sotto, cioè se uno è nato a Napoli ha una colpa. Tantissimi tifosi del Napoli da Napoli verrebbero pacificamente soltanto. Ma perché quando mai abbiamo fatto casino a qualche parte? Dove? Ce lo devono dire. Io non riesco a capire, davvero, ragazzi. Assolutamente. Proviamo a parlare un po' della gara di oggi. Vabbè, ma uno è incazzato perché. Ma lei ha ragione, perché. Non vedendo i gruppi organizzati con noi, è uno spettacolo che noi perdiamo. Cioè, noi quando vengono quelli là da sud, ci sta il fratello, ci sta lo zio, ci sta il parente. È anche un modo di aggregarci, invece così perdiamo qualche cosa. No, ma lei fa benissimo a sottolinearlo, noi l'abbiamo fatto tutta la settimana raccontando appunto sì, ma io vi seguo quello che è successo. È veramente un peccato perché poi ci sono tantissimi, ripeto, tifosi pacifici che da Napoli seguono tutte le trasferte e di certo non sperano di incontrare i tifosi della Roma in autostrada, ma vorrebbero soltanto arrivare a Bologna, vedere la partita e tornare a casa. A proposito di questa partita, non è iniziato benissimo il campionato. Diciamo che abbiamo un punto di meno dell'anno scorso, dai. Ok, però dal punto di vista di quello che lo spettacolo che stiamo vedendo, che vedevamo l'anno scorso, è cambiato allenatore, la prima cosa. E se cambia allenatore cambia anche stile di gioco, no?
Ma io penso che chiunque veniva aveva avuto dei problemi, perché lo spettacolo che abbiamo visto l'anno scorso l'hanno dichiarato non solo in Europa, in Napoli si è parlato in tutto il mondo, penso, no? O no? Assolutamente. Oggi c'è l'esordio di Nathan. Come l'ha visto a Braga? Ma dai, in 3 pochissimi minuti secondi. non si può giudicare un giocatore. E la cosa bella è che tutti quanti dicevano Urima Nathan, invece l'abbiamo visto Urima noi oggi a Bologna. Scelte obbligate. Vabbè. Ma secondo me già domenica scorsa doveva esordire. Poi ci fu il problema di Rachmani. Allora, perché lui a sinistra, a destra non può giocare, lui deve giocare per forza a sinistra, no? Assolutamente, tra l'altro lui nasce anche terzino sinistro, quindi è più bravo a stare da quel lato lì. Intanto insomma, questi sono tutti il nostro gruppo. Tutto il gruppo che sta per entrare, tra poco la lascia entrare, un pronostico ce lo fa. Vinciamo. Vinciamo e basta. Poi si vede. Sì. Ci vediamo dopo magari. Un saluto a tutti i miei parenti che mi vedono giù, a tutti. Quelli a giù e anche tutti quelli del anche club di Modena. ma di Club Modena, un saluto da Pasquale. Ciao ragazzi. Grazie mille Pasquale, buona Grazie partita. a te. Oh, eccoci qua, grazie. Finalmente ci rivediamo, come stai? Da solo Tutto bene, questa volta sono da solo. A Genova io c'ero però non vi ho visto e l'avevo portato pure la mia fidanzata, te la ricordavo? Cioè portava fortuna. Esatto, e ora sono in diretta e la voglio salutare perché sta a Pisa, sono partito 3 ore fa più o meno e sono arrivato È arrivato? e non vedevo l'ora sempre presente, occasionale, tu mare, io qui a tifare. Quindi è un'emozione stare sempre su questa trasmissione che per me mi ha adottato. Vi amo. A proposito di Genova, è passata una settimana, Sì. abbiamo visto la partita di Genova così, Braga, siamo partiti bene, secondo tempo male. Che idea ti sei fatto finora? Cioè, come può migliorare questo Napoli di Garcia o pensi che sia veramente una stagione particolare? Allora, io do sempre fiducia a qualsiasi mister che sia arrivato, pure a Spalletti. Pure Spalletti lo credevamo tutti quanti. Io lo conoscevo di persona perché, sapete, io abito a Empoli da un sacco di tempo, quindi io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di abbracciarlo, di vederlo, di parlarci di persona. Io dico solo una cosa. Diamo fiducia al mister e ai nostri ragazzi. Certo, non sarà il Napoli dell'anno scorso, ovviamente, perché si sente la mancanza di Kim in difesa, però non penso sia una squadra da meno. Certo, io l'unica cosa posso dire di chi ho paura veramente sono solo 2 squadre, l'Inter e la Juve, e poi un'altra cosa, ho paura dell'arbitro, che quello è peggio ancora. Quindi diamo fiducia al Napoli sempre e forza Napoli sempre, siamo qui apposta, quindi. Assolutamente, oggi esordio di Nathan, un po' obbligato, un po' perché sì, esatto, chiaramente c'è la necessità di far giocare lui e insomma a detta di Rudy Garcia già a Genova se ci fosse stato Rachmani avrebbe potuto giocare, quindi è pronto. Fiducia massima, hai qualche dubbio? Pensi che sia una partita complicata per lui perché può far benissimo e allora qualcuno direbbe Rudy perché non l'hai messo prima? Esatto. O fare male, metterci una croce? Guarda, io posso dirti una cosa, io do fiducia a tutti. È chiaro, il ragazzo io non l'ho ancora visto in campo. Diamogli fiducia, non siamo molto critici perché noi di Napoli, ma anche chi è di Napoli però è fuori come me che è residente altrove, non è paziente. Bisogna avere pazienza nella vita perché con la pazienza si ottiene tutto. Quindi io dico una cosa, Nathan gioca per noi e magari faccio un gol. A me può segnare pure il portiere, basta segna qualcuno oggi. 3 punti sono importanti. Senti, ma al nord cosa si sta dicendo di questo Napoli in questo periodo? Ma io ti posso dire quello che dicono dalle mie parti. Allora, a Empoli posso dire solo questo, visto che parlo anche con i tifosi dell'Empoli. Hanno detto io spero che il Napoli venga più tardi possibile perché io ho paura di questa squadra. Noi bisogna avere paura di questa squadra. Certo, abbiamo fatto purtroppo la figura brutta con la Lazio, c'è da dire abbiamo fatto quel pareggio, abbiamo iniziato male a Genova, certo, a Braga diciamo abbiamo vinto un po' con il sedere, però va bene, il Napoli è anche questo, il Napoli bisogna soffrire. Poi voglio dirti una cosa, io ho parlato con parecchi tifosi del Napoli che stanno dalle mie parti, ho detto io non voglio venire a Bologna perché non voglio vedere un'altra figura di, non diciamo la parolaccia, e io ti posso rispondere così, io tifo il Napoli da quando sono nato, non quando è in cima al campionato. Bravo Gianni! Hai ragione. Quindi io tifo il Napoli dalla Serie B.
quindi io non mi vergogno di mettere questa maglia quando sto in macchina, quando sto in treno. Certo, è chiaro, nelle partite quelle diciamo, per dire Verona, Bergamo, che sono diciamo trasferte un po' più toste, bisogna stare un po' più rilassati e non mettersi questa maglia, però onestamente io a Genova stavo con questa maglia, ho conosciuto molti tifosi del Genoa e mi hanno offerto una birra anche se io non bevo, però va bene lo stesso, lo sport è anche questo, è unione. Ti ringrazio, ti auguro una buona partita e magari ci vediamo dopo. Anche dopo, certo, ormai sono con la macchina, quindi... comunque volevo dire una cosa che non c'entra niente col Napoli. Sono riuscito a cambiare lavoro e quindi questa è la cosa più bella. Okay. Quindi sei felice? Sono felice, però mi sono trasferito un po' più lontano perché ora sto vicino a Monza, quindi, però il Napoli lo seguirò sempre. Quindi Grande. forza Napoli sempre, viamo calcio Napoli. Grazie mille. Posso abbracciare? Vai. Buona Ciao, partita. grazie, Ciao. Venite. Ciao. Venite pure voi. Stavo con mia moglie, mia figlia, quale mia moglie? Mia figlia e mia nipote. Noi ci siamo visti a maggio qua, sempre per Bologna, Napoli. perché veniamo da Rimini. Sì. L'altra volta abbiamo abbandonato l'ombrellone. Ciao. L'ombrellone per venire qua. Questa volta anche qualcuno oggi è andato al mare, comunque l'avete abbandonato l'ombrellone per il Napoli. Per venire qua a vedere il Napoli. Che partita sarà? Non è facilissimo perché insomma questo inizio è stato un po' così. È la svolta che se Napoli vince si rilancia per sempre dopo Praga. Se perde è duro. Un po' come l'anno scorso che iniziamo così e Ma poi... l'anno scorso è successa un'altra cosa, perché fino al 60esimo era schierata la formazione tipo, dopo il 60esimo Spalletti mise le riserve e questi pareggiavano e stavano pure vincendo. Non vorrei che succedesse la stessa cosa pure adesso, ma se Napoli vince si rilancia, questa è la verità nuda e cruda. Lei è scaramantico o un pronostico per la partita di oggi? 3-0 per il Napoli. 3-0, sì, 3-0 va bene. Per il Napoli, sì. Secco, Dai, nessuna pietà per Senza pietà. Grazie mille, buona partita, ciao. a Pasquale. Sì, c'era Pasquale l'altra volta, hai ragione. Ciao. Buona partita. Dovete arrivare. Francese voleva dire Come stai? Come stai? Senti un pronostico per questa gara, come la vedi? 3-1 per il Napoli. 3-1 per il Napoli. Oggi l'esordio di Nathan. Sì. Fiducia incondizionata. Guarda, come sta Braga? È vero, pochissimi minuti, però. Se fa qualche scivolone in meno siamo un po' più sicuri noi sugli spalti, però comunque dai, lo vedo in condizioni, bisogna vedere. Si lancia troppo in scivolata. Sì, però bisogna vedere in campo. Politano o Raspadori nel tridente? Tutti e due. Tutti e due facciamo giocare? Sì. 4-2-3-1, anche perché poi loro giocano in maniera piuttosto spregiudicata. Bravo. Però lo vedo in condizioni il Napoli, dai. Qualcuno dice che può essere oggi la gara della svolta di questa stagione. Speriamo perché ci vogliono 3 punti. In bocca al lupo, buona partita, magari ci vediamo dopo. Bravo. Grazie, ciao, buona partita. Nome, come ti chiami? Giuseppe, da dove vieni? Bologna, arrivo da qua. Bologna proprio, però bello, si segue casa. sempre il Napoli ovunque. Assolutamente. Immagino che tu lo segui anche insomma alle zone limitrofe, no? Sì, Reggio Emilia, te le fai tutte, Monza. E quest'anno mi sa che servirà un po' di carica in più. Sì, quest'anno i ragazzi sono un po' spenti. Anche secondo se te c'entra insomma anche un po' le scorie dell'anno scorso, no? Il Napoli ha vinto piuttosto presto, anche il finale della scorsa stagione è stato un attimo compassato di chi insomma ormai aveva ottenuto il risultato, poi finito il girone la fase eliminazione di Champions col Milan si è abbassato un po' il ritmo. Adesso come si fa a rimotivare questa squadra? Secondo te soprattutto Rudy Garcia è la persona giusta, ne è capace, ce la può fare? Allora, da tifoso del Napoli bisogna sempre sostenere la squadra, però penso che al momento, per le prime 5 giornate che abbiamo visto, Garcia non può essere l'uomo giusto per questo Napoli, secondo me. Poi, ripeto, secondo me siamo quasi un po' appagati dall'anno scorso come squadra e dobbiamo ritrovare un po' di fiducia in noi stessi perché siamo forti e meritiamo di avere lo scudetto qua in mezzo dall'anno scorso perché abbiamo fatto grandi cose, secondo me, quindi dobbiamo dimostrare anche quest'anno che abbiamo meritato di essere campioni d'Italia. Poi è vero che manca Kim, però poi per il resto la squadra è pressoché la stessa, quindi è comunque un Napoli che secondo te può dire la sua anche per lo scudetto. Non so, oggi l'Inter ha vinto ancora ma 1-0, il Milan 1-0 con non poche difficoltà col Verona, la Juve che è caduta, cioè il Napoli se riesce a rialzarsi nelle prossime gare, secondo te può ancora dire la sua per lo scudetto? Secondo me sì, abbiamo le qualità per farlo, come hai detto tu non abbiamo cambiato assolutamente nessuno a parte Kim.
dare fiducia a Nathan piuttosto che trovare sempre altre soluzioni come tipo oggi che ha detto Di Lorenzo, Caius. Insomma. Diamo fiducia a questo ragazzo che secondo me quei 5 minuti che è entrato a Braga, Wagyu, ha proprio le palle secondo me, quindi diamogli fiducia. Garcia, vediamo che ma fa qua perché sennò ci mando su pure a Bologna. No, assolutamente no. Ma a proposito di Garcia, anche dal punto di vista comunicativo, no? Nelle conferenze stampa, credi che forse non si sia ancora reso conto dell'ambiente Napoli? Cioè, ti faccio un esempio, prima di Bologna-Napoli in conferenza è andato piuttosto leggero, partita importante, certo noi puntiamo a vincere, però il nostro obiettivo è entrare fra le prime 4. Non è che probabilmente in questo momento al Napoli, alla squadra, all'ambiente serve qualcuno con un attimo più di pugno, più di grinta? Sì, secondo me sì, perché ripeto, secondo me darò fiducia ancora, però non è l'uomo giusto per questo Napoli. Sembra che quasi si voglia accontentare del 4º posto e non mi sta bene questa cosa, perché so che da squadra meritiamo di più, questa piazza merita di più, quindi speriamo bene. Gli auguro anche un in bocca al lupo, che sa ripiglia forse, però forse non è il momento di andare contro la squadra, perché le colpe sono un po' di tutti, non solo sue. Mi dispiace solo che è arrivato dopo 5 partite, sembra un altro Napoli, sembra di guardare il Napoli di Ancelotti di un paio d'anni fa o quello di Gattuso, quindi ci manca Spalletti, questo sicuramente, però bisogna andare avanti, quindi mo vediamo come prosegue la stagione. Ti lascio andare a vedere questa partita, rivoluzione secondo te oggi o pressoché gli stessi uomini, si parla al massimo di Raspadoni al posto di Politano, poi per il resto solita squadra? Secondo me sì, saranno sempre gli unici titolari, a parte dietro in difesa che ci sarà questa cosa da vedere, chi parte e chi no, però sempre e comunque forza Napoli, mi raccomando. Quindi grazie mille, buona partita, magari ci vediamo dopo nel posto. Sicuramente. Grazie mille. Eccoci qua ancora con un po' di tifosi all'esterno del settore ospiti. Qui si entra allo stadio, lei è biglietto nel settore ospiti? Sì. Come si chiama? Salvatore, non manca tantissimo al match, tra poco anche le formazioni ufficiali, fra pochissimo. È una partita importante, deve essere la partita del riscatto, insomma di veramente far partire con un piglio nuovo questa stagione, partita un attimino in difficoltà. Certo, ma io sono molto fiducioso in questa squadra e soprattutto sull'allenatore che in queste prime 4 giornate, compreso la Champions, di cui siamo stati l'unica squadra italiana a vincere, sta avendo molte critiche, tante critiche. Io sono fiducioso che Garcia farà meglio di Spalletti. Quindi lei ha piena fiducia in Rudy Garcia. Posso chiederle cosa le fa avere questa fiducia nell'allenatore? Cioè, cosa ha notato? Che crede che comunque l'allenatore vada aspettato, che ha le giuste qualità per la piazza di Napoli? Cioè, cosa ha notato nel gioco e comunque nell'uomo Rudy Garcia? Ho notato che stiamo attualmente facendo un gioco che non piace alla stragrande maggioranza dei tifosi napoletani, di noi tifosi napoletani, la stragrande maggioranza, come dicevi, sono una minoranza che dico questo. Io vedo una bozza che sta facendo Garcia, sta facendo un po' una bozza di tutti i giochi che ha fatto il Napoli. Da premettere anche che Anghissà non è in miglior condizione, lo stesso Lobotka, anche se sta meglio di Anghissà. Non abbiamo ancora un centrale all'altezza, se ce l'abbiamo visto per 10 minuti in Champions. Allora bisogna vedere anche tutti questi dettagli prima di giudicare e prima di condannare un allenatore, perché si sente, e tu lo sai, sei giornalista, via Garcia out. Diamogli tempo, dopo 10-12 partite possiamo dire se l'allenatore sta sulla strada giusta, se la squadra sta sulla strada giusta per arrivare ai vertici. Assolutamente. Dal punto di vista caratteriale, comunicativo, cosa può fare e dare a questa squadra per accendere un attimo la miccia? Perché probabilmente il Napoli, lei faceva l'esempio di Anghissà, ma potrei farle anche altri nomi, ho detto Lobotka, Kvaratskhelia, sono un attimo compassati, un attimo che hanno bisogno di uno stimolo in più probabilmente. Hanno bisogno di più socializzazione all'interno dello spogliatoio. Garcia è uno che parla poco, a livello intellettuale non è come Spalletti, che Spalletti era più ampio, ti entrava in tutti i dettagli. Questo qui probabilmente parlava anche troppo nello spogliatoio. Sai, i francesi, questo è francese, sappiamo che i francesi sono figure che parlano poco, però vogliono essere intesi.
Caratterialmente sono diversi, però dobbiamo vedere quello che mette sul campo. A prescindere diciamo la comunicazione, perché la comunicazione è importante, Assolutamente. anzi in alcune situazioni è determinante la comunicazione, però può prevalere anche questo metodo che sta usando Garzia, che dice voglio i fatti e non voglio chiacchiere. Assolutamente. Speriamo. Io la vedo così, poi ognuno ma assolutamente, democraticamente può fare una sua valutazione esatto, sulla ma anche squadra. perché a volte un po' di positività, un po' di ottimismo da una parte di una tifoseria può fare sicuramente bene all'intero ambiente, perché poi a volte anche chi ha spirito critico e chi non si fossilizza su una sola opinione magari può avere un'apertura di veduta ascoltando un pensiero che è diverso, visto da un'altra prospettiva. Assolutamente, io sono d'accordo con lei da questo punto di vista. Perché poi aggiungo un'altra cosa, che noi abbiamo preso un terzino che non abbiamo visto fino adesso, un centrale, no? Sì. Questo centrale è abituato a fare gioco a 3. Ha giocato addirittura anche terzino. E noi sappiamo bene che Garzia è uno che ti fa il 3-4-3 di solito, e può darsi anche che stia preparando la squadra a eseguire quel modulo, a eseguire quei schemi. Aspettiamo, diamo fiducia all'allenatore e poi dopo vediamo chi c'ha ragione. Vediamo, a Io proposito... seguo il Napoli da 40 anni, un po' di Ne ha viste esperienza, tante. Ne ha viste tante. A proposito di scelte, nel tridente con Kvara e Osimhen che sono intoccabili, lei metterebbe Politano o Raspadori? Perché sembra questo il grande dubbio ancora Guarda, da attualmente sciogliere. io vedo bene a tutti e due, sinceramente. Solo che Raspadori ha più quelle caratteristiche di eseguire poi il gioco di Spalletti, che si accentra di più rispetto all'esterno puro che è Politano. Allora, se Spalletti mi fa un gioco più orizzontale, secondo me va meglio Raspadori, può fare più bene Raspadori che Politano. Vero, anche perché Politano, esattamente come Kvara, è uno che tiene molto la palla, tocca molto spesso la palla, non è un contropiedista, diciamo così, è uno che crea l'azione, un'azione molto articolata, insomma è sicuramente un altro gioco. Magari Lozano ad esempio era più adatto a questo tipo di manovra. Speriamo bene, la lascio andare alla partita. Un pronostico? Me lo fa? Cioè, scaramantico. 2-1 per Napoli. 2-1. Grazie mille e buona partita. Grazie. Insomma, in questo momento si popola anche l'ingresso del settore ospiti, non manca tantissimo. Stanno iniziando ad entrare un po' di tifosi, sono le 16:22, manca ancora un po' il fischio d'inizio, però fra poco avremo anche le formazioni ufficiali che possono essere sicuramente indicative per quelle che sono le scelte di Rudi Garzia per una gara che, lo ripetiamo, è molto importante per la stagione del Napoli di quest'anno, ed è sicuramente un'indicazione importante capire se scegliere Nathan, se scegliere Di Lorenzo con Zanoli, se scegliere Politano piuttosto che Raspadori o viceversa. Insomma, è un momento secondo noi significativo di quella che può essere la stagione del Napoli, di quella che può essere appunto una rinascita, una ripresa dopo un momento, un inizio sicuramente non positivissimo da parte degli azzurri in questo campionato. Questo è il settore ospiti, ma vi mostriamo anche un po', Vittorio, e così approfitto per ringraziare anche Vittorio Bernardo, dall'altro lato della telecamera vi mostriamo quella che è la situazione qui, molto tranquilla, ci sono anche tantissimi tifosi. Un saluto a mia sorella, ciao, forza Napoli sempre. Ci sta guardando? Ci sta guardando, Pina. Qui dentro? Pina, qua. È qui lei? Sì. Mettila a viva voce. Pina, ci senti? Pina, ci senti? Forza Napoli. Sempre. Vi posso rubare 30 secondi? Dimmi. Posiamo Pina, ciao. Ciao, Pina. Ci vedi qui. Nomi? Salvatore. Raimondo? Siria. Poi dopo vengo anche da voi, non volete venire? No, dopo sì. Allora, Pina l'abbiamo salutata, voi venite da? Ravenna. Da Ravenna per seguire il Napoli. Abbiamo bisogno di una partita che ci Una gran infiammi. partita. Speriamo bene. Anche perché con la difesa là adesso oggi. Oggi esordio di Nathan da titolare. benissimo. Siamo contenti di vederlo per capire. In ogni caso siamo contenti di vederlo. Sì, anche perché per capire che difensore centrale è stato preso a posto di Kim, e ci chiedevamo perché dopo tante partite non giocava. Tra l'altro settimana scorsa Rudi Garzia disse che già a Genova poteva esordire in coppia con Rachmani, poi l'infortunio di Rachmani ha rinviato questa partenza al primo minuto, quindi vuol dire che è pronto. Speriamo bene, guarda. Però con quella coppia Ostrigard
non le fa impazzire. No, Sticato non gioca mai, quest'altro non gioca mai. Non hanno giocato finora, sì, vediamo un po' che partita ne esce. Io speravo di Di Lorenzo centrale, facevo giocare Zanoli. Modifica, dai. Zanoli terzino destro e Di Lorenzo al fianco. Di Lorenzo poi al fianco, e di chi l'avrebbe messo? Di Nathan o di Oschi? Nathan. Di Nathan. Sì, per esperienza, per farlo. Per farlo giocare con un uomo di esperienza. Però quando il suo ragazzo, quando Si svezza. Vediamo un po' che partita ne esce. In attacco invece l'unico dubbio sembra fra Politano e Raspadori nel tridente con Osimhen e Kvara. Lei chi schiererebbe? io sempre Politano, Politano. che salta l'uomo, piace di più. Politano tutta la vita. Giorgiano si deve sbagliare un po', Lei l'abbiamo nascosta un po', un pronostico. 3-1 Napoli. Napoli. Ce lo dice un bel Forza Napoli, forte. Forza Napoli sempre. Grazie, buona partita. Adesso lo vedi, è qui. Mamma mia, Come ti eccomi, chiami? Bernardo. Enrico. Vincenzo. Ciao mamma. Ciao mamma, la salutiamo. Dove è mamma? Scafati. A Scafati, salutiamo tutti. Tutti. Ciao. Voi Forza venite Napoli, Padova. Da Padova per seguire questa partita. Ragazzi, serve un riscatto. Una bella prestazione oggi e tocca trovare un po' di fiducia probabilmente, quindi siamo venuti fiduciosi, dai. Speriamo di dare una sterzata quest'anno, dai, non è iniziato nel migliore dei modi. A volte basta una scintilla, una partita Esatto. dritta. L'esperienza ci insegna che il Napoli basta poco per poi scatenarsi a 1000. Forza È Napoli. vero che abbiamo visto pochissimi minuti, ma oggi ci sarà l'esordio di Nathan. Finalmente, dai. Che Tanto atteso Nathan, che non si è ben capito perché non ha giocato finora, sì. Però dai, dovrebbe dice essere. che con l'italiano si è migliorato. Sì, infatti, la lingua l'ha imparata, speriamo che ha imparato anche a stare in campo. C'era Kim l'anno scorso che non diceva una parola di italiano, quindi sicuramente Però parlava Gangnam Style. No, effettivamente il motivo secondo me non è quello, però diciamo che Vabbè, stava recuperando anche da un piccolo infortunio. no, infatti sì, è ancora un'incognita, tocca vederlo giocare e poi magari esprimere un giudizio. Speriamo di rinascere oggi, dai. Speriamo, può darsi che come l'anno scorso dopo una partenza un attimo Infatti, così non fu andammo a delle Roma migliori. con la Lazio Esatto. e partimmo bene, magari da Bologna racconteremo La un'altra vittoria bella in Champions storia. possa dare la sterzata Sì, definitiva. non è stata dalla bellissima, stagione. ma magari può essere d'impatto. L'importante sono sempre i 3 punti. Sempre. Come arrivano, l'importante è vincere. Grazie mille, buona partita. Un pronostico al volo lo fa. Pronostico 0-2, doppietta di Osimhen. 0-2, condivido anch'io, 0-2. 1-3. 1-3. Grazie, buona partita. Hanno preso coraggio. Forza Napoli, sempre, Come ti sempre. chiami? David, Deborah, Deborah, Diego. Da dove venite? da Imola, Da Imola provincia per di Bologna. seguire gli azzurri. Dove nasce questa passione per il Napoli? Familiari oppure Mio padre. dal papà? Papà è di Napoli, Ah, i papà napoletani? abbiamo quella terra. Bellissimo. Questa è una stagione un po' particolare. Dico noi perché anche io mi reputo ancora un ragazzo, non abbiamo vissuto 6 anni post scudetto, quello lì. Questa è la prima volta e probabilmente dopo l'impatto, dopo la grande vittoria dell'anno scorso, volevamo ripartire subito fortissimi. Non è accaduto. Però secondo voi ci sono gli estremi, insomma, per recuperare terreno o probabilmente non è l'allenatore giusto questo qui? Sì, no, secondo me ci sono. L'anno scorso a questo punto avevamo sempre 1 o 2 punti in meno in più, quindi alla fine secondo me è la stessa identica cosa. Per me non cambia, do piena fiducia a Garcia e per me va bene così. Poi ovviamente se continuerà così bisognerà fare qualcosa, però io gli do piena fiducia per ora, quello è poco ma sicuro. Vediamo, secondo te? Do sempre fiducia al Napoli. Fiducia incondizionata. Tu tifosa del Napoli per lui? Sì, per il mio lui. ragazzo. Ti ha fatto appassionare? Sì. Oppure sei costretta a venire qui? No. Scherzo. Il tuo giocatore preferito, posso saperlo? Osimhen. Per quello che mostra in campo, per la carica che ha. La grinta che ha. Scaramantica no, perché sei di Imola anche tu. Un pronostico ce lo puoi fare allora? Non lo so. Come finisce? Spero bene. Spero bene. Io mi sono giocato la schedina 2 fisso del Napoli, però risultato esatto, vi dico anche il risultato. 3-0, marcatori Kvaratskhelia, Osimhen e Zielinski. Se indovini dopo ci vediamo qua. Birra pagata. Anch'io 3-0 Napoli, gol del capitano.
Di Lorenzo. Grazie ragazzi, buona partita, divertitevi. Ciao. Insomma, sono arrivati anche un po' di tifosi per sostenere appunto gli azzurri. È arrivato anche adesso il gruppo di Milano Azzurra. Un po' di gruppi sono arrivati, chiaramente dei vari club Napoli in giro per il nord Italia, ricordandovi appunto che non ci sono i tifosi del Napoli residenti in Campania, ma ci sono tutti gli altri tifosi che vengono dalle altre parti d'Italia. Non possono esserci appunto i residenti in Campania per quella che è la disposizione dell'osservatorio, ma ci sono tutti gli altri tifosi del nord Italia e non solo, per appunto seguire il Napoli a Bologna. È una gara molto importante perché chiaramente, lo ricordiamo, oggi il Napoli deve assolutamente recuperare 3 punti. L'Inter che ha vinto. Forza Napoli! Nome, vieni, non scappare. Antonio. Venite anche voi. Come ti chiami? Ciro. Antonio. Da dove venite? Mantova. Da Mantova per seguire gli azzurri. Ve le fate un po' tutte, no? Quelle centro Italia, nord. Sempre. Sempre fedelissimi. Non è iniziata benissimo la stagione, però fiducia Garzia 100%, dai. Tra l'altro Garzia ha detto in conferenza stampa che anche quando gira per Napoli in città i tifosi gli mostrano fiducia. Sì, ma noi gliela mostriamo, basta che porta i risultati come l'anno scorso, dai. Tu come ti chiami? Pellegrino, oggi esordio di Nathan, prima volta da titolare, l'abbiamo visto pochissimi minuti a Braga, possibile giudicarlo per solo quella scivolata. Fiducia, pensi che sia una partita complicata per lui perché magari fa la partita della vita oppure fa un piccolo errore e subito lo crocifiggono, insomma non è semplice per lui. sarà difficile ma ci do fiducia, secondo me può dare tanto. È un difensore valido. Speriamo di sì, dai. Vedremo nel campo. L'altro dubbio di formazione, poi vi lascio mettervi in fila, è Politano Raspadori. Questo sembra l'unico dubbio ancora da sciogliere, manca poco per le formazioni ufficiali. Politano. Ragazzi, grazie, buona partita. Forza Napoli, sempre. Napoli. Un pronostico? Ma secondo me oggi vinciamo 3-1. Grazie, buona partita. Vi dicevo delle formazioni ufficiali perché sono le 16:32, diciamo che nel giro di un quarto d'ora avremo anche quelle che sono le scelte dei due allenatori. Per il momento quelle che sono le indicazioni fanno sì che informazioni io vi possa dire che vedremo Meret, Di Lorenzo con Nathan e Ostigard centrali, Mario Rui leggermente avanti su Olivera per quanto riguarda la fascia sinistra. A centrocampo chissà, Lobotka e Zielinski che sembrano in questo momento intoccabili, vedremo se Elmas possa insidiarli oppure no, magari più a gara in corso. Per quanto riguarda il tridente, Kvara e Osimhen sono intoccabili in questo momento e quindi si giocano un posto Politano e Raspadori. Kvara che non è partito benissimo ma che ha voglia di dimostrare quello che è il suo valore e deve fare sicuramente di tutto per incidere. Venite. Dove scappate? Nome? Giorgia. Elisa. Venite da? Reggio Emilia. Da Reggio Emilia per vedere il Napoli? Sì. Questa passione da dove nasce? Un familiare, papà? Papà e il nonno anche. Sì. Che vi hanno mandate, avevano portato qui? Il papà eccolo lì. Eccolo lì, non vuole venire, puoi venire? Eccolo qui. Ciao, come ti chiami? Antonio, abbiamo portato tutta la famiglia qui. Bisogna, che bello. sempre, la fede. Coltivata da te certo. questa passione. Dal nonno, papà ai figli. Trasferita anche ai figli. Certo. Vieni qua, tu come ti chiami? Edoardo, una stagione complicata, però l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, quindi stravinto lo scudetto, e quindi con calma adesso ci riprendiamo. Ma secondo te oggi Politano o Raspadori nel tridente con Kvara? Chi deve giocare? Kvara, Osimhen e chi metteresti? Raspadori. Perché diglielo? Perché è sinistro come te? È sinistro come te? No, Raspadori no. No, Raspadori, vabbè, è ambidestro, è forte con entrambi i piedi. Poi invece volevo chiedere, oggi l'esordio di Nathan da titolare. Per forza, obbligato. C'è un po' di pressione, no, su questo ragazzo. Vabbè, come tutti i giocatori, anche Kim aveva pressione, nessuno conosceva, poi dopo ha fatto del suo valore. Io penso che il Napoli in questi anni ha dimostrato che ha sbagliato pochissime volte i giocatori sconosciuti. Ho detto i giocatori sconosciuti, ha sbagliato pochissime volte. Quindi vediamo se questa volta continua ancora con quell'intelligenza. Con una buona fiducia. Sì, io sono fiducioso sempre nel Presidente. Speriamo, io non vado
tecnico-tattico, però voi non siete di Napoli proprio, quindi non siete scaramantiche. Loro no. No, un pronostico quindi me lo fate? Come finisce? Come finisce oggi? 2-0 il Napoli. 2-0 Napoli? 3-1 per il Napoli. 3-1 dalle retrovie. Va bene così? Lui è Grazie. quello che ci becca sempre. Tu ci becchi sempre, me lo devi dire allora, come finisce? 2-1 per il Napoli. Chi segna? Se è bravo lo interrogo. Kvara, Osimhen e degli altri se gioca Zirkzee. Bello, mi piace, non mi dispiacerebbe. Buona partita. Grazie anche a voi. Bel Forza Napoli. Forza Napoli! Grazie, buona partita. Insomma, andiamo un po', usciamo un po' da qui. Siamo arrivati sotto l'ingresso del settore ospiti. Grazie a Vittorio Bernardo sempre per seguirmi in tutto ciò che accade. Mamma, sono arrivato a Bologna. Allora, è arrivato. Se spendi il telefono, sono arrivato. Ciao. È qua. Stai per entrare, tutto a posto. E sta entrando. È spento il telefono, però sta entrando. Speriamo che lo stava vedendo, altrimenti non va bene. Forza Napoli, fra. Da dove arrivi? Sempre. Arriviamo da Modena. Da Modena per seguire il Napoli. Per seguire sempre il nostro amore. Tutto il centro-nord li vediamo tutte. Sempre presenti. Sempre presenti. Sempre presenti sempre. dappertutto. A proposito dei sempre presenti, perché solo ai sempre presenti posso chiederlo, fiducia in questa squadra? La fiducia ci deve essere, 5 partite non sono niente. Aspettiamone poco, tutto Ricordiamo squadre che sono partite male e poi sono arrivate al podio, e al contrario. Anche l'anno scorso di questi tempi ci stavamo lamentando del pari con Lecce. Non ci lamentiamo, questa partita è dedicata a tutti i campani che non possono venire qua. Ci pensiamo noi per voi, siamo in 10.000. Grazie, Napoli. Grazie ragazzi, Ciao. buona partita. A proposito di questo, per arrivare qui siamo passati sia dai distinti che dalla tribuna. Camarice. Che vogliamo dire? Che vogliamo... Da dove stai venendo? Dall'altro lato, dal lato della tribuna? No, sto venendo a Pera. Stai venendo a Per, poiché stai venendo a Per avrai visto che ci sono tifosi del Napoli ovunque. Sì, siamo da tutte le parti oggi. Sembra di essere a Napoli. Sì. Come ti chiami? Antonio. Antonio, oggi gioca Nathan, esordio da titolare. Ma è sicuro? Manca pochissimo alle formazioni ufficiali, però Speriamo. come lo vedi? No, un po' di pressione su di lui. come è entrato in Champions teneva il palla. Sicuramente più di altri giocatori, però vediamo. Vediamo che partita farà. Un pronostico me lo fai o sei scaramantico? Ma io non so, chi qualsiasi se ne va è meglio. Sincero, scusatemi, ma. Vabbè, noi stiamo ascoltando tutti i pareri, c'è chi è fiducioso. No, Garcia mi fido proprio, se ne va è meglio. Non ti convince? No, poi infatti se ve ne soltanto tutto quanto, Garcia non c'è Stempo, frato. Comunque forza Napoli, voglio 3-0. Grazie, buona partita. Buona partita. Anche a voi, diciamo appunto del tantissimi tifosi che sono arrivati sia dal lato della tribuna che dai distinti. Come ti chiami? Giovanni. Giacomo. Anna. Forza Napoli, innanzitutto fiducia totale in questo Napoli. Al massimo, una rivincita. Fiducia totale, dobbiamo dare fiducia, questo è il momento della fiducia, caro, quindi bisogna avere fiducia. Anche perché anche l'anno scorso venivamo, sai, da un pari con Lecce così, e poi è volato il Napoli. C'è stato un cambiamento e bisogna attendere, lo so che è difficile, non è semplice, ma Ci siamo abituati troppo bene. ci siamo abituati troppo bene, ma anche l'anno scorso non eravamo i favoriti, quest'anno partiamo con una certa mentalità, quella che non è il nostro anno come era l'anno scorso, e magari ci auguriamo di avere qualche risultato in più. Oggi esordio di Nathan da titolare. Nathan è una bella scoperta, mo ho avuto solo 2 o 3 minuti la scorsa partita, troppo poco, però speriamo che ci smentisce tutti e mi auguro per lui che fa una bella stagione. L'abbiamo preso apposta come sostituto di Kim, quindi è ora che ci fa vedere un po' le sue qualità. In attacco ancora manca un po' alle formazioni ufficiali. L'unico dubbio è Politano Raspadori nel tridente con Osimhen e Kvara. Voi chi mettereste oggi? So che alla fine non è tanto una questione probabilmente quest'anno di nomi e di atteggiamento. Certo, sicuramente spinge un po' di più secondo me. Allora, la posizione diciamo è più naturale in quella posizione, è normale che comunque Raspadori è un signor giocatore, non ce lo dimentichiamo, però diciamo saprà il mister mettere le persone giuste al posto giusto. Fiducia nel mister allora? Fiducia bisogna, farla. non è questione di, bisogna avere fiducia. Un pronostico? Chiedo troppo?
2-1 per noi, dai. 2-1 per noi. Ci servono i 3 punti, quello conta. ci servono i 2-1, 3-1, 4-1, anche 1-0, 3 punti, sono fondamentali. Ciao, caro. Grazie. Come ti chiami? Vieni, non scappare. Umberto Mancini. Umberto Mancini da Modena. Da Modena, con Mio padre. Buongiorno. Come ti chiami? Luigi. Luigi. Allora ragazzi, fiducia in questo Napoli, mi sembra di capirlo insomma da tutti un po' gli intervistati e tutti i tifosi. Questo mi piace perché probabilmente è in antitesi con quello che è il sentiment giù a Napoli, dove insomma la maggior parte dei tifosi è molto critico rispetto al nuovo allenatore. È vero che ad essere oggettivi il Napoli è partito male, sì, certamente. Non come l'anno scorso, ma era inevitabile. Questa patata bollente sarebbe arrivata nelle mani di qualsiasi allenatore. Però voi cosa ne pensate insomma di Rudy Garcia dell'inizio, se ci sono i margini per crescere e migliorare? Sì, tanta fiducia, Garcia non ha iniziato ieri, tanta fiducia e niente, in bocca al lupo alla squadra, allo staff, a tutti quanti e forza azzurri sempre. Questo è il pensiero più maturo, sai, di chi è esperto, di chi è più navigato e che ha visto tanti Napoli. Il pensiero del più giovane che vuole vincere, vuole tutto e subito. Cosa ne pensi? Allora, penso Sincero. che il Napoli è una squadra forte e deve vincere sempre. E se perde deve continuare a testa bassa E lavorare. Ma oggi malauguratamente non andasse come speriamo, sarebbe veramente già a rischio secondo te la panchina del Napoli? Cioè credi che rispetto al passato, dove per esempio con Ancelotti si è aspettato tanto tempo prima di arrivare a quella decisione, adesso probabilmente l'umore di De Laurentiis sia diverso? Come dicevo prima, a mio avviso fiducia, però sì, piuttosto se oggi abbiamo una brutta batosta, piuttosto cambiare subito, immediatamente e dare tempo a un nuovo allenatore di fare il suo corso. Forse Conte, lo desidero da una vita. Sono quei nomi che un po' circolano sempre, ma poi un po' come Spalletti, che per tanti anni era stato accostato al Napoli, poi alla fine ci è arrivato. E ragazzi, io vi auguro una buona partita. Dove la vedete il settore ospiti? In tribuna. Ah, in tribuna. Ho visto tifosi del Napoli veramente in ogni settore, quindi sarà un Dallara tutto azzurro. Pronostico? 2-1 Napoli. Questa Forza Napoli, facciamolo sentire. Forza Napoli sempre. Grazie, buona partita. Tu come ti chiami? Ciao Francesco. Hai aspettato da un po'. Sì. Hai sentito, no? Più o meno stiamo ragionando su quello che è il momento del Napoli. In molti danno fiducia, qualcuno crede meno nell'allenatore. Tu che idea ti sei fatto di questo inizio? In campo giocano i giocatori, prima cosa. Non gioca l'allenatore. L'allenatore può dare la dritta giusta. Sì. Dice, voglio, a me segniamo. Mo la mano sto sull'attaccante, Osimhen. È Di Lorenzo perché la difesa la comanda lui. Speriamo che Nathan il suo debutto oggi c'è, buono. La coppia sarà Nathan Ostigard molto probabilmente, insomma, con Di Lorenzo. Pabulet tengo 3-1 ai Nathan. Col gol all'esordio. Nathan, sì, all'esordio. Speriamo che Kim ci ha imparato che ha fatto imparare qualcosa. Come l'hai visto? È vero che sono stati solo 3-4 minuti nel finale col Braga, però si è assunto la responsabilità. Mi è piaciuto chi lo tuffo che ha fatto l'ultima tuccia, mi si chiamano i case e seminare. Coraggio c'è, il coraggio c'è. Sì, poi giustamente all'inizio giocando in una squadra campione d'Italia, non è che siamo campioni a così. L'anno passato Inter, Milan, Juve, io non lo parliamo proprio. Con un bel vantaggio su tutte. Sì, campione d'Italia, siamo ai quarti di finale di Champions, siamo usciti, arbitraggio scandaloso però. Ma secondo te questa differenza con l'anno scorso, proprio alla luce del grande distacco che l'anno scorso abbiamo creato con tutte le altre? Abbiamo perso soltanto Kim praticamente. Abbiamo perso Kim e l'allenatore. L'allenatore è quello che dà la dritta ai giocatori, diciamo, non è che giochi sta Mitsubishi. In percentuale però quant'è la perdita di questi due uomini? Un 40% della squadra? Sì, un 40, bravo, un bel numero, 40, che il 60% dei giocatori ci sono. E quindi ci vuole la testa e il coraggio. Lo scudetto sta sempre là, sta ambientando. Quindi piano piano, l'Inter stiamo arrivando, non vi preoccupate. C'è tutto il tempo per recuperare. Siamo sempre noi. Abbiamo la possibilità di dare anche la formazione ufficiale con te in diretta. Raspadori, Osimhen, Kvara davanti.
quindi Raspadori e non Politano. Messaggio per Giacomo. Non scappare, devi entrare? Stiamo entrando. Vai, vieni a volo, vieni a volo. Diamo la formazione insieme, dammi un bacio. Come stai? Tutto bene, grazie. Carico? Carichissimo. Fiducia in questa squadra oggi? Sempre, sempre. La formazione è Meret tra i pali, Di Lorenzo, Ostigard, Nathan, Olivera e non Mario Rui, Anghissà, Lobotka, Zielinski, Raspadori, Osimhen, Quara. Direi che dobbiamo solo dare fiducia alla squadra e all'allenatore. Basta. Speriamo bene, buona partita, ci vediamo dopo, vieni a trovare dopo. Ciao ciao ragazzi, questa squadra, cioè, guardandola qui, e torniamo al discorso che facevamo mettere prima, è forte, cioè è una squadra forte. Forte. È la squadra campione d'Italia. Cioè con Raspadori è vero al posto di Politano Lozano, ma è comunque Ripeto, Raspadori. campione d'Italia non ci si diventa così. Ci manca la testa quest'anno, ci manca la testa. I giocatori quelli sono. L'allenatore, io la vedo come ho detto, l'allenatore non è lui che gioca in campo. L'allenatore dà la dritta, che poi viene esonerato perché stanno parlando di esonero, il resto dei tifosi. Purtroppo oggi il calcio è questo. No, è sicuramente poi il primo a pagare quando le cose vanno male. Le pagherà. Questa sera segna anche Giacomo. Segna anche Jack Raspadori, speriamo, mi farebbe piacere. Giacomo perché è vicino a casa sua. Già ci hai parlato. Grazie mille, ti auguro buona partita. Forza Napoli. E magari ci vediamo nel post partita qui fuori. 4-2 Napoli. 4-2, la bolletta 3-1 non fa niente. Se esce 3-1 meglio ancora. Però 4-2, tengo pure 4-2, di verità. Ah, ok, allora non volevo spoilerare tutto Napoli. Buona partita e speriamo anche bene per la bolletta, che poi non sarebbe male come risultato. Non ci confino adesso, malamente, vai Napoli, vai Nathan. Grazie. Posso disturbare? Ah, dimmi tutto. Perché sono un amico del tuo amico di classe, Luca. Come stai? Tutto a posto. Salutami Siamo Luca. visti a Liverpool. Hai ragione, avevi un viso conosciuto. Siamo visti a Liverpool. Avevi un viso conosciuto. Vieni anche tu, come ti chiami? No, vieni. Mi chiamo Tommaso. Tommaso mi hai detto? Gigi sempre da Mantova. Gigi da Mantova. Tu Tommaso da Bologna. Da Bologna. Bologna con furore. Le seguiamo tutte, no? Quelle centro-nord, a livello lavorativo. No, anche a Napoli. Anche a Napoli. Lavoriamo per il Napoli praticamente. Ragazzi, ne ho sentiti tanti di pareri. Voi siete fiducia incondizionata a questa squadra, a Rudy Garcia, fiducia incondizionata alla squadra, ma l'allenatore non mi convince. Come l'hai visto questo inizio di stagione? Un inizio pessimo. Fiducia sicuramente alla squadra, all'allenatore che deve avere i suoi tempi, chiaramente campionato che non conosce ancora bene. Però con tutto rispetto parlando, l'allenatore di 10 anni fa, insomma, è mancato dall'Europa, le cose sono cambiate in Europa, i giochi sono cambiati e spero che studi, si evolva nel frattempo e che dia a questo Napoli un gioco degno, perché il Napoli non ha un gioco degno dei suoi giocatori in questo momento. La tua? La mia non mi pronuncio perché a Liverpool ti dissi che Spalletti non mi dava tutta quella fiducia e poi siamo andati bene. Ti dico la stessa cosa anche qui a Scaramanticamente. Bravissimo, speriamo bene, che ti devo dire. Non mi pronuncio, guarda, perché veramente sto in difficoltà, siamo all'inizio. Garcia è un allenatore di alto livello, comunque non è uno stupido, cioè alla fine parliamoci chiaro, è una persona di tanto rispetto. Però vediamo bene, vediamo oggi come va e poi magari continuiamo a criticarlo, a dirgli qualche cosa di positivo, perché probabilmente anche dal punto di vista della comunicazione, no? Non sta legando con l'ambiente Napoli, cioè non ha trovato ancora la chiave per comunicare con i tifosi e con l'ambiente. Sicuramente è uno stile diverso rispetto a Spalletti, un comunicatore diverso, purtroppo non possiamo entrare nello spogliatoio e non possiamo sapere le dinamiche, però credo che i giocatori possano dare una mano, se si mettono un po' come Di Lorenzo, insomma, 11 Di Lorenzo in campo magari l'allenatore avrebbe un po' più di ascolto probabilmente. Perché poi quando andiamo a vedere gli uomini, e adesso c'è la formazione ufficiale, in campo ci vanno Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Nathan, Olivera, Anghissà, Lobotka, Zielinski intoccabili, Raspadori, Osimhen, Quara. È comunque una formazione di tutto rispetto. Assolutamente, sono contento che abbia messo Nathan perché fino all'ultimo non ci speravo. Pensavo Di Lorenzo centrale, no, speriamo. Mi dispiace per Elmas che probabilmente in questo momento forse meriterebbe spazio, però incrociamo le dita e speriamo. Un pronostico te lo posso chiedere?
È dura. 2-1 per il Napoli, dai, perché sono fiducia. Io sono molto scaramantico, quindi a buscare malamente. Grazie ragazzi, buona partita. Salutami Luca. Salutiamo Luca. Ciao un Luca, abbraccio. ti voglio vedere un'altra volta in trasferta. L'aspettiamo in trasferta a Luca. Ciao, Luca. Un bacio a voi, ragazzi, eccoci qua. Buon pomeriggio. Nome? Diego. Giuseppe. Da dove venite? Viareggio. Da Viareggio per seguire gli azzurri qui a Bologna. È stato un inizio particolare, non bellissimo, però ogni gara può essere quella della svolta. Sì. Secondo me finisce 3-2 per il Napoli. 3-2 per il Napoli, bello secco. non Deve sapere essere nulla. quella della svolta perché per adesso abbiamo dato fiducia a Garzia, gliela diamo ancora, però non è infinita. No, non è infinita, certo dietro non abbiamo nessuno, però vediamo, dobbiamo farcela per forza. A proposito della difesa, definitivo, ha scelto, c'è la formazione ufficiale, Nathan con Ostigard. Sì, perché si è fatto male Mangelli. L'esordio da titolare, c'è un po' di, come posso dire, pressione su questo ragazzo. Spero di no, lui deve entrare tranquillo, diciamo che Nathan è Ostica, io incrocio le dita. Però che lui entri tranquillo e faccia quello che deve fare e poi il resto va tutto bene, non c'è problema, tanto lo perdoniamo subito. Speriamo che sia una bella partita. Ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona partita. E tu il prossimo, me l'hai già detto, 3-2? 2-1 per noi. 2-1 per noi. Non male, portate a vincere. In questo momento l'importante è vincere. Per zittire tutti i gufi che stanno aspettando. Grazie mille, un bel forza. Napoli sempre. Grazie ragazzi. Grazie. Posso disturbarvi? Prego. Come vi chiamate? Massimiliano e Pasquale. Napoli, però siamo residenti Trapiantati sì, a Bologna. da anni a Bologna, sì, esatto. A Bologna dove Esatto. si respira tanto azzurro. Io sono passato sia dalla tribuna che dai distinti. Siamo ovunque. Sempre, io oramai sono 15 anni con il mio amico Pasquale veniamo e siamo sempre in casa qui in Emilia Romagna, quindi spero, faccio un piccolo commento tecnico, speriamo che il Giorgiano si svegli perché insomma ci aspettiamo finalmente un segnale da lui perché è un giocatore che se indovina la giocata fa la differenza. Se avete visto la formazione ufficiale? No, non ho avuto ancora modo Gioca di vedere. Raspadori nel tridente con Osimhen e Kvara, confermato Zielinski, Lobotka, Anghissà a centrocampo, dietro non gioca Mario Rui ma Olivera, Nathan Ostigard Di Lorenzo. Diciamo che dietro le scelte sono obbligate, mi sembra, perché Juan Jesus ha avuto il risentimento muscolare all'ultimo momento, quindi, però è anche l'occasione per vedere Nathan, per assaggiare un po' se questo giovane giocatore col tempo riesce a esprimersi a un certo livello in Serie A. Se sono in forma i ragazzi non ce n'è per nessuno. Anche perché leggendo questa formazione, sì, non è vero, stiamo facendo tanto parlare, ma questa è una formazione forte. Assolutamente. Beh, i giocatori sono forti, dunque sono i giocatori dell'anno scorso con delle aggiunte, dunque hanno tutte le potenzialità per giocare bene. Bisogna dare anche un po' di tempo all'allenatore di avere un pochino il suo gioco. Anche perché ricordiamo che anche Spalletti ha avuto bisogno di un po' di tempo. Assolutamente, non dimentichiamoci che comunque il primo anno ha fatto un ottimo campionato, ma non È lo ha stato vinto. criticato. È stato criticato anche le ultime famose 3 partite per aver perso il campionato, quindi è giusto dare un po' di tempo anche al nuovo allenatore. Speriamo bene, vi auguro una buona partita, magari ci rivediamo nel post partita per commentare una vittoria. Assolutamente, sempre Forza Napoli. Grazie, Napoli, ciao, grazie. Ciao, grazie. Spostiamoci un po' per far vedere quello che è lo striscione, vai pure con le immagini sul doppio striscione. C'è da un lato il Napoli Club Piacenza Partenopea che è pronto lì e dall'altro lato, aiutami tu se già l'hai visto Vittorio, è il club di Verona appunto, che sono arrivati allo stadio all'esterno del settore ospiti e non manca ormai molto all'inizio del match. Io vi ricordo quella che è la formazione ufficiale intanto mentre vi mostriamo appunto queste immagini. Il club Napoli Piacenza Partenopea da un lato, dall'altro lato il club di Verona. La formazione del Napoli con un 4-3-3 vede Meret tra i pali, Di Lorenzo, Ostigard, Nathan e Olivera. Mattias Olivera preferito a Mario Rui. Per quanto riguarda il centrocampo, intoccabili Anghissà
Lobotka e Zielinski. Questo il terzetto che appunto vedrà gli azzurri affrontare il Bologna in casa loro al Dallara, davanti, sorpresa, che anche se un po' ce l'aspettavamo, Raspadori nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Avviciniamoci, dai, intervistiamo qualche tifoso qui. Possiamo disturbarvi? No, non volete. Posso? Come ti chiami? Alessandro. Sì. Venuti da Milano. Da Milano. Milano. Partita che è importante. Assai. Probabilmente ogni partita può essere quella giusta per quella miccia, per cambiare il senso di una stagione. Lei fa parte di quei tifosi che danno fiducia incondizionata a questa squadra, o pensate che insomma l'allenatore non sia proprio quello giusto? Ma fiducia tanta, bisogna dargliene fiducia all'allenatore, è giusto dargliene. Appena iniziato il campionato non è che ci possiamo lamentare, insomma. No, è giusto, no? Speriamo che oggi portiamo a casa i 3 punti che sono fondamentali, perché amma vincere e basta, amma vincere. Punto, anche per riavvicinarci un po' alla vetta e a quei 4 posti. Che ne pensa di Rudy Garcia che dice l'obiettivo è entrare nelle prime 4? Ha ragione, perché ripetersi come l'anno scorso non sarà facile, sarà molto difficile. Vedo l'Inter forte quest'anno, ripetersi è difficile, è giusto noi i primi 4, dai. Mai dire mai. Ma è quello sempre, anche la fede. Anche perché l'anno scorso all'inizio, sai, Lecce. All'inizio, e poi siamo partiti un po' così e poi ma ci sta tutto quanto. Sì, è vero. Speriamo bene. Speriamo un pronostico bene. O se scaramantico? 3-0, dai. 3-0 Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Mi piacesse Di Lorenzo, è nata suggeritore. Anche perché non voleva intervenire, però comunque lo piace, capito? No? Di pizzicare, mi piace pizzicare. 3-1 perché un gol lo pigliamo sempre. Cioè, si è giocato col gol. Io ho giocato gol. No, non è bello. Grazie. No. Grazie, buona partita. Grazie. Vittorio, Bernardo, ti ringrazio per seguirmi in questo caos. Questa è la situazione all'esterno del settore ospite, ancora tanti tifosi che si stanno preparando appunto per entrare, c'è attesa per Bologna-Napoli, non manca tantissimo, sono le ore 17, attesa anche per la formazione del Bologna che adesso vi recupero e vi leggo in diretta per quanto riguarda appunto le scelte degli avversari degli azzurri in Bologna-Napoli al Dallara, perché vi abbiamo raccontato della formazione del Napoli, ma andiamo a leggere anche il 4-3-3 di Thiago Motta con Skorupski tra i pali, Posch, Beukema, Lukumi e Christiansen a difesa. Per quanto riguarda il centrocampo ci sono Ebischer e Freuler, probabilmente questo è un 4-2-3-1 non un 4-3-3 perché c'è Ferguson con Doie e Carlson alle spalle di Zirkzee. È vero che Ferguson può agire in entrambi i ruoli, però è sicuramente più un 4-2-3-1 che un 4-3-3, un Bologna che non rinuncia a giocare spinto e ha appunto Ndoye e Carlson sulle fasce, Ferguson alle spalle di Zirkzee, 4 uomini offensivi, a centrocampo Ebischer e Freuler, a difesa Christiansen partendo da sinistra con Lukumi, Beukema e Posch davanti a Skorupski. Questa è la formazione del Bologna per quanto riguarda la gara del Dallara. Per quanto riguarda la formazione del Napoli, ve la ricordo, è ufficiale, è definitivo, scelta del tecnico Rudy Garcia, Nathan a fianco di Orostikard. Questa è la difesa centrale con Olivera preferito a Mario Rui e Di Lorenzo a destra, Meret in porta, a centrocampo Lobotka, Anghissà e Zielinski. Questo è il terzetto di centrocampo. Per quanto riguarda il terzetto d'attacco c'è Raspadori a sorpresa nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Queste le scelte di Rudy Garcia per Bologna-Napoli. Posso disturbarvi? Scappate? Posso disturbarvi? No? Loro sì. Venite. Come vi chiamate? Ciro. Salvatore.
Venite da? Dalle Marche Macerata. Dalle Marche, da Macerata, per seguire gli azzurri. È una gara molto importante. A leggere la formazione, non so se l'avete letta, questa è comunque una squadra forte. Sì, Qual è il vero problema in questo momento? Non vorrei dire allenatore, perché comunque C'è speranza, c'è fiducia, però... Sì, c'è speranza, fiducia, però ha avuto anche pochi giorni per lavorare, secondo me. Forse si poteva rimpiazzare qualche colpo meglio, però questo è arrivato e noi seguiamo la maglia fino per sempre, fino alla fine non si dice, per sempre. E aspettiamo. Nathan titolare, prima partita, insomma esordio dal primo minuto, avrà un po' di pressione addosso, no? Questo ragazzo finora non era stato schierato, pochi minuti a Braga per esigenza, adesso perché davvero non c'è più nessun altro centrale, lo butti nella mischia, un po' di pressione ce l'avrà. Sì, penso di sì. Non sarà una gara facile per lui. Ma questo si vedrà, si vedrà. Ma potrebbe anche essere la gara che infatti, ci sorprende. Sicuramente la pressione c'è, soprattutto in una piazza come Napoli. Anche schierato come quarto difensore è tosta, poi un campionato nuovo, però anche Rachmani ha iniziato male a Udine con quel retropassaggio, quindi tempo al tempo. Assolutamente, assolutamente. Io prima di lasciarvi andare a vedere questa partita, che vedrete nel settore ospiti? Sì. Settore ospiti, un pronostico come potete fare? È difficile. Come c'è il giocatore a fantacalcio. Lo so. Troppo scaramaglia. Guarda, spero 1-3. 1-3? 1-3. 1-3. Ragazzi, grazie, buona partita. Grazie ancora. Tra l'altro c'è anche il nostro Ilario Covino che gira e vi mostra altre immagini qui all'esterno dello stadio Dallara. Non so se mi vede. Eccolo lì, va bene, a breve lo chiamiamo per una incursione in diretta. Arrivano altri gruppi, arrivano ad ondate qui all'esterno del Dallara, perché questo è l'ingresso del settore ospiti, l'unico. Ci sono davvero tantissimi tifosi del Napoli nel settore ospiti, saranno in 10.000 si dice, fra i vari settori, perché come abbiamo raccontato ne ho visti tantissimi anche in tribuna e nei distinti. Il settore ospiti pieno di tifosi del Napoli, non residenti in Campania, appunto perché i residenti in Campania non hanno potuto acquistare i biglietti nel settore ospiti e in generale allo stadio Dallara, però ci saranno tanti tifosi del Napoli in giro per il Dallara, un'altra invasione azzurra a Bologna, con la speranza insomma che il risultato sia un altro risultato importante dopo questo inizio difficile, e però dopo la vittoria di Braga, che è vero che è stata una partita così dal punto di vista dello spettacolo e della prestazione, ma che magari dal punto di vista della motivazione, del coraggio può aver dato una spinta a questo Napoli. Vediamo che partita ne uscirà fuori e se appunto sarà un buon momento per gli azzurri per ripartire, per prendere coraggio in vista del turno infrasettimanale con l'Udinese e poi insomma altre gare importanti fra Lecce e la Champions League. È un momento molto importante della stagione. Vi posso disturbare? Vi posso disturbare? Hai ragione. Hai ragione. No, non sono abbastanza afferrata. Vieni con me. Ma si figuri, basta un bel commento. Da dove viene innanzitutto? Vengo da Milano. Viene da Milano. Ma sono contenta di venire a vedere il Napoli. Il Napoli, sì. Settore ospiti del Dallara, Bologna-Napoli, deve essere una gara bellissima, vittoriosa. Assolutamente sì. Ci dobbiamo divertire. Quanti gol vogliamo vedere? 7-8. Esageriamo. Tra l'altro siamo a Bologna, ma sembra di essere a Napoli. Ci sono tifosi del Napoli in ogni settore. Esatto. Ci divertiamo? Assolutamente. Bel Forza Napoli? Bel Forza Napoli. Grazie, buona partita, divertitevi. Grazie. Divertitevi. Insomma, poi questo è il settore ospiti, ma vi ripeto, ci sono tifosi che arrivano da ogni lato, alcuni per entrare qui nel settore ospiti, altri stanno qui, foto eccetera, momento con gli amici e poi vanno negli altri settori. Di qua alla mia sinistra si va verso la tribuna, alla mia destra si va verso i distinti. Sono tantissimi tifosi che arrivano da entrambi i lati per il settore ospiti e tantissimi tifosi che vanno
verso i distinti e la tribuna. Volevo leggervi anche un po' di commenti dalla chat, perché poi dite che non vi coinvolgiamo mai. Ecco anche l'11 ufficiale da parte del partecipare. Certo, grande, come ti chiami? Jonathan. Jonathan da provincia di Venezia, però sono originario di Napoli. Originario di Napoli, vivi in provincia di Venezia, ma tutte le partite che puoi farti quelle in zona, centro-nord, sì, le facciamo tutte. Garzia, diamogli il tempo, perché non è giusto subito. Poi noi non facciamo come gli occasionali che già se ne vanno. Noi stiamo qua e la sosteniamo sempre la nostra squadra, al di là di tutto, no presidenti, no allenatori, né calciatori, solo la maglia, sempre Forza Napoli. Qual è il vero problema secondo te di questo momento? Cioè qual è il problema più facilmente risolvibile che ci può far avere un riscatto? Allora, risolvibile no, però dico, De Laurentiis secondo me se voleva continuare a avere dei buoni obiettivi doveva, scusa mi sto imbalbando, doveva comprare un difensore con più esperienza, perché Nathan poveretto giustamente viene dal Brasile e là a difesa non è che so chissà cosa, capito? Quindi secondo me doveva fare un migliore acquisto. Poi ti dico la verità, Garzia, io ho detto vediamo, i cavalli si vedono alla fine corsa, poi vedremo. Io a prescindere, nonostante stiamo facendo cagare in questi ultimi giorni, so qua e si sostiene sempre la squadra a prescindere da tutto. Però non saprei, ti dico la verità, secondo me anche certi cambi sbagliati, tipo noi abbiamo preso sto Lindstrom comunque se non sbaglio è stato il miglior giocatore della Bundesliga, lo voleva il Liverpool, è venuto qua e sto qua fa giocare sempre Politano, capito? Tra l'altro oggi gioca Raspadori nel ruolo di Politano. No, Raspadori, ti dico la verità, è forte, quindi ci sta anche da un lato, però lo metterei più a sinistra, a destra avrei sto Lindstrom, tipo col Braga, avrei fatto giocare lui al posto di Elmas, devo dire la verità. Oggi ho messo già le formazioni. Sì, te la dico, Meret tra i pali di Lorenzo, Ostigard, Nathan, quindi esordio da titolare. Olivera e non Mario Rui. Ah, ancora? Sì. Allora no. Non ti piace questa scelta? No, perché Olivera secondo me è meglio partita in corso, perché titolare, se tu lo vedi lui va solo fino a metà campo e poi non sale più, non cross, invece Mario Rui crossa, fa bene tutto, capito? Centrocampo insomma intoccabile con Anghissà, Lobot, Kazilischi. Sta giocando un po' con una chiave, devo dirti la verità, però vabbè, cioè. E poi il tridente Raspadori, ti ho detto con Osimhen e Kvara, questa è la formazione. Quindi Raspadori destra, quindi. Raspadori al posto di Politano. Oh. Questa è la formazione di oggi. Allora facciamo una preghiera perché mi sa qua oggi va a finire male. Purtroppo non c'è neanche il divertimento perché mancano gli ultras. Quindi però sarete voi a infiammare. Però ultras è un'altra storia. Tutt'altra storia. Speriamo sia un bel match, dai, poi ci vediamo nel post partita qui e magari commentiamo una bella vittoria. È stato un piacere. E un pronostico? Anche se sei non li faccio non li faccio. Sempre Forza Napoli. Grazie mille. Insomma, eccoci qua. Vi ho fatto aspettare un po'. Come vi chiamate? Io Francesco. Soppetto. Quindi non ci possiamo sbagliare. Io fratello 70. Ok. Allora, oggi è l'esordio di Nathan, dal primo minuto. Sì. Vabbè, penso che se non lo metteva oggi non serviva più. Oggi ci sono solo due difensori, li schiera entrambi. Poi gioca Raspadori nel tridente con Osimhen e Kvara. Mi piace. Ci può stare. Speriamo che se c'è bisogno fa entrare anche Simeone. È un ragazzo che sta giocando pochissimo. L'anno scorso ci ha salvato in tante circostanze. E che quest'anno sta giocando pochissimo con Rudy Garcia. Sto chiedendo un po' a tutti. Alcuni sono dalla parte di Garcia, fiducia incondizionata all'allenatore, alla squadra. Qualcuno dice fiducia incondizionata per il momento, però non è l'allenatore adatto. Voi come l'avete vista insomma questo inizio di stagione? È vero che sono poche gare, però di dare fiducia all'allenatore ancora qualche partita, poi si vedrà. Se continuerà così bisogna cambiare assolutamente. Mi auguro anche io un cambiamento di rotta, nel senso fiducia a Garcia perché mi fido del presidente che l'ha scelto. Comunque lui ha avuto un coraggio ad accettare. Era una patata bollente che quasi nessuno voleva, quindi dopo Spalletti, dopo lo scudetto, dopo 33 anni vinto in quel modo era difficile ed è difficile, però noi siamo in Napoli. Secondo me neanche Antonio Conte accettava. No, ma guarda, Luis Enrique non ha accettato, italiano ha aspettato, poi ha scelto di restare a Firenze. Insomma, i tentativi ne sono stati fatti. De Zerbi, anche se è solo una telefonata, ma al Brighton stava benissimo.
Non era facile accettare questo Napoli. Non è facile in questo momento, secondo voi, motivare la squadra da parte dell'allenatore? È difficile, ma ci può stare. Un buon allenatore può motivare. Assolutamente A questo serve a questo serve l'allenatore. Perché molti dicono sì, Anghissà non sta giocando benissimo, Guara non sta giocando benissimo, ma secondo voi è solo una questione atletica? Secondo me sì, la preparazione, anche preparazione diversa rispetto allo scorso campionato, allenatore diverso, tutto diverso, quindi è normale, ci sta. L'anno scorso serve un po' di tempo. Esatto, l'anno Bisogna aspettare scorso e sperare. avevamo anche questo come fortuna, Spalletti che era abituato a una sosta lunga e ha fatto un tipo di preparazione perfetto. Io tra l'altro ero in Turchia, lì a seguire la seconda metà, quella fra novembre e dicembre. La pausa E ha lavorato. sì. Ha lavorato. A gennaio iniziamo un nuovo campionato. E invece no. è iniziato un altro grande campionato del Napoli, un'altra metà. Se possiamo salutare il nostro club Milano Partenopea. Li salutiamo. Un pronostico o usi le scaramantici? Non mi pronuncio. Anch'io scaramantico, mi dispiace. Vi ringrazio, vi auguro una buona partita. Grazie a voi. Grazie a te. Posso Salutate rivedere mia moglie Alice che purtroppo è al lavoro, altrimenti era qua con noi in trasferta. salutiamo. Ciao Alice. Posso rivedere la maglia? Certo. Eccola qui. Bellissima. Grazie ragazzi, buona partita. Grazie mille. Appunto vi stavo dicendo per quanto riguarda dimmi Vittorio, dimmi al volo. Ok, perfetto, fermiamoci qui per un secondo. Restiamo fermi qui. Ha ragione Vittorio Berardo, perché l'ho fatto andare avanti e indietro e per lo zainetto diventa complicato. Adesso ci fermiamo qualche secondo in questa posizione. Vi dicevo della formazione del Bologna, che è vero che in tanti la danno come 4-3-3, però io di Ferguson lì mi fido poco. Secondo me di fatto è un 4-2-3-1, quindi un 4-2-3-1 con il Bologna e Thiago Motta che si assume il rischio anche di giocare contro il Napoli in una maniera anche piuttosto offensiva, quindi coraggio da parte del Bologna nell'affrontare il Napoli e chissà, magari può essere d'aiuto per il Napoli per partire forte, e quindi speriamo bene per quanto riguarda la prestazione degli azzurri, con appunto il Napoli con un 4-3-3 e il Bologna con un 4-2-3-1 con Ferguson, Doie, Carlson alle spalle di Zirkzee. Vediamo che partita ne uscirà. Dicevo appunto che volevo leggere anche qualche vostro commento nel prepartita, qualche domanda che avete da farmi o da fare qui all'esterno dello stadio, perché appunto volevo anche coinvolgere un po' la chat, se no dite che non vi seguiamo mai nei vostri commenti in chat, e quindi è una vergogna per tutta Italia vedere il Napoli con lo scritto sul petto. Il ragazzo anime, guarda, non hai neanche bisogno di essere risposto, la tua è semplicemente invidia nei confronti di una squadra che l'anno scorso ha demolito il campionato di Serie A e quindi ha strameritato quello che è la vittoria dello scudetto, e ha strameritato di giocare quest'anno con lo scudetto cucito sul petto, scudetto che tra l'altro ha anche dei ricami del logo con la N all'interno dello scudetto. Una maglia imperdibile, guarda, vienila a vedere a Napoli che probabilmente la compreresti. Garcia non è coraggioso con le sue selezioni, scrive Masked, ha una mentalità vecchia, ha paura di dare spazio ai nuovi giocatori. In realtà oggi è vero che è costretto, ma gioca Nathan, è vero che ci sta mettendo un po' a gettare nella mischia Lindstrom, però è anche vero insomma che comunque è arrivato da pochissimo, ha bisogno di tempo per riuscire a entrare anche nei meccanismi giusti di una squadra che ha giocato e ha viaggiato su ritmi incredibili per tanto tempo col pilota automatico, e adesso è difficile per un nuovo allenatore prendere le redini di questa squadra. Vediamo che appunto che partita ne esce fuori, perché non è una partita sicuramente semplice per gli azzurri contro una compagine interessante, forte e che può dire la sua, ma il Napoli ha l'obbligo probabilmente di dare una risposta importante sul campo. Ripeto, anche l'anno scorso verso la fine, scrive la selezione, si vedeva che il Napoli non era più lo stesso. Non diamo solo la colpa a Rudy Garcia, sicuramente anche nel finale di stagione dello scorso anno il Napoli era già in calo, ma quello era un calo diverso. Secondo me
difficile confrontare quel calo lì rispetto a questo qui, perché quello dell'anno scorso, vieni Ilario, vieni, facciamo un'incursione, la diretta nella diretta, vieni qua. Allora, Ilario Covino in giro con il nostro profilo TikTok. Sì, ci siamo. Siamo in giro fra il settore ospiti e non solo, che ti ho visto anche. Sì, abbiamo girato un po'. Ci sono tifosi del Napoli ovunque. Ci sono tifosi del Napoli che vengono veramente da ogni zona d'Italia e hanno invaso Bologna, perché noi abbiamo fatto anche un po' un giro qui attorno, non è solo la zona del settore ospiti, già quando siamo arrivati il lato dei distinti della tribuna coperta, cioè era un'onda azzurra. Infatti noi all'inizio avevamo pensato, ma questo è il settore, no, è più avanti il settore. Sembrava ogni volta il settore ospiti, in realtà erano semplicemente tifosi del Napoli che saranno ovunque. Il bello è che mancano 40 minuti ormai, 45 minuti, e continuano ad arrivare, sono 2 ore che continuano ad arrivare tifosi del Napoli, gruppi, pullman, anche in questo momento li vedete che passano alle nostre spalle. Noi abbiamo davanti a noi un sacco di tifosi che ancora devono entrare, che si stanno intrattenendo, perché poi questo è un momento di condivisione, gente che viene da tanti, riesce a vivere la passione azzurra qui con l'amico di Milano, con l'amico di Modena, con l'amico di Bologna. È una grande festa, perché deve essere una festa, questa è la cosa bella. Tanti si sono lamentati del fatto che mancano i napoletani, che mancano i residenti in Campania, ed è una cosa che dispiace anche a noi naturalmente, però che bello vedere tifosi che si ritrovano, magari che vengono da tante zone di questo paese e si ritrovano per l'amore del Napoli. Assolutamente. Parlavo un po' con i tifosi qui fuori, che in effetti sì, stiamo parlando del fatto che non c'è Kim, il fatto che stiamo giocando con Nathan Ostikar, però di fatto la formazione che mette il Napoli oggi in campo è forte. Non parliamo di ultimi arrivati, cioè attenzione, facciamo la tripla incursione. Allora, Telecapri, Calcio Napoli 24 su TikTok, quindi stiamo facendo la tripla diretta. Ragazzi, in questo momento. Vedi come sono forti loro, vanno anche su TikTok in diretta, non solo sulla televisione, su 3 canali adesso, perché siamo su Telecapri, su Calcio Napoli 24 e su TikTok di Calcio Napoli 24. La cosa bella è raccontare quanti tifosi del Napoli sono arrivati qui da ogni parte d'Italia. Loro veramente tanti soldi. Sono il settore ospiti. No, vabbè, non questa è un'esasperazione. Non esagero, questa è veramente un'esasperazione. E insomma, vediamo che non solo nel settore ospiti, ma in tribuna, nei distinti. Quanti ce ne sono in diretta? No, per il momento su TikTok ce ne sono 200, ci sono 10.000 mi piace, su YouTube 600, dai però. Dai. Possiamo crescere, mi raccomando. Possiamo fare belle cose, stiamo crescendo. Una cosa, erano 2.000 prima del hanno visto te, poi adesso abbiamo aggiunto altre però 10.000 mi piace, tantissime condivisioni, tantissimi commenti. Forza Napoli e bravi ragazzi di Calcio Napoli 24. Sempre. Bravo a Michele soprattutto. No, bravi voi, buon lavoro ragazzi. Grazie, buon lavoro anche a voi. Ilario, commentavamo la formazione di Rudy Garcia, perché effettivamente è una formazione forte. Sì. Raspadori, Osimhen. È vero che sono messi in campo, cioè Raspadori non tanto nel suo ruolo, però è un tridente forte, il centrocampo è quello che ha vinto lo scudetto. È vero, c'è Nathan Ostikar, ma Olivera e Di Lorenzo sono una sicurezza e possono aiutare anche la coppia difensiva. Insomma, è il solito Napoli. Assolutamente sì. Il mio unico dubbio resta un po' la posizione di Raspadori, perché secondo me, anche per sua stessa ammissione, anche all'interno del documentario che potete trovare sul nostro canale YouTube, anche chi l'ha avuto da giovanissimo, il suo primo allenatore, ci dice che lui è una prima punta. Sostanzialmente lui si sente prima punta, vuole essere l'ha detto prima anche in nazionale. L'ha detto in nazionale, e ogni tecnico che l'ha avuto alla fine lo vede come una prima punta, quindi in questo momento è adattato a fare l'esterno. La qualità c'è, perché il ragazzo è un ragazzo che si impegna, che si allena bene, è di qualità a destro, sinistro, quindi la speranza è quella che possa diventare un ottimo esterno, però il Napoli c'ha qualità in campo. Assolutamente. Manuel, quindi. Assolutamente. Io spero che vedremo una bella partita, e soprattutto lo meritano tutti i tifosi del Napoli arrivati fin qui. Cioè, io forse credo che un altro modo per motivare questa squadra sia rivivere l'atmosfera che c'è intorno alla squadra, l'affetto dei tifosi, perché probabilmente anche la squadra ha abbassato un attimino la concentrazione, e ci sta dopo uno scudetto. Ci può stare, diceva qualcuno a Napoli prima, ci può stare.
però questa atmosfera, dicevano 7.000, io credo che siano di più, onestamente. Prima mi dicevano 10.000 addirittura. Io credo che da vedere. Da vedere, perché secondo me c'è qualcuno in più, perché veramente sono tantissimi. Poi la sensazione da dentro sarà ancora diversa, perché là si ha percezione di quanti sono i cuori azzurri, di quante sono le maglie azzurre, e speriamo di poterlo dire anche con un gol e con un'esultanza, perché da lì si capirà un po' dall'urlo eventuale. Speriamo di poterlo vedere. Grazie Ilario Covino, ti lascio la diretta TikTok, seguiteci mi raccomando su TikTok, su Instagram, su YouTube. A voi di TikTok, seguite anche su YouTube. Iscrivetevi al canale. Mi raccomando, su TikTok. E su Instagram. E su Instagram naturalmente. E a breve anche su altri canali. Ovunque, Facebook, scaricate Ci trovate l'app, ovunque, ci trovate sito. ovunque. Se volete il Napoli, Calcio Napoli 24. Buon lavoro. Grazie Ilario Covino, buon lavoro anche a te. Eccoci qua, Ciao. nome? Giovanni. Enrico, Enrico, da dove vieni? dall'Aquila. Dall'Aquila per vedere questo Napoli. Correggio, no, dall'Aquila. Da Correggio. Oggi è una partita importante, cioè un momento della stagione che magari può essere la svolta. Speriamo che sia la svolta e ce l'auguriamo per tutti i tifosi. C'è Nathan da titolare all'esordio. Ho visto. Ci sarà un po' di pressione su questo ragazzo che... Ma lo dobbiamo lasciare lavorare, lo dobbiamo lasciare stare. Speriamo. È giovane e deve crescere. Gioca Raspadori nel tridente con Osimhen e Kvara, ti piace? Sì. Chi segna oggi? Osimhen e Kvara. Quanto finisce? 2-0 per il Napoli. 2-0 per il Napoli secco? Io dico 3-1 Napoli. 3-1 Napoli? Speriamo bene. Osimhen e Kvara. Me lo dici un bel Forza Napoli, poi ti lascio entrare allo stadio. Forza Napoli. Grazie mille. Forza Napoli, Grazie, ma dove siamo? buona partita. Calcio Napoli 24, siamo in diretta su YouTube. Ci trovate già. Ciao adesso. ragazzi, un bacio. Grazie. Vieni. Questo è il settore ospiti. Come ti chiami? Diego. Alessandro. Nome non casuale qui, Sì, è il, stato scelto il proprio. papà è stato scelto per caso come nome. Oggi serve una vittoria, cioè tu devi entrare qui, devi fare il tifo più forte che puoi. Farò il mio meglio. Farò del mio meglio, perché oggi il Napoli deve tornare a vincere, serve una vittoria. Papà con Nathan titolare all'esordio. Eh sì, purtroppo siamo in difficoltà, oggi bisogna schierare Nathan che dovrà dare una risposta anche lui, farci vedere per cosa è stato comunque acquistato e quindi il suo valore. Speriamo comunque di rimetterci in carreggiata perché comunque ne abbiamo bisogno, le altre vanno avanti e bisogna stare lì sul pezzo. Bisogna dare una risposta sul campo. Nel tridente non gioca Politano, ma gioca Raspadori con Osimhen e Kvara. Ti piace quest'idea? Sì. Questo terzetto qui a centrocampo non si toccano Zelinski, la Botkan, chissà. Alla fine, è vero che ci sono un po' di critiche, però questa squadra è forte. Sì. Possiamo insomma rialzarci. Sì. E tu sei uno di quelli ottimisti per questa stagione, comunque anche dopo questo inizio il Napoli può lottare ancora per lo scudetto? Certo. Un pronostico? 2-0 Napoli. 2-0? 2-0 Napoli, Raspadori Osimhen. Speriamo bene ragazzi, buona partita, divertitevi. Forza Napoli. Ciao, Forza buona Napoli. partita. Grazie mille. Forza Napoli, Politano, tengo fantacalcio. Non gioca però. Lo sa, entra e segna. Fiducia in Politano che entra e segna. Vi ridico le formazioni quando sono le 17:22. Sta arrivando un super ospite. Ragazzi, qua siamo da Copenaghen, noi abbiamo creato curva C nel mondo, quindi quando curva tutti a Copenaghen. curva e curva B stanno a Napoli, quindi quando è curva C, se siete a Amsterdam, a New York, a Rossata Estate, voi scrivete curva C e poi scrivete la città, lo facciamo tutto un mondo, Copenaghen. Cosa fate di bello? Vi riunite, vedete la partita Noi stiamo insieme? vedendo il grande Napoli con tutta la famiglia, Bellissimo. bello, siamo venuti da Copenaghen e qui solo per vedere la partita. Bellissimo. Sempre Forza Napoli. E quindi direi che la domanda se 3-1. dobbiamo dare 3-1. 3-1 lo sta così. Fiducia? Fiducissima. Totale? Vabbè, lascia stare. Poi si vede. Grazie, buona partita. Fiducia in questo Napoli, questo è più o meno il sentimento generale dei tifosi che comunque danno fiducia alla squadra di Rudy Garcia, nonostante le difficoltà momentanee in questo momento proprio dell'allenatore e del Napoli in generale, perché poi come dice qualcuno anche qui fra i tifosi non è certo tutta colpa del tecnico, e quindi aspettiamo di capire appunto quello che sarà la gara
di oggi per capire appunto se il Napoli riuscirà a fare un'altra prestazione. Volevo rileggervi la formazione delle due compagini Bologna-Napoli, non manca ormai tantissimo, ore 18 il fischio d'inizio, azzurri che si stanno riscaldando in campo. Vi dicevo appunto che c'è l'esordio di Nathan dal primo minuto al fianco di Ostigard. Olivera, terzino sinistro, preferito ancora una volta a Mario Rui. Questa è una scelta anche un po' sorprendente in questo momento da parte del tecnico azzurro, con Di Lorenzo a destra. Intoccabili Anghissà, Lobotka e Zielinski. Davanti giocano Raspadori nel ruolo di Politano con Osimhen e Kvara. Questo è il tridente scelto con Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen. E devo dirvi che mi sorprende anche un po' la formazione che ha scelto Thiago Motta, perché non si risparmia, perché non si difende, perché molto spregiudicato va di 4-2-3-1, in tanti stanno dando il 4-3-3, però se devo dirvi la mia, se posso dirvi la mia, Ndoye, Ferguson e Carson mi sembra il terzetto alle spalle di Zirkzee piuttosto che Ferguson nel terzetto dei centrocampisti, e quindi Ebischer e Freuler i due mediani di un 4-2-3-1 con, ripeto, Ndoye, Ferguson e Carson alle spalle di Zirkzee. In difesa Posch e Christensen sulle fasce, Beukema e Lukumi centrale, davanti al portiere Skorupski. Questa è la formazione scelta da Thiago Motta, che devo dirvi è comunque offensiva. Vediamo se la scelta di Thiago Motta pagherà oppure no, e vediamo se il Napoli saprà dare una risposta importante sul campo. Recupero anche la chat di YouTube, se avete dei messaggi per me o da voler leggere in diretta mandatemeli adesso, prima che appunto poi fra pochissimo entreremo allo stadio per raccontarvi Bologna-Napoli, poi ampio post partita dopo la live reaction da qui con i tifosi appunto che usciranno dal Renato Dallara. Questo è il momento dove praticamente quasi tutti i tifosi del Napoli sono entrati, qualcuno sta entrando ancora lì alle nostre spalle, ma sono davvero ormai quasi tutti al Dallara, e da questa postazione si sentono anche già i cori dei tifosi. Mancano chiaramente gli ultras, lo ricordiamo, perché appunto questa è la scelta dell'osservatorio di vietare la trasferta ai residenti in Campania, ma sono tantissimi, credetemi, veramente quasi 10.000 i tifosi del Napoli arrivati a Bologna da ogni parte d'Italia. Avete sentito prima dalle Marche, da Macerata, da Modena, da Bologna, da Milano, dal nord, veramente ovunque per seguire gli azzurri qui a Bologna contro il Bologna. Aniello De Martino mi chiede la formazione, te la ripeto al volo solo per non essere ripetitivo per chi ci sta ascoltando già da un po'. Di Lorenzo Olivera sugli esterni con Ostigard e Nathan davanti a Meret, Lobotka, Anghissà, Zielinski a centrocampo, in attacco Raspadori a destra al posto di Politano, Osimhen e Kvaratskhelia a completare il terzetto d'attacco come sempre, e quindi l'unica novità Raspadori lì, e poi chiaramente scelte obbligate con Nathan e Ostigard in difesa. Confermato Mattias Olivera, questa forse è la scelta che meno ci aspettavamo oggi, che è stato scelto e confermato al fianco di Nathan, Ostigard e Di Lorenzo. Qualcuno pensava potesse giocare Mario Rui, e invece anche oggi è stato scelto appunto Mattias Olivera. Vogliamo mostrare, Vittorio, se è possibile anche l'ingresso al volo per qualche minuto, perché praticamente sono entrati quasi tutti qui all'esterno come abbiamo fatto vedere. Questa è la situazione all'esterno del settore ospiti, con tantissimi azzurri arrivati nell'ultima mezz'ora, e ormai veramente sono quasi tutti già dentro. C'è tantissima attesa per questa gara e insomma è tutto davvero pronto per Bologna-Napoli. Arrivano ancora tifosi sia da destra che da sinistra, sia dal lato dei distinti sia dal lato della tribuna, altri che passano qui davanti e si dirigono in tribuna, il che vuol dire che vedremo i tifosi del Napoli in ogni settore del Renato Dallara. Questo sarà sicuramente forse anche
il momento giusto e la gara giusta, perché a Braga sì c'erano i tifosi del Napoli, sì c'era il settore ospiti, ma non erano tantissimi. Oggi può essere veramente la spinta per questa squadra per fare appunto quella gara, quella spinta in più da parte della tifoseria per fare una vittoria importante che in questo momento serve. Lindstrom dove sta? Scrive Freddy. Lindstrom in panchina, anche oggi gli è stato preferito qualcun altro dal primo minuto, che secondo me, ragazzi, ci può anche stare dal primo minuto, però è chiaro che a gara in corso servirebbe appunto un maggiore impiego e di vederlo un pochino in più. Speriamo che appunto possa essere utilizzato. Manuel, giochiamo 4-2-3-1, lo ha detto Garcia. In realtà a guardare la squadra, non mi ricordo il tuo nome, lo recupero. Pasquale Calasso, in realtà è il solito 4-3-3 con Zielinski, Anghissà, Lobotka, quindi nessuna differenza. C'è Raspadori, è vero, potrebbe essere un 4-2-3-1 con Zielinski leggermente più avanzato, ma questo è qualcosa che vediamo già in tutte le partite con gli inserimenti delle mezzale, ma di fatto è il solito 4-3-3 con Raspadori al posto di Politano. Questa è la scelta di Rudy Garcia. Dovrebbe sentirmi Ciro Novellino, vediamo se mi sente. Manuel, eccomi. Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao Ciro. Manuel, buon pomeriggio a te. Manuel, te la faccio io una domandina facile. Possiamo dire finalmente Nathan? Scelta obbligata, il che rende un po' più complesso secondo me il suo esordio anche dal punto di vista mentale, psicologico, perché di fatto Rudy Garcia è stato quasi obbligato a scegliere lui. Sì, ok, aveva la possibilità di adattare Di Lorenzo e poi di adattare anche Zanoli, quindi di adattarne due. La scelta più logica era quella di schierare Nathan ed è giusto appunto che è stata fatta questa scelta, però ti dico partita non semplice dal punto di vista psicologico. Forza Napoli sempre, forza Napoli! Da dove vieni? Da Venezia, forza Napoli! Gli azzurri nel settore ospiti. Settore ospiti, Mancano Napoli nel cuore. Curve, facciamo noi, facciamo tutto noi, grande! Un pronostico? 2-1 Napoli. 2-1 Napoli. Grazie, buona partita. Grazie a voi. Ciao. E quindi Ciro, vedi, gli ultimissimi ritardatari, ma ormai sono entrati veramente tutti. Ti dicevo, per concludere, per non allungarmi, che di fatto è stato un po' obbligato a questa scelta, questo può pesare. La speranza è che insomma il calciatore, che anche col Braga insomma con un po' di coraggio fece quell'intervento, insomma ha dimostrato di non avere nessun timore e quindi di poter essere l'uomo giusto, magari speriamo già da oggi, perché è fondamentale la gara di oggi. Manuel, allora io direi così, visto che sono le 17:31, ti libererei insieme a Vittorio Bernardo e ad Ilario Covino, entrerete all'interno dello stadio Dallara, poi ci ritroveremo ovviamente per il post partita, per commentare insieme, per sentire i tifosi e poi chiuderemo ovviamente qui dall'interno degli studi di Calcio Napoli 24 con le voci dei protagonisti. Ciao Manuel, a dopo! Grazie a voi, a dopo! Un saluto e un ringraziamento va a Manuel Guardasole, a Vittorio Bernardo e a Ilario Covino, inviati in quel dello stadio Dallara di Bologna. Buonasera da Ciro Novellino, ci ritroviamo consueto appuntamento con la live reaction targata Calcio Napoli 24. Mi raccomando, seguiteci sempre al canale 79 del digitale terrestre, ma anche sul nostro canale YouTube. Attivate la campanellina, iscrivetevi al nostro canale, like alle nostre dirette. Lasciatevi però prima di tutto salutare e ringraziare quell'uomo lì che non vedete, ma senza di lui non si può andare in onda. Emanuele Bernardo in cabina di regia, scritto proprio sempre così, tutto attaccato. Emanuele Bernardo in cabina di regia, perché ormai è un tutt'uno con la regia. Ci ritroviamo, live reaction, si gioca Bologna-Napoli allo stadio Dallara. Questa sera con noi ci saranno anche ovviamente due club, ma uno addirittura mi sono superato, sono andato a finire negli Stati Uniti, cioè è stato complicato il contatto, perché giustamente io convinto che avessero delle ore diverse dalle nostre, ma non pensavo così, li ho contattati a notte inoltrata, loro mi hanno risposto ma non mi hanno mandato a quel paese, devo essere sincero, per fortuna, però ce li abbiamo e a breve ovviamente li porteremo in diretta con noi.
Voglio salutare tutti quanti voi della chat. Drugo Leboschi, Novellino Ale, facci sognare. Ciao Drugo, grazie mille. Lina Vernaccia, nonostante il traffico sono arrivata a casa per la partita. Ciao Ciro, forza Napoli amici, siete pronti? Siamo pronti, così come è pronto anche il brodo con la forchetta. Gino, ciao Gino. Ciao Ciro, buona amica Napoli. Grande Gino, grande. Io mi sembra così, Giro. Dobbiamo vincere Gino, pure stasera. Mi aspettate Natale, povereggio, mi aspettate Natale, povereggio. No, non abbiamo aspettato Natale perché gioca stasera. Alla fine abbiamo aspettato 5 partite, 6 partite. Hai capito? Hai fatto la battuta, Giro. Sì. Ieri che Milano abbiamo donato 4 palloni, lo Sassuolo. I 4 palloni che pigliamo con Milano, no, Mannero. Ma sai qual è la cosa più bella della partita di ieri che ha perso la Juventus? I 2 gol che ha segnato Berardi. Quelli sono ancora più belli, ma sai come si dice? Nelle ossa, quando quella cosa ti penetra dentro, beh, nelle ossa. I 2 gol di Berardi sono stati una goduria unica. Ma quello che ha fatto il difensore della Juve è ancora più bello. Bello, quello pure è stato bello. Devo essere sincero, Gatti ha fatto davvero un bel gol. A porta vuota, sulla vista. A porta vuota, bravo. Ma pure Szczesny ha fatto un bel gol, Szczesny. Tu ne hai fatta. Al prima avevo detto che i pugni avevo detto Sì. Mamma mia, che è un disastro, non mi criticare l'allenatore. Gino, concentriamoci su di noi. Quanto finisce oggi? Giro, ma fa una bella partita, pure 2-0, 2-1, basta, cambia vince, pure 1-0, ma dobbiamo vincere, via Giro, perché di solito ci allontaniamo dopo. L'Inter ha vinto pure, si è sacrificato e vince 1-0, capito? Sì. Il Milano pure si è sacrificato, ma magari vince pure noi. Sì, assolutamente, anche perché l'Inter ha vinto un'altra volta contro l'Empoli quest'oggi col punteggio di 1-0, poi ha vinto l'Atalanta 2-0 col Cagliari, la Fiorentina 2-0 con l'Udinese. L'Inter che fino adesso non ha sbagliato ancora un colpo. 5 su 5, vabbè, però una cosa, siamo ripigliati solo noi, gelosi, se ripigliamo noi e facciamo paura. Ti auguro un buon proseguimento. Grazie G. Buona amica Napoli, spero che ti chiamerò a trasmissione con una bella vittoria. Va bene Gino? Va bene. Ciao Gino. Fammi vedere il Sacinguino. Ci prendono il Sacinguino. Ciao Gino. Grazie. Giores 87. Giores 87. Ciao Ciro, ciao Linuccia, ciao Ciro, Federica Spinelli. Basta, mai non li raccogliamo più, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, attendiamo soltanto il responso perché ne abbiamo raccolti davvero tanti, abbiamo superato i 5.000, intorno ai 5.300. Siamo pronti allora, cominciamo con i club, andiamo a New Jersey. Eccoli, ciao ragazzi, bentrovati. Grandi ragazzi, grandi. Voglio sentire subito un coro, fatemi sentire a casa. Forza Napoli! Grandi. Avete visto la formazione ufficiale del Napoli? Sì. Gioca Nathan, gioca Ostigal, gioca Raspadori a destra. Allora come la vedete? 3-0 per Napoli. Bene. Chi segna? Raspadori, Osimhen. Raspadori, Osimhen. E sono tu. Raspadori, Osimhen, ne manca uno. Kvara, ok. Quindi Raspadori, Osimhen e Kvaratskhelia. Sì. Bene. Però dovete sapere, cari amici del New Jersey, che quando si cominciano le live reaction qui su Calcio Napoli 24 bisogna cominciare gridando una cosa che è Wanamac Napoli.
Oh, bene, diciamo che si è più o meno capito, diciamo così. Domanda tecnica. Allora, alle vostre spalle c'è il televisore che voi utilizzerete per guardare la partita? Sì. Ok, Sì. allora ci dobbiamo girare al contrario, nel senso l'inquadratura che voi dovete fare è a voi ma non al televisore. Quindi ho bisogno che cambiamo ovviamente inquadratura in modo tale che voi possiate inquadrare voi seduti sì, ma non ovviamente il televisore. Il mio consiglio, come vi ho anche detto sentendoci tra di noi, è di utilizzare un paio di cuffie, altrimenti durante la partita non mi sentirete. Va bene così, Ciro? Va benissimo così, ottimo. Voglio che però mi presenti tutti, perché vedo tanta gente lì. Oh, scusami. Ciro, io sono presidente del club Napoli New Jersey, Vittorio Acconi. A qui sta Antonio Pandolfi. Ah, grande Antonio è quello che mi ha scritto ok nel gruppo lì. Sì, ciao. Piacere mio. A dietro dei quadri Angelo con la I. Domenica. Ciao. Ma oggi... Nicola Acconi. Ok. Alessandra che viene da Sorrento. Alessandra che viene da Sorrento. Ah, viene da Sorrento, vicino a casa mia allora. Alessandra, io sono di Castellammare. Del Blend Bar al Hamilton, Antonio Calannante. Antonio Calannante, un nome a caso, uno che nel Napoli non ci ha giocato. Senti, ma volevo sapere una cosa. Domenica, ma ti devo fare gli auguri? Sì, è domenica, no, sì. Perché oggi è domenica. Sì, è domenica, è una giornata oggi. Oh, bene, hai portato le paste? Non portai niente. Non hai portato niente. Noi siamo golosi qua, Vabbè, oggi ci abbiamo 3 babà o Bologna. Ma oh, bellissimo. Oh, l'hai detto in lingua statunitense proprio stretta stretta. Vabbè, lui veniva da Monte di Procida, pochi chilometri da Napoli. Ma poi si vede dalla maglietta che indossi, porti proprio i colori del New Jersey addosso. Ragazzi, sentite, ma come state vedendo questo inizio di campionato del Napoli? Tony, un po'... Think and talk. Sì, un po' differenti dell'anno scorso, però ci rifacciamo e siamo ottimisti. Siete ottimisti. Noi non abbiamo avuto modo prima di questa diretta di sentirci e di conoscerci. Io ho uno sfizio da chiedervi, perché so come tutti hanno festeggiato, non so come avete festeggiato voi lo scudetto. Me lo raccontate un po' quello che è stato il vostro scudetto? Ma no, il vostro scudetto poi è stata... Siamo stati qui a questo, siamo sempre qui, questa è casa nostra. Pasta riccia, pasta frolla, papà e spumante. Ma qualche cinquantina di noi abbiamo festeggiato insieme. Sì, tutti insieme, tutta qui per come 7-8 ore. Ah. Abbiamo festeggiato anche a New York, hanno chiuso. Ma voi vi riunite anche insieme agli altri club statunitensi, oppure non c'è modo magari di incontrarvi, siete troppo lontani? Sì, abbiamo festeggiato anche a New York, con il club di New York, e poi la settimana scorsa contro il Verona, Genoa. Sì. Abbiamo ospitato un altro club di New Jersey. Ah, bene. Però diciamo che non è andata tanto bene. No. Perciò non li abbiamo invitati questi. No. Dopo magari in privato ditemi chi sono. Non mi invitate nessuno più. Ecco. Bravo, esatto. Allora,
Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia sono ovviamente i fiori all'occhiello di questo Napoli, ma Kvicha Kvaratskhelia vive un momento complicato, lo stiamo vedendo, no? Non riesce a trovare il gol, viene sempre sostituito. Come vivete voi questo momento di Kvicha Kvaratskhelia? Ci vuole essere una bella mazzata, reta capo. No. Come una mazzata dietro la capa? Io comunque, all'ascolto amico mio, io non mi ricordo come ti chiami, ma so già che oggi con te sarà uno show. Nicola, ti voglio bene, cioè io penso che tu oggi mi fai impazzire. Anche da Giarisca, io mi facevo abbonamento con Napoli. Bello, Nicola. E manco io avrei il partito a San Paolo. Mi frevano tutti quanti insieme a casa. Cioè, pensa un po', Nicola, ma ti faccio una domanda a te. Ma se tu stavi a Procida, sei di Procida, ti facevi l'abbonamento del Napoli e ti vedevi le partite a casa, ma che ci fai a New Jersey? Sto in New Jersey perché mi sono trasferito. Ah, ecco. Poco lontano. Troppo lontano, Vedi, chi è che l'ha detto troppo lontano? Domenica o Alessandra? Domenica. Domenica, senti, ma me lo fai partire tu un coro, però che non sia semplicemente Forza Napoli, cioè qualcosa di più carino, su. Sarò con te. Sarà con te. E basta, solo questo, sapete, solo sarò con te. Sarò con te. Oh! E non devi volare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli resta campione. Oh, bene. Ragazzi, ma ditemi una cosa, ma vado a memoria. Ma sono le 11:46 da voi? Sì. Le 11:40. Quindi fra poco vi mangiate pure la polpetta. Ma lì a New Jersey che polpette fanno? Cioè, se non ve le fate voi, che poi sanno fare le polpette. Sì che sappiamo fare le polpette. Sì. E non faccio i polpette, ma mamma faccio i polpette. Ah, mamma fa le polpette, è bravo, bene. Mi raccomando, restate lì, non vi muovete, il collegamento è perfetto, quindi mi raccomando, facciamo va bene? Aspettatemi lì, non vi muovete, nel frattempo io voglio salutare ovviamente ancora tutti gli amici che stanno scrivendo in chat. Allora, Casto che non 7 ma 6 ore, perché sono le 11:47. Sono le 11:47. Jores dice che da lui è mezzanotte. Come mezzanotte? Ma perché di dove sei, Jores? Di dove sei? Federica Spinelli, Marò, ma come so bella. Vi saluto ovviamente Federica Spinelli, ragazzi. Ragazzi, volete dire qualcosa a Federica Spinelli? Mi sentite? New Jersey? Sì. C'è Federica Spinelli che dice Marò come so bella, parla di voi, la volete salutare? Eccoli. Allora, grazie Carria Alex, grazie mille per il tuo complimento, mi fanno enormemente piacere ed ovviamente l'essere di compagnia è ciò che mi spinge ovviamente a fare sempre di più, a farvi sempre più compagnia. Ovviamente insieme ad Emanuele Bernardo, al quale chiedo lumi riguardo l'altro club che deve appunto... Bene, ma hanno letto per caso il tuo messaggio? Perfetto, allora dobbiamo soltanto attendere, così come lo sapete, linee aperte, 081 353 4588, il numero di telefono per poter chiamare, fate come ha fatto Stefano. Pronto? Ciao Stefano.
Stefano, ascolta dal telefono, non dal televisore, se non agguagliamo. Niente. Stefano, ti prego, ascolta dal telefono. Ciao Ciro. Eccoci. Ciao Ciro, come stai? Tutto bene Stefano, tutto a posto e niente in ordine. Che bel club che abbiamo, pure dal New Jersey. Hai visto Stefano, ma chi si perde in mezzo alla folla? Se ne imparare delle canzoni napoletane. Bellissimo, dopo li facciamo cantare. Anzi, sai che facciamo Stefano, scegli una canzone napoletana che gli vuoi far cantare, la facciamo cantare subito. Mo ci penso e poi ti dico che un bel coro gli facciamo fare. Stefano, senti. Dubito che li conoscono i nostri cori. Certo che li conosco. Oh, Stefano, è vero che vivono in New Jersey, ma sono napoletani. Sono figli napoletani. No, ma l'hai sentita a Nicolo, che Nicolo è di Procida e parla più napoletano di noi, Nicolo. Sì, è vicino di casa tua. Sì, no, vicino a casa mia c'è Alessandra che è di Sorrento. Senti, ma dimmi una cosa, ma con sto Garcia come dobbiamo fare? Ma è possibile che deve venire l'emorragia dei giocatori per vedere esordire a Nathan? Stefano, e che vuoi fare? Lindstrom, che l'anno scorso ha fatto così bene, sia in campionato con l'Eintracht che in Coppa Campioni. Dobbiamo portare pazienza, ma fai a Raspadori adottato perché c'è venuta la festa di Laurentiis che Raspadori è da giocare parecchio. Vabbè, però almeno merita pure Raspadori. Che mi spita a fatti non facciamo mai giocare a questo. Per me Giacomino lo merita di giocare. Tu che dici, Ciro? Io dico che Giacomino Raspadori merita di giocare, così come finalmente possiamo dire, vediamo Nathan, nonostante i 10.534 infortuni che hanno avuto i calciatori del Napoli, però gioca almeno Nathan e finalmente possiamo vederlo stasera. Se no qua veramente dobbiamo aspettare Nathan per vederlo in mezzo al campo. Ecco, sulla battuta è calato il gelo. Stefano, mi devi ascoltare dal telefono, non dal televisore, te voglio bene. Sì, non ti sei aspetta che abbasso completamente perché non ti sentivo più, Ciro. Ok. No, sì, ti sento bene. Bene. Per quanto riguarda Lindstrom, tu che dici? Dico che Lindstrom io l'ho accompagnato personalmente a fare le visite mediche quando è arrivato. Io lo vedo un giocatore forte, buono, però deve giocare, quindi lo vediamo. Io credo che in corso d'opera lo potremo vedere oggi. Ma io non vorrei che si sono fissati tutti quanti, siccome da quando l'abbiamo cominciato a annunciare questo ragazzo, tutti gli esperti di mercato, tutti no, ma non è buono a destra, questo è prettamente una alla sinistra. Ma chi l'ha detto? Io non vorrei che anche Garcia si fosse convinto che questo può giocare solo a sinistra. Ma no, ma lascia perdere. E poi mi dispiace assai che hai fatto la domanda tu, prima ti ho sentito. Quara, io soffro che Quara non segna e sta battuto il ragazzo, perché quello l'anno scorso ci ha messo il cuore con il Napoli. Sì. Vorrei vedergli fare una bella doppietta risolutiva o un bel gol importante contro il Real per fare morale, e perché se lui e Osimhen sono felici e cominciano a segnare loro due, noi li saliamo subito. Va bene, grazie Ste. Ciao Ciro, ciao. A fine partita. Ok, a dopo. Hanno parlato a DAZN in tanti. Giacomo Raspadori, Bologna è casa mia, emozionante giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici. Giacomo Raspadori che è stato il personaggio di A casa di Jack, che io e il buon Emanuele Bernardo siamo andati a registrare proprio in quel di Bologna, 3 giorni a Castelmaggiore. Abbiamo passato io ed Emanuele Bernardo nella ridente Castelmaggiore, dove però ecco, ho evitato di dirlo questo, ma era la ridente Castelmaggiore, no, caro Emanuele Bernardo? È emozionante venire a Bologna, sono a casa mia davanti alla mia famiglia e ad alcuni amici che saranno in curva.
sarà davvero emozionante, sono felice di essere qui. Chissà che non c'è anche Davide De Lucca, l'amico del cuore di Giacomo Raspadori. Anche Meluso ha parlato a DAZN. Nathan veloce ad adattarsi, ma bisogna dargli tempo. Meno male che è stato veloce ad adattarsi. Ha caratteristiche da difensore europeo, operazione giusta. Esordio Nathan, il calciatore viene da un altro continente ed ha bisogno di un periodo di adattamento. Lui è stato molto veloce, anche se veniva da un calcio differente, ha caratteristiche da difensore europeo, non andrà giudicato dalla prestazione di oggi, ma gli va dato tempo. Noi la riteniamo un'operazione giusta per noi. Ha parlato anche Tiago Motta. A DAZN, soddisfatto del nostro tridente, ma può migliorare ancora. Ecco che dovremo fare oggi. Sono contento di come stanno lavorando, parla del tridente, anche se possono ancora migliorare, dobbiamo farlo velocemente perché non abbiamo tempo, dobbiamo portare bene palla per facilitarli ad essere attenti in difesa. Parla anche Skorupski, vogliamo fare punti contro il Napoli, Zelinski non mi faccia gol, spero. Oggi affrontiamo una squadra forte, ma cercheremo di fare punti e di vincere. Il mio connazionale Zelinski non l'ho sentito prima della partita, ma siamo stati qualche giorno insieme in nazionale. Al termine del match ci saluteremo, ma spero non mi faccia gol oggi. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Queste le parole anche di Skorupski. Allora, andiamo al telefono, pronto? Buonasera Ciro. Ciao. Sempre da San Marco, sempre io. Ciao. Come andiamo? Oggi il Napoli gli fa il bel 2-0 al Bologna. Oh, bene. Oggi lo vedo il Napoli molto più forte, lo vedo maturato da tutte le partite che ha fatto male in queste ultime settimane. Sì. Vedo molto forte. Senti, ma oggi è il compleanno di Elmas, gli vuoi fare gli auguri? Auguri Elmas, sempre forza Napoli! Grande, ciao, grazie, alla prossima. Ciao. Ciao. Sempre. Allora, speriamo bene perché questa è una squadra di bravi ragazzi, non solo qua, da tutti è bello vedere vincere un gruppo così. Dice Giores87, che ancora poi non ho capito da dove viene. Un saluto ad Antonio da Sheffield. Ciao Antonio. Che tempo fa a Sheffield? Qui piove, ma piove a dirotto, piove tantissimo qua, sta piovendo. Diluvia, vero Emanuele? Fa freddo, sta facendo la neve, lo si vede dal sudore che c'è sulla mia fronte, che fa la neve qua. Meno male che ci avviamo verso l'inverno, meglio così. Allora, io ne sono sicuro, dice il ragazzo Anime, si chiama così. Io ne sono sicuro che il Bologna vince, non siete più quella squadra fortunata, visto che ho utilizzato un altro termine, dell'anno scorso. Io sarò qui senza paura, forza Bologna, bravo ragazzo Anime, e noi speriamo che la polpetta di New Jersey ti possa rimanere qua in gola, vero New Jersey? Oh, diteglielo al ragazzo Anime qua che dice che il Bologna batte il Napoli oggi. Ma chi era Chistra? Era Adesso, dall'uovo di Pasqua è uscito. Ti Angelo che si torna Sì. Nicola, ma io vedo una new entry. Chi è la new entry? Io, Pasquale. Pasquale. Allora senti Pasquale, cioè il fatto che tu lì a New Jersey mi dica che ti chiami Pasquale, cioè, ma che soddisfazione. Pasquale. Bellissimo. Guarda lì, guarda. Io parlavo con Antonio l'altro giorno, anzi con Vittorio, scusami, e Vittorio mi diceva, no, ma io ho difficoltà a parlare bene in italiano, parlate il napoletano ragazzi, non ci sono problemi. Cioè non c'è nessun problema. Questo è sul telefono che ha detto che oggi vinci in Bologna, no? Vediamo che fa prima Nathan oggi, che è la prima partita. Ma ho ragione o no quando dico che per fortuna gioca oggi e non dobbiamo aspettare Nathan per vederlo? Bravo. Hai ragione.
con Brasile, Nathan. No. Gioca oggi Nathan, gioca oggi. Speriamo che giochi bene però. Sì, speriamo. Come lo vedete voi? Cioè, che impressione va fatto in quei pochi minuti che l'abbiamo visto? Ha giocato poco, però nessun sbaglio in quei pochi minuti, allora più di questo. Vabbè, oggi abbiamo ovviamente l'opportunità di vederlo in campo per tutto il match, quindi intanto squadre sul terreno di gioco, c'è l'inno della Lega in questo momento, l'applauso delle squadre, Napoli in completo azzurro, quello per intenderci che c'ha Nicola addosso. Esatto, a me mi piace assai sto colore. Gioca poi tra l'altro con lo scudetto, Nico? Bello, Secondo me fanno una bellissima partita oggi, perché Kvaratskhelia, con tutto ciò che... No, fermi tutti, come l'hai chiamato? Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Cravatona, ancora peggio di Kvaratskhelia. Con tutto ciò che non sta facendo il granché quest'anno, però ci stanno sempre 2 o 3 difensori addosso, non è che sta giocando su prima mano. Ha ragione. Mai non vuole, invece mo stanno imparando, ma sempre ci stanno 1, 2, 3 difensori addosso, non state mai solo. Vittorio, sei d'accordo? Sei d'accordo, Vittorio? Sì, però vinciamo 3-0 stesso. 3-0 stesso vinciamo. Io voglio il pronostico di tutti. Cioè, partiamo da Alessandra. Alessandra, pronostico. 3-0. Tutte e tre. Tutte e tre polpette. Il babà viene dopo le polpette. Tre sfogliatelle, vi trattate con i guanti di velluto lì. Intanto c'è il minuto di raccoglimento in corso per il ricordo dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, colui che è stato l'unico ad essere rieletto come presidente della Repubblica, poi lasciò appunto l'incarico già alcuni anni fa per la malattia che lo ha colpito e che lo ha portato via 2 giorni fa. Ci saranno i funerali, se non vado errato, martedì, fra 2 giorni, cerimonia laica, leggevo da qualche parte. Gli applausi, ovviamente c'è anche Gianni Morandi presente, tifoso doc del Bologna. Gianni Morandi, minuto di raccoglimento che è terminato, e questo mi piace. Cerchio della felicità, così lo dobbiamo chiamare. I calciatori del Napoli uniti e compatti, tutti insieme a parlare del capitano Giovanni Di Lorenzo, il cerchio della felicità dai Napoli, e c'è anche lo sponsor Amarischia che ricampeggia sul nostro schermo, insieme ovviamente a tutti i nostri sponsor. Sta per partire il match, attendiamo il fischio d'inizio del match dello stadio Dallara. È tutto pronto per cominciare con sul pallone Piotr Zelinski. Parte il match, dai ragazzi, Magnan Mangel. Comincia il match del Dallara con Leo Ostigard che cerca e trova Kvaratskhelia. Olivera non riesce a dare il pallone di ritorno a Kvaratskhelia, che viene però colpito. Calcio di punizione. Io chiedo anche ad Emanuele Bernardo se magari possiamo provare a... Ok, perfetto, tutto a posto. Grazie ad Emanuele Bernardo. Grazie ad Emanuele Bernardo. A breve avremo anche il secondo club.
che è il Club Napoli Scafati, dei miei amici di Scafati. Intanto è cominciato il match da 1 minuto con esattezza, con il Bologna che prova a venire su, ma Stanislav Lobotka ringhia sul suo avversario, commette anche fallo, calcio di punizione. Tiago Motta è già in piedi, allenatore del Bologna. Il Napoli fa girare, anzi il Bologna ovviamente fa girare il pallone con Skorupski. Poi rimessa in gioco con le mani con Kvaratskhelia che ha riconquistato il pallone. Olivera è pronto ad andare con le mani, il numero 17 del Napoli cerca e trova qui c'è Kvaratskhelia che gira subito per Frank Zambo, Anghissà, Leo Ostigard, poi Giovanni Di Lorenzo, il capitano, ancora di ritorno e Raspadori per Ostigard che cerca Nathan e finalmente tocca il suo primo pallone da titolare con la maglia del Napoli. Finalmente è finita sta storia, Nathan gioca, sta giocando e ha anche toccato i primi palloni e quindi adesso cominceremo a capire anche di che pasta è fatto questo difensore brasiliano che arriva dal Brugantino, squadra brasiliana non rinomata, però con qualità. Si dice, almeno Meluso ha sottolineato questa cosa. Dice Antonio da Sheffield: pioggia e freddo, Ciruzzo, speriamo che il Napoli ci riscaldi un po', speriamo bene. Salutiamo anche Anna Pirozzi che saluta Vincenzo, il suo amore, scrive. Ciao Vincenzo, amore mio, Anna Pirozzi. Quindi questo Emanuele magari lo possiamo anche screenare, perché così lo mandiamo subito a Vincenzo. Posh con le mani, rimessa battuta, qui c'è Kvaratskhelia, sradica il pallone dai piedi dell'avversario, lancia subito lungo Victor Osimhen che prova a mettere il motorino sotto di sé, ma il pallone è terminato in fallo laterale. Rimessa in gioco con le mani già battuta con il Bologna che al piccolo trotto prova a far salire i propri avanti, a cercare con Abisher ora di creare un varco, ma preferisce ripartire dalle retrovie. Lancio ora profondo verso Zirce, c'è Di Lorenzo che fa buona guardia sul taglio di Zirce, va a difendere l'uscita poi di Alex Meret. Piotr Zelinski, Nathan per Ostigard. Ostigard porta lui il pallone, poi serve Giovanni Di Lorenzo a destra, sfera che viene restituita ad Ostigard, poi ancora Nathan verso Olivera. Primi 5 minuti di gioco, vado a New Jersey. Eccoli qua, si stanno mangiando le polpette, sono arrivate le polpette. Nicola, sono arrivate le polpette, Nicola. Come vedete questi primi 5 minuti? Abbastanza bene. Abbastanza bene, Nico? Sì, tutto bene per ora. Dobbiamo sbloccarla però. Az, ci trattiamo con i guanti di velluto. Vuoi una cosa? Domenica, che cos'è quello? Che cosa stai mangiando? Stai mangiando avocado con uova e bacon. Ah, ti stai mangiando l'avvocato, fai bene che te lo mangi l'avvocato tu. È buono. È buono l'avvocato, sì, è buono, è buono. Nicola, ma ci siamo andati vicinini. Tanto giallo per Olivera.
Che dici, Ciro? Dico, voglio capire innanzitutto, voi a che minuto siete? Quale minuto sei? Siamo a 5 minuti. 5 minuti, 20 secondi. Ah, quindi siete un tantino più indietro rispetto a me. Sì. Ok. Abbiamo detto di questi primi minuti, stai vedendo un Napoli, Nicola, che gioca abbastanza bene, mi dicevi. Per adesso sì, stanno giocando abbastanza bene. Abbastanza bene, bene. Già abbiamo una bella occasione. Abbiamo avuto un'occasione. Io ogni tanto dopo cornicie. Intanto c'è che pensi? Come? Tu che pensi? Ce la facevi? Sì, ce la dobbiamo fare per forza. Esatto. Già rubiamo palle, fare un po' più aggressivi, diciamo. Intanto c'è un calciatore del Bologna che è costretto, mi sa, ad uscire. Perché si sta riscaldando De Silvestri, che sta in fretta e furia preparandosi per entrare sul terreno di gioco. Andiamo a vedere, devo cercare di capire chi è il calciatore che è uscito dal campo, vi aggiornerò a breve. Nel frattempo sale il Bologna a sinistra, il tocco all'indietro fa girare palla la squadra felsinea con Abischer, il capitano. Poi ancora palla all'indietro, ci sono messaggi, vado a leggere. Anna Maria Castagna, ciao Calcio Napoli 24, ciao, un saluto a te. Comunque Nathan è più forte di Gatti, Antonio Dadda. Luigi Ariano, ciao Ciro, sono il grande puffo di Guidonia, ciao, capito. Guidonia Roma, sempre forza Napoli, saluto a tutti i tifosi del Napoli, un saluto ovviamente anche a te. Voglio provare a capire chi è il calciatore del Bologna che ha avuto problemi. Se Ferguson dovrebbe essere, perché se non vado errato ho visto il numero 3, anzi no, è Posch, Stefan Posch. Posch ha chiesto l'intervento dello staff medico, che infatti sì, col numero 3, sì, avevo visto bene, col numero 3 Posch che ha chiesto il cambio. Si sta scaldando De Silvestri, ma c'è qua la Schelia, qui c'è, seguiamo, il tocco è per Stanislav Lobotka, ancora Lobo, ancora Lobo dentro per Piotr Zelinski, il controllo, poi c'è Mattias Olivera la mette in mezzo, Simen di testa Vittorino, la impatta, la mette sul fondo, impatta e la mette sul fondo. Pallone che è terminato sul fondo, eccolo lì, De Silvestri, quindi è entrato lui sul terreno di gioco, è uscito Posch per il Bologna, quindi sostituzione per la formazione di Thiago Motta, che perde così Posch dopo 7 minuti per infortunio. Intanto fa girare la sfera con Lukumi e con Beukema il Bologna, il tocco per Ferguson, ancora Beukema cerca il pallone, prova a venire su, atterrato intanto Victor Osimhen. Atterrato anche Victor Osimhen, per l'arbitro è tutto regolare, si continua a giocare. C'è
il possesso ancora con Beukema, minuto 11 sul cronometro di questo primo tempo. Una ammonizione, quella di Mattias Olivera. De Silvestri, appoggio basso ancora per Beukema. Poi Osimhen la riconquista, c'è Anghissà, ancora porta il pallone, qui c'è Kvaratskhelia, Kvara, ancora Kvara, il pallone ancora per Victor Osimhen che prova a sfondare, non ci riesce, peccato. C'è Leo Ostigard che cerca il traversone in area di rigore per Zambo Anghissà, fermato. Zirce, fermato a sua volta da Nathan che corre subito nella sua posizione per mantenere la stessa. Ndoye all'indietro per Abisher, richiama il pallone Carlson tra le linee, non gliela dà Freuler, o meglio Freuler, sì. Ancora Carlson, ora possesso della sfera, lo ferma Jack Raspadori, e come abbiamo detto gioca in casa sostanzialmente, lui che è di Castelmaggiore, ha ovviamente la sua famiglia per intera a Castelmaggiore, come vi abbiamo raccontato in A Casa di Jack, nello speciale di Giacomo Raspadori, che il sottoscritto con Emanuele Bernardo ha registrato in quel di aprile scorso, che è andato in onda poi durante l'estate. Quiccia prova la conclusione col mancino, palla che forse non era nemmeno una conclusione, più un pallone in mezzo, perché è terminato in fallo laterale. Infatti forse un cross teso, qui non c'è fallo, aveva ragione l'arbitro, di Abisher su Victor Osimhen, che ha fatto un po' di scena, anche sa con le mani, perché c'è stata una deviazione quindi del Bologna. Intanto la mia schiena fa le bizze quest'oggi, aiutatemi. Emanuele, tu conosci qualcuno che ha pezzi di ricambio che magari mi può aiutare da questo punto di vista? Lo scasso, sì, quello intendevo, lo scasso magari che ha una schiena di ricambio, che oggi davvero fa molto male. Nathan, palla per Mattias Olivera dentro a cercare Piotr Zelinski, Piotr si gira, ancora Piotr cerca il mancino, la conclusione non è stata deviata, mi sa che è partita dritta per dritta, palla che comunque è terminata sul fondo. Napoli che, come dicevo, sta giocando con intero completo azzurro, mentre il Bologna gioca con la classica casacca rosso-blu, con pantaloncini bianchi e poi con i calzerotti appunto di colore blu. C'è intanto sulla sfera il numero 31 Beukema, che tocca all'indietro per Skorupski. Poi qui c'è Kvaratskhelia a lottare su De Silvestri, palla che è terminata. Intanto Emanuele, ti posso dare io un aggiornamento. Io ho capito qual è il problema di Scafati, il terminale che stanno usando, che anche altre volte ha fatto le bizze. Gli ho chiesto di cambiare terminale, magari e non l'hanno fatto. Ok, quindi attendiamo, ovviamente siamo intanto giunti al 15° minuto di questo primo tempo, con Nathan che gestisce il pallone. Voglio andare a vedere anche qualche altro messaggio da parte degli amici che ci scrivono da casa. Andiamo a vedere sulla chat. Vedo, dice Nello Santa Croce, che vede i giocatori troppo nervosi. Vincenzo Annibale ad intuito il Napoli vincerà. Bravo Vincenzo, mi piace il tuo ottimismo, perché l'ottimismo è il profumo della vita, diceva quella famosa pubblicità, no? Anche perché ce la dobbiamo fare, quindi ce la dobbiamo fare e ce la faremo. È così, e questo deve essere il motto
anche del Napoli di oggi. Dice Nello Santa Croce, sbagliamo molti passaggi, troppi, dice Fabiano, non Fabiano Manello, Nello Santa Croce, perché Fabiano era l'ex giocatore di Napoli, Juve Stabia, eccetera, 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 eccetera. Palla che è terminata in fallo laterale. Nathan porta il pallone, Nathan a cercare, a trovare Olivera d'esterno per qui c'è Kvaratskhelia, poi ancora il capitano Di Lorenzo, Michele Barbieri, mi saluti? Certo Michele, ciao Michele Barbieri, un saluto a te. Salvatore Ferrara invece se la prende con Rudy Garcia. Salvatore Ferrara. Yam a vincere, Ivan Joseph. Dice che dobbiamo vincere assolutamente, sono d'accordo con te, caro amico mio. Bisogna vincere a tutti i costi, ce la dobbiamo fare. Bologna che prova a venire su, attenzione al pallone profondo, Meret per fortuna di testa esce, ci mette una pezza, è andato di testa Alex Meret. Il pallone di Carlson con Nathan che stava tenendo in gioco tra l'altro il giocatore del Bologna, che era credo Ferguson, che si era portato in avanti. C'è ora il Bologna che gestisce la sfera. Prova a venire su. Che fine ha fatto, dice Salvatore Ferrara, il nostro Kvaratskhelia. Speriamo di poterlo rivedere presto. Nel frattempo c'è Carlson che fa girare il pallone con Zirce, poi è Bischer, ancora lui, se per De Silvestri, a destra arriva il pallone per Ndoye all'indietro per il numero 31 Beuke, ma Carlson, ancora lui, Beuke, ma il Bologna gioca bene, devo essere sincero, gioca bene questo Bologna. Siamo ormai prossimi al 20°, primi 20 minuti, torno a New Jersey, vado dagli amici di New Jersey. Ragazzi, Domenica, hai finito di mangiare? Hai finito di mangiare, Domenica? Sì, Finisci io. Allora, come state vedendo questo Napoli? Aggiornatemi un po', ditemi che pensate. Abbastanza bene. Secondo me sanno mandare un po' di più il possesso di palla. Dobbiamo però provare a tirare in porta. Ma arrivano pochi. Forse mi prova pure una fuori. A tirare fuori i tiri da fuori. Dobbiamo provare, sì, anche da fuori. Prima c'è Ricci che era un bello tiro da fuori. Ma che minuto stai tu, G? Io sono al 20° e 10 secondi. Noi stiamo 4 minuti a re. 4 minuti dietro addirittura. Tenga Ricci che sente a te e guardate le missioni. La gente forse Cina, però una buona notizia dice come. Allora ti aggiorno io allora.
Va bene Ciro, grazie. Va bene, nel frattempo il Bologna prova a venire su proprio con De Silvestri che accompagna l'azione, Zirce, Napoli che a mio avviso in questi primi 21 minuti di gioco ha sì provato a venire su in qualche folata offensiva, ma non è che abbia poi creato più di tanto, onestamente. Io non ho avuto l'impressione di un Napoli che creasse occasioni da gol importanti, dico proprio la sincera verità. Bologna che gioca invece un buon calcio, Bologna che fa girare bene il pallone, aggressivo sulla sfera, se deve magari ripartire, giocare di prima come in questo caso, o ripartire dalle retrovie, lo fa senza nessun tipo di problema. Raffaella De Palma, Nathan com'è? È alto, con capelli corti, brasiliano, al momento non ti so dire di più, perché non è che abbiamo visto chissà che cosa in questi 22 minuti di gioco. Mantiene l'ordine, ha sbagliato una posizione di fuorigioco, ha tenuto in campo prima in gioco appunto Ferguson che se ne stava andando in porta, per fortuna il pallone è stato profondo da parte di Carlson e così non ha sfruttato l'occasione. Lì c'è stato un errore nella linea proprio di Nathan. Ecco, per chi non lo sapesse, un po' di scuola, il fuorigioco è quando l'attaccante finisce oltre la linea dei difensori. Così facciamo anche un po' di scuola di tattica. Nel frattempo, scherzo ovviamente, nel frattempo Simone Acciarino, saluti da Bogotà in Colombia, qui sono le 11:25 del mattino, sono Simone da Portici, Forza Napoli, ciao Simone, un saluto anche te. Nel frattempo c'è Beukema che fa girare il pallone, Beukema poi in verticale, sbaglia Ostigard, palla per Victor Osimhen, Victor si può distendere ma non è riuscito a ripartire perché è stato fermato. Il tunnel su Olivera è stato di Carlson, anzi no, non era Carlson ma credo, no, Carlson, il numero 10 Carlson è stato a non riuscire a saltare il suo avversario dopo appunto il tunnel. Qui c'è Kvaratskhelia, anzi è Piotr Zelinski che tiene il pallone, Rudi Garcia segue attentamente i suoi, Nathan appoggia ad Ostigard del Napoli che prova quantomeno a creare un po' di gioco, viene su con Nathan, poi è Mattias Olivera prova a cercare un compagno, non lo trova, Carlson ha messo in fallo laterale, sarà rimessa in gioco con le mani per il Napoli con Olivera per Kvaratskhelia. Il Napoli viene dalla vittoria con il Braga, dove ha cercato ovviamente gioco, ha fatto gioco, ha creato tante occasioni da gol, perché questo va detto, però al tempo stesso nel secondo tempo ha sofferto, perché ha trovato il gol del pareggio il Braga, perché poi il Napoli sì, con l'autogol è ripassato in vantaggio, ma allo scadere c'è stato il palo di Pizzi, Napoli che ha sofferto. Tanto 122 passaggi riusciti per il Bologna, 112 per il Napoli, 88 la percentuale per il Bologna, 90 per il Napoli. Il Napoli ha classe e vince senza fare tanto, dice Vincenzo Annibale. Raffaella De Palma senza eufemismi dice: ma stiamo facendo schifo o no? Proprio senza giri di parole. Comunque sta giocando Nathan, io sono un po' saltuario. Come sta giocando Nathan? Sta giocando
al momento nessun intervento degno di nota, sta facendo il compitino, si appoggia spesso in orizzontale, non in verticale, dando palla ad Olivera o a Ostigard. Lobotka tiene lui il pallone per Frank Zambo Anghissà. Ancora Anghissà per Leo Ostigard. Se n'è tanto parlato, va detto, di Nathan, ma tanto davvero se ne è parlato di questo difensore brasiliano che intanto Osimhen in aria, prova il tacco per Piotr Zelinski, fermato in calcio d'angolo. Dicevo, se ne è tanto parlato di Nathan, è arrivato con i crismi del sostituto di Kim Min-jae e in realtà non lo ha mai sostituito, se non oggi. Adesso lo vediamo anche andare a saltare in area di rigore, il pallone viene deviato con però Giacomino Raspadori che lo riconquista, lo scarica verso Ostigard ed Olivera. Sale ora il terzino sinistro dell'Uruguay, Matias Olivera, che è sostanzialmente, possiamo definirlo, il titolare, secondo me, di questo Napoli, con Mario Rui che si alterna sì con lui, ma secondo me gli è più preferito Olivera. Tanto palla in mezzo che viene deviata, arriva Giacomo Raspadori, non riesce a servire Kvaratskhelia, ancora per Leo Ostigard. Dice Giores 87, l'atteggiamento è giusto, dice Giores. C'è Di Lorenzo dentro per Piotr Zelinski, all'indietro Lukumi, prova a far girare il Bologna che sbaglia nell'appoggio di Ferguson, mettendo in fallo laterale. Rimessa già battuta, c'è Nathan. Ancora Frank Zambo Anghissà che sfonda, il pallone viene deviato e allontanato dalla difesa del Bologna. Zirce ha un po' un controllo difettoso, riesce in qualche modo però a far salire i suoi. Ancora Raffaella Di Palma dice: ma Osimhen non riesce più a segnare, cosa sta succedendo al nostro Victor? 29 sul cronometro, 0-0 allo stadio Dallara. Io vi faccio anche un recap di quelli che sono stati i risultati di giornata. Con il gol di Di Marco al 51esimo, l'Empoli ha perso contro l'Inter al Castellani. Poi l'Atalanta ha vinto 2-0 con il Cagliari, i gol di Lukman e Pasalic. Poi l'Udinese ha perso in casa, prossimo avversario del Napoli, l'Udinese ha perso in casa con la Fiorentina 2-0, in gol al 32esimo Martinez Quarta, intanto cartellino giallo per Abischer, e poi al 93esimo l'ha chiusa Bonaventura. Questi risultati di oggi. Stasera alle 20:45 Torino-Roma, a chiudere la domenica calcistica. Qui c'è Kvaratskhelia, nel frattempo è stato fermato da Abischer, che è stato anche ammonito, cartellino giallo per il capitano del Bologna. Punizione per il Napoli con Piotr Zelinski. La mette direttamente tra le braccia di Skorupski, palla che poi viene persa, la porta è vuota, non riesce Osimhen, atterrato Victor, però ancora Kvicia, forte in mezzo, la palla lì, Di Lorenzo sul fondo, occasione Napoli, peccato, intanto Osimhen resta anche a terra. Skorupski
l'ha persa da solo Skorupski su Ostigard. Di Lorenzo l'ha messa al centro, poi ancora Di Lorenzo, vediamo. No, mi sembra che trascini la gamba. Sì, non mi sembra onestamente calcio di rigore. Poi Di Lorenzo ha provato, ma ha svirgolato questa volta il pallone, che è terminato sul fondo. Onestamente non mi è sembrato esserci fallo su Victor Osimhen, non mi è sembrato. Vi ricordo intanto, sempre linee aperte, 081 353 4588 per poter chiamare in diretta. Carmine Saviano, assolutamente no, non si può mettere lo schermo della partita perché è una questione di diritti, quindi ti dovrai accontentare delle mie chiacchiere nel raccontarvi il match. Zirce ha commesso fallo e allora Nathan per Olivera, ancora Kvaratskhelia, il pallone viene gestito da De Silvestri, ancora per Abisher che cerca Lukumi, poi Frank Zambo Anghissà, mette palla in fallo laterale con Lukumi, anzi è calcio di punizione, quindi ha commesso fallo perché si riparte con un calcio di punizione per il Bologna, che prova a venire su quando siamo giunti al minuto 33. Allora, torno, New Jersey, Nicola, Nicola, niente, non riusciamo a trovare il gol. Come dobbiamo fare a trovare il gol? Più pressing, ma fa pressione. Dobbiamo riconquistare il pallone. E sta mantenendo. Lo devi riconquistare ma anche mantenere, giustamente. Forse sì, comunque forza Napoli sempre. Beh, certo, ci mancherebbe. Sì, e tre babà ci diamo il primo tempo e ci diamo il secondo tempo. Sempre tre saranno napoletani. Ma basta che gliele diamo. Siamo forti. Sì. Assolutamente. Nathan per Lobotka, poi Ostigard. Emanuele, abbiamo una telefonata? Ok, andiamo al telefono, pronto? Ciao Ciro. Ciao. Sono Francesco. Ciao Francesco, ciao. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Secondo me oggi segna Nathan, è la giornata di Nathan. Speriamo che possa essere Nathan il giocatore a trovare il gol. Ha fatto quel palo Osimhen, mamma mia, clamoroso. È vero, peccato. Vabbè, speriamo di vincere. Assolutamente. Pure 1-0 ci basta. Sì, l'importante è che vinciamo anche con un autogol del portiere. Sì, quell'autogol a Braga non me lo dimenticherò mai. Quell'autogol ci ha regalato i tre punti in Champions. Mo ci sarà il Real Madrid tra 15 giorni, giusto? Sì, prima c'è da giocare però con il Bologna oggi, mercoledì con l'Udinese, dobbiamo giocare sabato con il Lecce e poi penseremo al Real Madrid. Te le ricordi tutte? Abbastanza, abbiamo studiato. Sì. Vabbè. Io vi seguo sempre. Grazie. Grazie, buon lavoro. Ciao Francesco, grazie mille. De Silvestri con le mani, Nathan di testa, Anghissà, poi ancora De Silvestri dentro l'area di rigore, il pallone viene gestito da Alex Meret.
Meret per Anghissà, sale Di Lorenzo, ancora Anghissà, esterno per Lobotka, ancora Zielinski che commette però fallo, Zic non fa ripartire serve largo a destra il numero 10 Carlson, poi Beukema, qui c'è Kvaratskhelia, dico, qui sta lui il pallone, va Quiccia, accelera, Quiccia, ancora Quiccia, fermato Quiccia, poi in scivolata, guadagna però rimessa laterale, voglio andare a New Jersey, ragazzi. Nicola, ma sto Kvaratskhelia, ma secondo te che succede? Che ha Kvaratskhelia? Sempre 2-3 attorno però, sempre 2-3 in gol, che da fa sto povero guaglione? Dici che quello è il problema? Secondo me chi si è? Questo è il problema. È sempre copiato o 3, 2 o 3 in gol. Ormai lo hanno studiato, quindi sanno che cosa fa e lo vanno a raddoppiare, a triplicare. Solo 15, ma c'è Garcia che ce l'hanno fatto in Osimhen perché sta troppo bene. Lo dobbiamo far riposare, dici Osimhen? Intanto ecco proprio Anghissà che cerca Kvaratskhelia, dribbling sinistro e la parata di Skorupski, blocca Skorupski, è troppo bello sto fatto, blocca Skorupski il pallone sulla conclusione di Kvaratskhelia. Ma Nicola, mi togli una curiosità, ma voi stavate 4 minuti dietro, adesso perché siete davanti? Perché siamo avanti. Non lo so, mi ha fatto un cambiamento da Paramount Plus a CBS Sports. Ecco. Mi cambiato canale. Hai cambiato canale, perciò è tutto chiaro adesso. Bene, bene. Furbetti voi, Furbette papà. Intanto seguiamo questa azione del Bologna con il tocco dentro l'area di rigore. Meret va a bloccare. Freuler è restato a mettere in mezzo con il mancino. Palla che è stata bloccata però da Alex Meret. Ostigard Meret cerca di aspettare che un compagno si liberi, intanto arrivano messaggi e voglio andarli a leggere. Allora, Forza Napoli, Venanzio Cardella, Forza Napoli da Secondigliano, DJ Frank, Vincenzo Annibale, tutte le squadre favorite stentano, quindi quello che conta è il risultato, i 3 punti. Allora. Black Dog dice, comunque tanti Kvara, Victor litigano con la palla, sono insoluti al di là degli schemi. Vedo un Napoli strano, stanco, demoralizzato, Frank Imperium Romanum. Kvara perde palla nell'1 contro 1, altro che 3. Ciro buonasera, Gianmichele, ciao Gianmichele, come stiamo giocando? A mio avviso non benissimo. Ernestina Di Meo, Bologna 0-0 anche il Napoli. Kvaratskhelia l'anno scorso aveva l'appoggio dei centrocampisti, con Garcia il centrocampo è scomparso. Ora invece Kvaratskhelia riesce ad appoggiare a Lobotka, poi Nathan per Anghissà, apre per Liostigard, poi Di Lorenzo, ancora Anghissà, Raspadori, Ostigard, Anghissà, la porta Zolonzolò questa palla, Anghissà
apre a destra ora Di Lorenzo, poi Ostigard, Lobotka appoggia il pallone, ancora verso Di Lorenzo, il capitano del Napoli, serve Nathan, a sinistra Mattias Olivera, poi Nathan per Di Lorenzo che è in insolita posizione di difensore centrale, con Nathan invece da quest'altro lato, pallone dentro, attenzione ad Olivera che la mette bene in mezzo, non c'è nessuno però, va ancora sul pallone Lobotka, sì, Emanuele in cuffia Bernardo mi ricorda come questo Napoli sia brutto in questo momento, io mi sento di dargli ragione perché non mi sembra proprio un bel Napoli, anzi, cioè, per tirare in porta Kvaratskhelia hanno dovuto saltare 3, vero che non abbiamo corso grandi rischi contro questo Bologna, ma non abbiamo nemmeno tirato in porta. Alessio Bassano, ciao Ciro, non voglio portare sfiga, ma quest'anno mi sembra l'Inter sia molto più forte dell'anno scorso, che ne pensi? Che sono d'accordo con te, più che altro è continuativa, cioè ha continuità di risultati l'Inter rispetto all'anno scorso, cosa che appunto aveva il Napoli. Dice Black Dog, ma vedo male io, Nathan sta facendo una buona partita, anche questo mi trova d'accordo, non vedi male, sta facendo una buona partita. Salutiamo Gerardo Gallo, Forza Napoli sempre dal Venezuela, scrive Gerardo Gallo, che salutiamo. C'è lì Ostigard per Nathan ordinato, io penso che non stia facendo niente di che, sta facendo soltanto una partita ordinata, ma seguiamo qua la Kvaratskhelia, qui c'ha la conclusione deviata di qui c'è Kvaratskhelia, (44 sul cronometro, manca un minuto al termine della partita). C'è a terra anche De Silvestri che ha subito un colpo ad una caviglia, lento, confusionale, poco gioco, Nathan è poco, senza mai un lancio, dice Vincenza Vizioli, mentre Giores invece dice che Nathan sta facendo bene. Ci sono due correnti di pensiero, quelli che sostengono che Nathan stia giocando bene e quelli che invece sostengono che Nathan non stia giocando bene. Ditemi la vostra, magari possiamo anche pensare di fare un sondaggio sul nostro canale YouTube, magari per dare un giudizio alla prestazione di Nathan. Vito Dugero non sta facendo nulla il Bologna, per cui Nathan non si può giudicare, dice Vito Dugero. Ecco quello che dicevo, cioè Nathan sta facendo il compitino, sta facendo niente di trascendentale. Per esempio col Braga lo vedemmo entrare, andare ad intercettare quella palla in scivolata dove esultò tra l'altro anche. Oggi in questo primo tempo non ha fatto nulla di che, Bologna davanti peggio del Napoli, cioè non hanno mai calciato in porta sostanzialmente né l'una né l'altra squadra. Gian Michele dice: cosa sarà successo al nostro Napoli? Sarà tutta colpa di Garzia, 2 minuti di recupero nel frattempo. Eccolo qui il sondaggio. Vi sta piacendo Nathan? Sì o no? Votate e proveremo magari al termine dell'intervallo, all'inizio del secondo tempo, a darvi i risultati di questo sondaggio. State votando già in tantissimi e questo mi fa piacere, dire che abbiamo fatto bene a lanciarlo. Seguiamo però prima il lancio per Osimhen, no? Victor sfonda, Victor prova a sfondare, entra in aria, sterza
Victor poi appoggia all'indietro per Zelinski, vicino c'è Giacomo Raspadori che ha spazio, Giacomino la carica, la palla alta sopra la trasversale, ci ha provato Giacomino, Napoli vicino al gol con Giacomo Raspadori, il mancino di Raspadori l'ha piazzata, palla alta sopra la traversa, peccato, ci è andato vicino al gol con il mancino Giacomo Jack Raspino Raspadori, peccato, palla alta sopra la traversa con i tifosi che si disperano sulle tribune dello Stadio Dallara di Bologna. Anghissà non riesce a tenere il possesso, che termina in fallo laterale. Zirce, largo c'è Carlson, poi è Berkema che apre a destra dove sale De Silvestri. De Silvestri la mette in mezzo, Nathan di testa a liberare, ancora Berkema, ma finisce qui il primo tempo, squadra negli spogliatoi. Osimhen si dispera un po', voglio andare subito a New Jersey, andiamo a commentare con a tutto schermo. Emanuele, eccoli qua, ragazzi, mi commentate un po' sto primo tempo? Allora, che primo tempo è stato? Fatemi sentire un po' tutte le voci, raccontatemi sto primo tempo. Stiamo un poco musci, sì. Questo è tutto. Mi dispiace, ci maranno pochi che vanno in spogliatoi qua, ma avrei una supposta, una cosa, non che sanno Una supposta. Ci vuole qua una supposta pure Osimhen, non si manda in allerta. Ah, ecco. Quindi qualche medicinale in pratica allora. Esatto, un po' di vitamine. Un po' di vitamine. Senti, ma mi chiedono in chat, Domenica, cosa stavi mangiando adesso che ti vedevo col cucchiaino? Niente, niente mi mangio. No, non hai mangiato ancora. Dopo della partita mangiamo. La partita mangiamo. Ah, dopo la partita. Invece Alessandra in piedi lì, che cosa fa? Deve crescere? No. Ripeti? Ho detto Alessandra sta in piedi perché? Deve crescere? Sì. Ogni tanto c'è Alessandra, Alessandra, me lo fai il commento a questa partita? Dai, raccontami un po', fammi sentire. È un po' lento all'inizio, però secondo me il secondo tempo entrano più aggressivi. Sicuro? Speriamo. Vedo davanti l'amico che ha il mio stesso taglio di capelli qui. Come si chiama? Mi sono dimenticato. Sì. Antonio, abbiamo lo stesso taglio di capelli e te. Infatti sto guardando la partita tra Reda Is e ogni tanto che la luce ancora, non ci vedo pure. La luce riflette, perciò. Sì. Ma però sai da lui da Bologna, magari stessi sul buco. Stavo dicendo, Antonio, tu come l'hai vista invece? Cioè, come lo vedi questo primo tempo? Che ti aspetti magari nel secondo tempo? Ho visto Kvara un po' più comodo rispetto ad altre partite, un po' più di Kvara dell'anno scorso. Sì. Anche Nathan lo vedo bene in campo e speriamo che fanno un po' di più tiri in porta. Sì, ma il possesso palla c'è. Ma chi metteresti nel secondo tempo? Faresti qualche cambio? Sì, Politano sulla fascia destra. Solo Politano? E un po' anche sa stanno un po' sottotono. Anghissà sottotono e al posto di chi? Cioè, chi metteresti al posto di Anghissà?
Elmas, chi c'è rimasto? Elmas, che oggi è pure il suo compleanno. Hai capito? Potessi fare una festa, no? Magari ci fa il compleanno e ci fa il regalo per il suo compleanno. Ma ce lo fa lui a noi. Lo fa lui a noi, questo dicevo, sì. Speriamo Vabbè. bene. Ragazzi, io vi sento un po' musci, dovete far partire un coro, su, forza. Animate un po' lì in tutto New Jersey. Un altro coro, forza. Ciao a tutti. Un giorno all'improvviso mi innamora di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché, di tempo è passato, ma siamo ancora qua, e oggi come allora difendo la città, ale ale ale, ale ale ale, ale ale ale. Grandi, oh! Ma vedo che... ma Antonio, ma che maglietta hai addosso? La maglia di Maradona. La maglia di Maradona, quella dell'Argentina. Sì, sì, sì. Oh, bene, bene. Bellissimo. Alessandra mi fa vedere qualcosa. La maglia dedicata a mio papà dell'anno scorso, il scudetto dell'anno scorso, dedicata a lui. Sì. Tocchi Alessandra, così tocchi un tasto debole, lo sai? Perché così mi fai fare... vabbè. Va bene così, ricordiamoli. Sì, ricordiamoli. Allora, andiamo al telefono, Gennaro. Ciao Ciro, buonasera. Ciao Gennaro. Ben Ciao ritrovato. Gennaro. Vogliamo commentare questo primo tempo? Assolutamente sì. Che ne dici del corpo estraneo? Il colpo al di là del corpo estraneo alla squadra. E chi sarebbe il corpo estraneo? È quello che io definisco non carne, non pesce né verdura. Al di là di quest'ultimo tiro che lui ha fatto, che poi ha tirato sulla traversa, è sprecato innanzitutto come ma parli di Raspadori? Esatto. Io ormai spero sempre che un giorno mi smentisca, ma noi lo ricorderemo sempre per quel gol alla Juve, quel gol all'inizio campionato dell'anno scorso al Sassuolo. Ma per il momento lui è ancora una volta lo vedo camminare in campo, mistero, ancora lo stesso Anguissa, si muove, ma rispetto all'anno scorso è la brutta copia di Anguissa che conosciamo. Sì, è vero. Io ne parlavo con Emanuele, io immediatamente mi manca la verve di Politano sulla fascia, il suo modo di sviluppare e dialogare perché poi si sta sprecando anche Di Lorenzo, e senza Di Lorenzo quando gioca con Politano rende molto di più, si capiscono molto di più sulla fascia, e vedo che si sta sprecando anche un po' Di Lorenzo. E poi abbiamo visto questo Nathan che male non è, diciamo che... Vabbè, però Gennaro, posso dire una cosa, sì. Nathan alla fine lo stiamo vedendo per il compitino che sta facendo, cioè io non me la sento di dare un giudizio, non abbiamo visto nulla. Diciamo che l'importante è che non sta facendo danni, sta controllando quello sì. la sua zona, niente di straordinario, però sta facendo il difensore, quello che deve fare un difensore, sta guardando la sua zona, il suo attaccante di riferimento, niente di straordinario, sta facendo, come hai detto e come ho detto pure io, Emanuele, sta facendo il compitino, però da un difensore dobbiamo solo pretendere che non faccia passare il suo avversario, che è sceso pure palla al piede qualche volta, non è Kim,
non ci aspettiamo un film secondo, perché non lo è. Però diciamo che in questo momento che praticamente ci vengono a mancare 2 centrali per infortuni, guarda caso, c'è rimasto lui. E dobbiamo sperare che lui, come prima esperienza, perché quelle sono state piccole apparizioni, ma come prima esperienza magari che ne uscisse indegno da questa... Gennaro, ma tu hai capito che questo, che non aveva fatto ancora un minuto, è costretto a giocare 3 gare intere consecutive? No, io spero che almeno un paio le riesca a fare, perché poi penso che qualcuno di questi rientrerà, o Juan Jesus o l'altro. Dovrebbe rientrare Rachmani, ma dovrebbe rientrare per il Real Madrid. Lo so, penso che sia un po' difficile. Quindi vuol dire Bologna, Udinese e Lecce. Che è un infortunio muscolare, ma vedi che ne stanno succedendo parecchie. Io seguo un po' quasi tutte le partite e molti calciatori. Lo stesso Bologna ha dovuto sostituire subito per guai muscolari il terzino destro e ha dovuto subentrare De Silvestri a una certa età. E quindi diciamo che io spero in un secondo tempo, devo dirti la verità, con questi nuovi innesti, perché ormai si è capito che Raspadori lo si vuole proporre. Raspadori in quel ruolo magari anche io non lo vedo bene. L'atteggiamento però di tutta la squadra, Gennaro, secondo me è buono. Questo sì, io ho visto un primo tempo molto volenteroso, magari si poteva pure fare qualche gol, vedi, Osimhen, il Palo, qualche mischia in area di rigore c'è stata, quindi diciamo il Napoli ha avuto, diciamo, è stato diciamo molto più pericoloso del Bologna. Il Bologna, tranne qualche contropiede che si è limitato, ma poi alla fine è il Napoli che ha fatto la partita. Peccato di non aver realizzato, e spero in questi 2 che io ho fatto i nomi, che Politano proprio dovrebbe andare sicuro, perché ci manca l'uomo della fascia dove spacca le difese, quindi Politano sicuramente in gamba dovrebbe rientrare. L'altro non lo so se lo vuole mettere, farcelo vedere, Lindstrom, che dicono che non è un'ala, se è una mezzala mettilo, magari fai arretrare un po' più Zelinski. Ma mettilo dove vuoi, basta che lo fai giocare. Almeno vediamo pure, perché è un calciatore che è stato pagato 25 milioni, non lo so, quando lo scartiamo dalla carta? Quando ce lo Gennaro, tu hai detto che Nathan ti è piaciuto, quindi sei insieme all'80% dei votanti al nostro sondaggio, vi sta piacendo Nathan? Sì all'80%, no ovviamente al 20%. Ti ripeto, non lo so, io sarò d'accordo pure io con l'80%, però non è che io dico che ha fatto chissà quale grande, ha fatto il famoso compitino, però nel suo ruolo almeno diciamo è stato perfetto. Gennaro, Domez dice che Nathan gli ricorda Kim che passa subito la palla veloce, 2 tocchi e via. Sì, questo sì, si appoggia molto sul portiere e si appoggia molto sulla sinistra. Gioca semplice. Olivera. Peccato che Olivera anche lui non è quello dell'anno scorso, però purtroppo siamo alla 5ª giornata. Io spero sempre che questa squadra, i margini di miglioramenti devono essere tanti, dopo diciamo queste partite, perché devono rompere una volta per sempre il fiato. Questi qua sarà la preparazione diversa da quella che hanno fatto l'anno scorso, sarà quella che sia, però non li vedo ancora esplosivi. Io ricordo, diciamo, l'Olivera dell'anno scorso che si alternava con Mario Rui, e quest'anno non lo vediamo quel terzino, diciamo, soprattutto nella fase difensiva. Vedo un po' come sta nella posizione, sta molto accentrato, anziché di stare più sulla fascia a guardare la fascia dove partono tutte le azioni, la parte destra, e lo vedo un po' molto più accentrato, come se lui facesse il centrale. Quindi diciamo che non è quello dell'anno scorso ancora. Io spero che i miglioramenti partita più partita si avranno,
ma soprattutto questa è una partita da vincere. Va bene. Con questo voglio salutarti Grazie, e salutare tutti gli amici, da Ignazio a tutti. Ciao, e a risentirci dopo la gara magari. Grazie, ti aspetto. Ciao Gennaro, ciao. Emanuele, intanto sento che apprezzi le caramelline svizzere che ti ho fatto assaggiare. Perché ti sto sentendo in cuffia che te le stai gustando fino a uno a uno, le stai gustando. Ho visto che stai apprezzando, più che altro sto sentendo che stai apprezzando la caramellina svizzera che ti ho offerto prima. Ovviamente sì. Allora, adesso entra Mario Due e Politano. Vai bravo. Allora, voglio vedere le posizioni medie. Che significa questo? Dai Napoli, forza. Poi scrive Mr. Kicker: come fa Garcia a preferire Juan Jesus al posto di Nathan, che onestamente sta facendo bene. Nome caramelline, Tauma, senti, io c'ho lo scatolino nella borsa, nello zaino, non me lo ricordo come si chiamano, ma ti dico che sono la fine del mondo. Io ero senza voce, 2 di quelle, e vedete come sto gridando come un matto. Allora. Andiamo al telefono, pronto? Salve, buonasera. Ciao. Giuseppe. Ciao. Mi sente? Sì, ti sento. Ok, no, partecipo al programma. No, io no, adesso non ti sento. Ok. Ehi, come ti chiami? Mi senti? Niente, l'abbiamo perso Emanuele perché non lo sento più. Ok. Allora, nel frattempo squadre che stanno per rientrare, giustamente Emanuele, io te l'avevo detto prima della diretta, sta per entrare nel frattempo il Bologna sul terreno di gioco. Pronto Mario Rui, visto pronto ad entrare Mario Rui sul terreno di gioco, sta il Napoli già sul campo, Mario Rui eccolo lì. Non so se oltre a Mario Rui entrerà anche da subito Politano. Di sicuro Mario Rui a bordo campo, quello l'ho visto. E lo stiamo vedendo adesso anche inquadrato, quindi uscirà con il numero 17 Mattias Olivera dentro Mario Rui. Eccola qua l'ufficialità della formazione, cioè della sostituzione, non ovviamente della formazione. In campo Mario Rui, quindi al posto di Mattias Olivera. Pronti al fischio d'inizio con Zirce che riparte. Dai, va giù, Magnà Mancel. Si riparte con il possesso di Lukumi e di Christiansen. Eccolo proprio Christiansen che ora porta palla, Raspadori lo rincorre, poi Carlson, ancora per Christiansen, si accentra il 15 del Bologna, lo scarico è su Abischer che allarga a destra dove c'è De Silvestri. Ancora Christensen a sinistra. Napoli cerca di creare
di fare pressing per recuperare il pallone. Mario Rui libera la difesa. Andiamo al telefono. Pronto? Pronto, Ciro? Ciao. Sono Enzo. Ciao Enzo. Forza Napoli. Sempre Enzo, sempre. Tutto a posto? Tutto bene, tu? È morto quello che lavoravo pure, Ciro. Ah, dove lavori Enzo? Faccio come fa lavoro nella pescheria. Ah, una pescheria. Ma adesso stai venendo? Sono le 7:10. Sono venuto, devo andare a vedere il Napoli. Ah, bravo, bravo. Senti, ma stasera te lo fai lo spaghettino? Sì, ma mangia pure. Un bello spaghettino a vongole ci sta, no? Sì, ci vuole, no? Ci vuole come? Sì. Tieni pure la pizzeria, quindi non ti perdi in mezzo alla folla. No. Bene, bene. Ho portato la voce del volume. Ti devo venire a trovare allora. Noi siamo qua a Pollena, via Dante Alighieri 127. Bene, allora Emanuele, prendiamo nota che andiamo a mangiare la pizza Veniamo, io e Emanuele corriamo. Sì, ci ho dato pure l'indirizzo del Veneto. La posta della testa, più sopra, dove sta il ponte. Hai capito Emanuele dove sta il ponte? Ricordatelo. Va bene. Senti, quanto finisce stasera? Stasera lo vinciamo 3-0. 3-0, però dobbiamo fare presto a farli 3 gol. È iniziato il secondo tempo da 3 minuti. Andiamo a bandire davanti, Che fa? Tengo sempre la bandiera della macchina. Benissimo, grande. Sventola sempre il vessillo azzurro. Sì. Oh, bene. Nel frattempo state vedendo anche, eccole qua. Faccio segno dall'altro lato, no, da quest'altro lato, eccole qua. Le foto, eccole qua, le foto. Va bene, Ciro. Ci sentiamo, ciao, grazie. Ciao, buona partita, vinciamo. Grazie. Queste sono le foto di Ciro De Luca che arrivano da Bologna. Mi raccomando, prepara il tavolo. Dopo io e Emanuele arriviamo. Andiamo a mangiare da te. Tanto c'è Lobotka che non riesce a fermare Ndoye. Ndoye è ancora fermato, questa volta da Stanislav Lobotka. Calcio di punizione. Si sapeva che usciva Olivera, altrimenti sarebbe stato espulso sicuramente, dice Rosario Mancullo. Venanzio Cardella, cambi Positano, Mario Rui e Lindstrom. Mario Rui è entrato, Politano e Lindstrom no, non sono entrati. Nel frattempo state vedendo sempre le foto anche di Ciro De Luca, del nostro Ciro De Luca, anche lui inviato in quel di Bologna per la redazione di Calcio Napoli 24. C'è Carlson che è pronto a battere il calcio di punizione, pronto a battere. Poi andiamo al telefono, seguiamo prima questo calcio di punizione, pallone messo in mezzo, palla che passa, termina sul fondo, sarà rinvio dal fondo. Pronto? Ciro? Buonasera signora, la parente di Pasquale. No, non sono la parente di Pasquale. Ok. No, non sono la parente di Pasquale. Va bene, allora mi dica come si chiama. Maria da Napoli. Ah, Maria, la signora Maria, bene. Ben ritrovata. Innanzitutto forza Napoli. Sempre. Ma posto un canale, mi volevo giustato, ogni bella e buona non prima niente più. Ecco, un appello al nostro editore arriva dalla signora Maria che non riesce ogni tanto a vederci e noi ovviamente siamo solidali con lei, stiamo cercando di risolvere e risolveremo. Va bene signora Maria, così mi potrà vedere. E ci facciamo per almeno 1-0. Bene signora Maria, dicevo, così mi potrà vedere in tutta la mia bruttezza. Grazie, buonasera. Grazie. Mi ha detto pure grazie. Mi ha detto.
vabbè. Ho ragione di dire che sono brutto. Non mi si crede. C'è Skorupski, il cambio, il colpo di testa a il colpo di testa a liberare, palla che viene poi gestita da Lukumi. Poi ancora Bromeka all'indietro, Beukema all'indietro per Skorupski. Vado a leggere qualche messaggio, cioè addirittura io, ragazzi, è appena entrato, è entrato da 5 minuti e leggo il messaggio di Gigino Mario Rui imbarazzante. Mo ditemi una cosa a me, Olivera non è buono, Mario Rui è imbarazzante, chi deve giocare al terzino sinistro? Zanoli, vogliamo adattarci Zanoli? Boh, comunque il problema è strettamente atletico, la grossa perdita è stata Sinatti, dice Black Dog, e io lì penso di doverti dare ragione. Poi siamo diventati uno scempio, Osimhen ormai sparito, uno dei migliori attaccanti al mondo, spento, oscurato, mi viene da piangere sapendo quella bellezza che vedevamo l'anno scorso. Ragazzi, io purtroppo vi capisco, però dobbiamo cercare di essere un po' più ottimisti, altrimenti qua non ne usciamo, mettiamo soltanto pressione. Intanto c'è Piotr Zelinski dalla bandierina, la mette in mezzo, il colpo di testa, poi libera la difesa Carlson, poi Ndoye messo giù, giallo a Kvicha-Kvaratskhelia, giallo a Kvicha-Kvaratskhelia, il fallo su Ndoye, colpito da Kvaratskhelia, resta giù. Pronto Lukumi a far ripartire il Napoli. Bischer, anzi Fröler era all'indietro per Skorupski, palla in avanti, Mario Rui di testa, Nathan, ma c'è ancora gioco fermo su Ferguson. Nathan ha commesso fallo, se la ride Nathan, stiamo rivedendo, sì, è andato con il braccio alto Nathan, è andato con il braccio alto, ha commesso fallo. Joe Ives scrive che De Laurentiis si renderà conto di quanto ha sbagliato quando deve vendere Osimhen, dovrà vendere Osimhen e Kvaratskhelia, che con Garzia non valgono nemmeno 20 milioni. Si stanno concentrando sulla Champions, forse. Comunque grande Napoli anche stasera. Anghissà non riesce a fermare il suo avversario. Andrea Maietti, Ciro, ma non c'è gioco. Hai ragione, non c'è niente. Elmas a fare funghi in panchina, Lindstrom chi è, Politano fuori, Raspadori che non si sa che posto ha, Kvaratskhelia chi è, cosa è diventato. Io ragazzi non so che dirvi, perché avete ragione, per me avete ragione, però dobbiamo cercare di restare uniti. Tanto cartellino giallo per Ndoye per fallo su Mario Rui. Dicevo, dobbiamo cercare di stare uniti, dobbiamo pensare a far bene, dobbiamo pensare a portare a casa il risultato, dobbiamo pensare a vincere, perché non si può non vincere questa partita stasera. Cioè l'Inter ha battuto anche l'Empoli, cioè se tu non vinci stasera va a 7 punti l'Inter, cioè 7 punti dopo 5 giornate dalla vetta, cioè sono troppi. Io penso che una svolta deve arrivare, cioè si rischia di fare un campionato anonimo quest'anno. Il Napoli campione d'Italia non deve fare un campionato anonimo, ma io lo dico dalla vittoria del campionato scorso. Cioè non si può fare un campionato anonimo, perché il Napoli
ha vinto il campionato e non deve essere un unicum, ma si deve cercare di portare a casa la lotta, la maglia sudata, la voglia di vincere, la voglia di rendere soddisfatti i propri tifosi. Torniamo al telefono, pronto? Ciao, sono Marco da Roma, tifoso del Napoli. Non ho capito, scusa, come ti chiami? Marco da Roma, tifoso del Napoli. Ciao Marco. Ciao. Allora, secondo me De Laurentiis ha fatto un errore di sottovalutazione quando ha lasciato andare via Spalletti a cuor leggero, perché Spalletti era il segreto del Napoli. Garzia è bravo, ma non è Spalletti. E si vede. Sì. La squadra è rimasta la stessa, per cui non sono gli uomini. È proprio il gioco, io vi sto sentendo come sempre, sto guardando la partita in sottofondo. Grazie. È proprio il gioco che latita, perché non possono essere diventati 11 brocchi, non è possibile. E sono tutte controfigure dello scorso anno. Sì, è vero, perché io non vedo un calciatore dell'anno scorso col rendimento dell'anno scorso ripetuto in questo avvio di stagione. Sono calati tutti. Tutti. Ma in una maniera, perché anche lo stesso Juan Jesus, che non è un fenomeno. Lo scorso anno. Guarda, Juan Jesus è proprio l'emblema di quello che sta accadendo quest'anno. Esatto, lo scorso anno Juan Jesus, ripeto, non è un fenomeno, ma è una squadra che girava. Juan Jesus è stato sempre uno dei migliori, il 6,5 lo strappava sempre. Perciò c'è veramente ora, per carità, Garzia chiaramente ha preso una patata bollente, perché dopo Spalletti era difficile il sostituto, però secondo me, tranne se Spalletti già sapeva che avrebbe preso la nazionale, allora lì non ci poteva fare niente. No, io non ci credo a sta storia, sai, per me Spalletti non lo sapeva della nazionale. Spalletti ha deciso di lasciare il Napoli probabilmente anche qualche mese prima della fine della stagione e della vittoria dello scudetto. Per me aveva già deciso. Ok, ma tu sei sicuro che De Laurentiis abbia fatto tutto e di più per trattenerlo? No, per me non ha fatto tutto e di più, e ti dirò, per me è anche colpa sua se Spalletti poi lascia e va via, anche se però ti dico, a mio avviso, e l'ho sempre detto questo, che Luciano Spalletti va via anche perché sa bene che quest'anno Aurelio De Laurentiis avrebbe venduto Kim, probabilmente il problema con Zelinski, quello con Kvaratskhelia, quello con Osimhen. Lui era al corrente di queste cose, l'addio di Giuntoli era al corrente. Intanto Kvaratskhelia, Skorupski, palla in mezzo, Lukumin, calcio d'angolo, Napoli vicino al gol. No. Napoli vicino al gol con qui c'è Kvaratskhelia che non è riuscito a trovare la rete. Quindi ti dico, per chiudere, io penso che lascia da campione Spalletti, sapeva che quest'anno qualche difficoltà poteva esserci, quindi decide di andare via. Però Ciro, guarda, ti dico solo questo per attacco. Sì. Allora, se io glorifico Spalletti come grandissimo, attualmente uno dei migliori allenatori a livello tattico che c'è in tutta Europa, però ti dico una cosa: c'è stata una sua scelta e De Laurentiis ha fatto tutto per trattenerlo, mettiamola così, e lui era convinto di andarsene, ti dico, a livello morale non si è comportato bene né con i tifosi del Napoli e né con la città di Napoli, perché tu non puoi lasciare, appena vinto uno scudetto, con la città che ti adorava, con i bambini che ti adoravano, con la gente che cioè Spalletti a Napoli è diventato un dio, perciò moralmente, se De Laurentiis ha fatto del tutto e lui se n'è andato lo stesso, moralmente secondo me è mancato. Questa è la mia opinione. Va benissimo, grazie. Ciao, grazie, speriamo di incontrarci. Speriamo che manca ancora mezz'ora, c'è il tempo per poter trovare il gol. Si stanno riscaldando, intanto ho visto Lindstrom, Simeone, Caiuste. Ho visto che hanno cominciato le fasi di riscaldamento. Intanto Kvaratskhelia. Kvara ha trovato Giacomino nel corridoio, fermato da Lukumi. Peccato. Poi Di Lorenzo mette in fallo laterale.
con le mani va Karlström, anzi no, era Christensen, non Karlsson. Palla che arriva a destra verso De Silvestri. Sale ancora il Bologna con Zirce. A destra c'è Karlsson. Poi Freuler fa girare il pallone verso il numero 26, si trattava di Lukumi, palla in verticale dentro per Zirce, fermato da Mario Rui, Lobotka ostica di rimpallo di Lorenzo, poi spedisce lontano il pallone. C'è però fallo su Stanislav Lobotka, calcio di punizione quindi per il Napoli. Intanto allo stadio Dallara c'è anche Domenichini. Anche Domenichini presente. Domenichini che è l'allenatore in seconda della nazionale italiana, il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti, che è andato a vedere il Napoli. Conclusione di Osimhen, la parata e di Skorupski. Vado a New Jersey, ragazzi. Nicola, che dobbiamo fare? Chi mettiamo in mezzo al campo, Nicola? Politano, dice Politano. Ma Cagnao, 30 Politano. Politano? Politano al posto di chi? Al posto di Raspadori? Sì, al posto di Raspadori. O Anguissa. Ah, anche Anghissà, quindi giocare con un 4-2-3-1. Ma giochiamo come Caspi, prima aiutiamo di Mautarini. Io vi adoro, vi porterei tutte le partite in diretta con me. Vi adoro, vi adoro. Io stesso 24 ore su 24, non dico che basta con un ambolo vincesse sempre. Bellissima, allora speriamo che vinca, così vi riporto anche mercoledì sera. Va bene, ma vince per forza. Sì, per forza. Ma chi ha che la merda la Juventus. Ecco. Che ieri la Juventus ha vinto 4-2. Ah no, ha perso 4-2. No. Ah, io mi sono creata ieri. Il gol più bello per me è stato quello di Gatti. Quello di Gatti? Ma pure la doppietta di Berardi non era niente male. No, ma quello di Gatti è stato meraviglioso. C'è da cileggina con Pammet. Nel frattempo c'è Lukumi che si è fatto male, lascia il terreno di gioco Lukumi ed entra Calafiori, dentro anche Salamakers per Ndoye. Anche Salamakers, l'ex Milan Salamakers, entra in campo, esce Ndoye ed entra anche Calafiori per Lukumi. Cambi quindi per minuto 66 in corso sul cronometro. Lukumi si è anche arrabbiato.
si è anche arrabbiato Lugumì per l'infortunio che ha subito. Palla di Skorupski, lunga, terminata in fallo laterale. Ecco Politano, fuori Giacomo Raspadori e dentro Politano. Fuori Giacomo Raspadori e dentro Politano. Questo è il cambio deciso da Rudy Garcia. Ora Lobotka, Osimhen, palla per Politano, gioco fermo, posizione di fuorigioco. Lindstrom 30 milioni in panchina, dice Paolo Capasso. Al 70°, mamma mia, e che ci vuole per fare un cambio, dice Antonio Dada. Qualcuno paragona Kvaratskhelia a Insigne, ma il 77 è Kvara o Insigne? Dice Paolo Capasso. Addirittura qualcuno invoca il ritorno di Insigne, Mertens, Cagliaron e Allan. C'è Mario Rui in possesso del pallone, la sciabolata lunga a cercare Politano, palla che troppo lunga, termina direttamente sul fondo. Sarà l'invio dal fondo, già battuto con il Bologna. Skorupski. Palla ancora in avanti. Nathan. Kvaratskhelia intanto messo giù. De Silvestri che si lamenta di non aver colpito. Qui c'è Kvaratskhelia sul volto, vediamo. Eh sì, invece lo prende. Magari non è volontario, questo no, nel girarsi, però lo ha preso. Cioè, se l'hai preso, l'hai preso. Cioè, De Silvestri, cioè, non è che se non l'hai preso non lo prendi. Cioè, tu allarghi le braccia, sgomiti, stai tenendo, provi a tenerlo lontano, lo hai beccato. Cioè, non c'è niente da dire. Attenzione a Kvara, in area di rigore, Kvara! Osimhen! Un tocco col braccio forse, non lo so, voglio capire. Calcio di rigore! Calcio di rigore! Calcio di rigore! Rigore per il Napoli! Rigore per il Napoli, muovevo il touch Emanuele perché non ho capito che è successo qua. Per questo muovevo il touch. Calcio di rigore! Rigore per il Napoli! Rigore per il Napoli, Kvicia! Se n'era andato, Kvicia l'ha messa in mezzo, voglio rivedere il tocco. Palla che passa. Addirittura. No, vabbè, addirittura così, in maniera spudorata proprio. Cioè, proprio per deviare il pallone. È andato con la mano a deviare, con un bucker, a mettere in calcio d'angolo. È stato Beukema a toccare con una mano. Cioè, vi prego, non mi dite che lo va a vedere al VAR perché rido. Calafiori, è stato Calafiori a toccare con una mano, ma vi prego, non mi dite che la va a vedere al VAR perché rido. Perché c'è rigore netto.
calcio di rigore, Skorupski devi andare in porta, gli dice l'arbitro. In pratica gli sta dicendo: io non dico che te ne devi andare, ma qua che ci fai? Mettiti in porta. E guarda come Vittorino, bravo, lo applaude Skorupski. E cartellino giallo per Skorupski, che continua ancora. Dai Vittorino, De Silvestri va a dare fastidio ancora. Ostigato lo prende con le brutte. Dai De Silvestri, questi mezzucci li potevi fare alla Lazio per esempio qualche anno fa, ma adesso basta. Dai Vittorino, fischia l'arbitro, parte Osimhen, palla sul fondo. Osimhen ha messo il calcio di rigore sul fondo. Io vorrei accendere il televisore, ma non si accende. Non lo so. Andiamo al club, andiamo a New Jersey. Osimhen ha sbagliato il rigore e a me mi si è gelato il sangue addosso. Che da già riesci? Dimmi qualcosa. Dimmi qualcosa, ti prego. Ti prego, dimmi qualcosa che mi rincuori, ti prego. Qualcosa che ti rincuora? Mi sa che ci mangiato delle spugliatelle noi qua, Cioè, ma non è che ha aperto il piatto, e ha provato, cioè proprio non lo so come l'ha tirato, è uscito fuori, ma non ha tirato di piatto, chi stanno a Ferrara, chi le Catrizzi Ferrara, no. Nicola, me lo traduci in americano? A Daido Ferrara sa da dirizia Piero. A noi ci vuole un Ferrari sicuramente, perché nessuno di loro viene ritmo, possibilmente 5-6 loro sono capaci. Attenzione a Zirce, Meret mette in calcio l'angolo. Meno male. Nicola, mi dici qualcosa, ti prego, io mi sento troppo giù di morale con sto rigore sbagliato. Chi mi fa, pigliamoci un bel caffè. Dici tu, però, Nicola, a te sono l'1:36, a me sono le 8:20, qua il caffè a quest'ora. Ma io mi lascio pigliare lo stesso, perché sennò visto che no, mi stanno facendo demoralizzare. Mamma mia, se sbagliamo pure con Osimhen il calcio di rigore. Una porta fortuna che a fianco a me, no? Chi è? Domenica? Ciao! Domenica, ma mo domani ti chiamerai lunedì. Diciamo lunedì, Ok. Tu cambi nome in base al giorno. Ogni giorno hai un altro nome allora. Domani ti chiamerai Monday. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, poi domenica. Oh, bene. Poi una volta a settimana il tuo onomastico. Sì. Bene. Intanto sostituzione, fuori qui c'è Kvaratskhelia e dentro Elmas. Kvaratskhelia si fa il segno della croce, fa di no con la testa, applaude i tifosi del Napoli, lascia il campo. Dentro il festeggiato di oggi Elif Elmas, che oggi compie gli anni, però devo essere sincero, a me non è piaciuto più di tanto neanche oggi qui c'è Kvaratskhelia. Io
sono seriamente preoccupato da questo Napoli. Sono seriamente preoccupato. Tanto qui ci ha regalato un sogno Christiansen. Palla che è terminata in fallo laterale. Allora è Di Lorenzo verso Ostigard. Poi Stanislav Lobotka. Ancora Piotr Zelinski. Lobotka. Zelinski. Ostigard. Anghissà. Nathan. Anghissà, 77esimo sul cronometro. Palla che viene gestita da Frank Zambo. Anghissà, poi Ostigard, verticale verso Di Lorenzo che prova a sfondare a destra. Di Lorenzo fermato in fallo laterale, pronto con le mani. Palla per Politano, poi Di Lorenzo, tacco fermato in fallo laterale da Carlson. Di Lorenzo, andiamo al telefono, pronto? Sono Edoardo, il bambino. Ciao. Sono Edoardo. Ciao Edoardo. Ciao. Ciao Edoardo. Forza Napoli sempre! Bravo, bravo Edoardo, bravo così. La vinciamo, Edo? Sì, sembra di sì, non lo sappiamo. Oh, chi segna, Edo, secondo te? Speriamo. Speriamo. Osman. Speriamo, dai, che ha sbagliato il rigore, magari trova il gol. Speriamo, dai, che ha sbagliato il gol, magari trova il gol. Grazie a tutti. Ciao. Si stanno scaldando anche Lindstrom e Simeone, ma per la sostituzione di Elmas in campo al posto di Kvaratskhelia, io penso che anche oggi Simeone e Lindstrom non scenderanno in campo. Io non lo so. Tanto Elif Elmas, palla di Mario Rui verso Lobotka, poi arriva Zelinski, commesso fallo su Lobotka, calcio di punizione con Mario Rui. Tocca all'indietro per Nathan. Ostigard, Nathan, la porta su Nathan, la scarica su Zelinski, poi è Frank Zambo, Anghissà, Lio Ostigard, Anghissà. Gira di prima intenzione Politano verso Osimhen che controlla male. Ha controllato malissimo questo pallone Victor Osimhen, palla che è andata sul fondo. Napoli che non è riuscito a sbloccare il punteggio con il calcio di rigore che era stato concesso per fallo di mano su giocata di Kvaratskhelia. Osimhen ha calciato malissimo, non ha calciato di piatto ma ha calciato d'esterno e ha messo palla sul fondo. Io non lo so onestamente il perché di un rigore calciato così. Tra l'altro poi Kvaratskhelia è uscito dal campo. Mancano 9 minuti più recupero. Ostigard di testa. Abischer, Freuler si gira a Saelemaekers. Accelera Saelemaekers per Zirkzee. Zirkzee dentro la conclusione provata da Ferguson. Ancora Ferguson, Zelinski. Di Lorenzo, Politano, numero di Politano che se ne va su Christiansen, poi strattonato. L'arbitro non c'è fallo, giallo di a Ferguson e anche a Politano che è andato a reagire su Ferguson.
Freuler, sì. Non dico Freuler, ma anche Politano che è andato a reagire. Abbiamo rivisto la giocata, se n'è andato Politano, agganciato, bloccato. Non capisco perché poi sia andato a spingerlo via, poteva risparmiarsela onestamente. In questa circostanza Matteo Politano si è preso un giallo inutile. Dentro Orsolini e anche El Azzuzzi per Freuler e Carlson. El Azzuzzi e Orsolini in campo per Carlson e Freuler. C'è Di Lorenzo sul pallone. C'è Nathan. Nathan cerca e trova sinistra. Movimento di Elmas, ancora Nathan, anzi era Mario Rui. Ostigard cerca proprio adesso Elmas, anticipato da De Silvestri. Nathan per Ostigard, pronto ad andare con Lobotka a cercare un compagno. La Lobotka non la lancia, cioè cerca il compagno, qui sbaglia la misura del passaggio, però il lancio arriva dai due difensori centrali che provano magari la giocata sull'attaccante, ma se passa il pallone tra i piedi di Lobotka non lo prova il lancio lungo. Cerca di fare gioco Stanislav Lobotka. Io non lo so, io rimpiango il bel gioco di Spalletti, rimpiango il Napoli dell'anno scorso, però seguiamo Politano per Elmas, fermato anche Elif Elmas, c'è calcio di punizione dal limite dell'area di rigore proprio sulla lunetta. Posizione centralissima sul pallone, chi ci può andare a battere da lì la punizione? È Politano. Mario Rui e Politano. Mario Rui e Politano possono battere magari da lì. C'è la Zuzi. Elmas è ancora a terra intanto, Elmas è ancora a terra. Si rialza. Non so Skorupski cosa ci faccia al limite dell'area. Già ammonito tra l'altro. Non capisco. Anche Osimhen si è preso la responsabilità di calciare il calcio di punizione, perché lo vedo proprio lì. Lì ci vuole la classica seggiata a quella posizione, perché o hai il piede vellutato, il piede fatato, o altrimenti lì ci vuole la botta. Skorupski ha messo 5 giocatori in barriera più il coccodrillo a terra. Emanuele, tu lo sai come fa il coccodrillo? Come quello che sta a terra là, così fa il coccodrillo. Se è andato Osimhen, Zelinski e Politano. Parte Matteo sulla barriera. Ancora Matteo sul fondo. 85. 85 sul cronometro. Vedo intanto anche New Jersey che si disperano. Simeone e Caiuste dentro. Fuori Osimhen per Simeone. Fuori Osimhen. No. Guarda Osimhen. No. Vedi, a due gli sta dicendo, a due gli sta dicendo Osimhen. E insiste anche. A due e si arrabbia con Garcia. Fuori anche Lobotka dentro Caiuste. Questa Rudy Garcia mi sa che noi il sentore l'abbiamo avuto, ragazzi. Cioè io il sentore l'avevo già avuto. Cioè, secondo me Rudy Garcia non ce l'ha in mano sto spogliatoio.
Rudy Garcia secondo me non ce l'ha in mano lo spogliatoio. Rudy Garcia non è stato come Spalletti, che la prima cosa che ha fatto è pensare al bene dello spogliatoio. Cioè, guarda, non lo so. A due gli ripeteva, a due, Rudy Garcia gli diceva no gridando come un matto e lui continuava a dire no a due in maniera plateale. Io non ha per niente torto Emanuele non ha per niente torto, ma è come il discorso di Zerbin all'88esimo al posto di Kvaratskhelia. Io ne ho scritto tre editoriali quel giorno, il giorno dopo Genova-Napoli, per quella sostituzione, il fatto che non fosse entrato neanche Ciolito Simeone in quella occasione. Io non lo so, onestamente, non so che pensare, penso soltanto che secondo me Rudy Garcia lo spogliatoio non ce l'ha per niente in mano. Rudy Garcia mette Simeone perché sa di aver sbagliato con Simeone nelle ultime occasioni, pronto ad entrare, non l'ha fatta entrare, ma poi i calciatori che svestono la pettorina come Simeone, come Lindstrom e poi non entrano. Esce Lobotka e entra Cajuste. Non lo so perché secondo me metti Simeone, togli Zelinski, togli Lobotka e metti le due punte davanti. Gioca togli anche Zelinski per esempio, fai il doppio cambio Zelinski-Lobotka, metti la doppia punta davanti e metti due come Anghissà e Cajuste a mordere davanti alla difesa. Secondo me questi erano i cambi da fare. Io non lo so, adesso nel post partita sentiremo le solite dichiarazioni di Rudy Garcia, però secondo me, ditemi quello che volete, ma a me non piaceva prima, non piace adesso, spero che il Napoli possa vincere, però non sono per niente contento, onestamente. 89 sul cronometro, manca un minuto più recupero e il Napoli ha fallito un calcio di rigore con Victor Osimhen. Non lo so, non so che dire. Comunque, palla lunga, c'è Saelemaekers sul pallone, si porta la sfera in fallo laterale, messa in gioco quindi con le mani. Vi ricordo che al termine del match andremo allo stadio Dallara per una ventina di minuti, mezz'ora al massimo, con Manuel Guardasole, e poi ritorneremo fino a circa le 21 qui negli studi di Calcio Napoli 24 per il post partita con le dichiarazioni dei protagonisti. Palla in avanti a cercare il Ciolito, anticipato da Calafiori, Cajuste non ci arriva e allora in verticale prova a giocare il Bologna con Zelinski che non riesce a riconquistarla su Ferguson, si apre De Silvestri, Orsolini si butta dentro, poi il traversone in mezzo, la palla di Zirce sporcata da Orsolini per fortuna, perché Zirce così non è riuscito ad impattarla bene e il Napoli ha rischiato qui. Napoli ha rischiato qui con Zirce. Anghissà a terra, 5 minuti di recupero, Anghissà a terra. Ora si è fatto male Anghissà, si tocca secondo me all'inguine, infortunio muscolare. Ora ecco qua, cioè di male in peggio, si è perso anche Anghissà. Caro Rudy Garcia, per me non ci hai capito niente. Si accascia da solo Anghissà, infortunio muscolare per Frank Zambo Anghissà, dopo Rachmani, Juan Jesus. Ora tocca ad Anghissà che si infortunia, 5 di recupero. Napoli che ha fatto 5 sostituzioni, quindi
dovesse non farcela, Napoli resterebbe anche in 10. Dovesse non farcela, resterebbe anche in 10 il Napoli. Chiama il Ciolito Simeone. Garzia, mani nei capelli dei tifosi del Napoli presenti al Dallara. Anghissà zoppica non tantissimo. Zoppica non tantissimo Frank Zambo Anghissà. De Silvestri, palla all'indietro. Gira Calafiori, il pallone verso Christiansen, con Simeone che lotta a dare fastidio anche a Skorupski. Simeone, brutto Napoli, calciatori infortunati, Napoli che non gira, che non riesce a segnare, Osimhen e Kvaratskhelia che sono i due fili all'occhiello di questa squadra, che appaiono come calciatori totalmente diversi dall'anno scorso. Olivera anche lui male, cioè, non è arrivato il difensore centrale che speravamo. Oggi abbiamo visto Nathan, sì, ma contro un Bologna che in pratica non ha fatto un tiro in porta. Io sono preoccupato. L'Inter ha battuto l'Empoli nella giornata di oggi 1-0 col gol di Di Marco, ancora vittorioso l'Inter che allunga, e il Napoli ha 7 punti di distacco dalla vetta dopo soltanto 5 partite, 6 partite, la sesta giornata questa. Anghissà è rientrato, speriamo non sia nulla di grave, sì, sta giocando sul dolore, lo vedo anche correre, tra l'altro, non andare a forzare, rischi di farti male, Frank. Saelemaekers, Ostigard, ultimi 2 minuti di gioco. Zic, attenzione, sale il Bologna con Ferguson, messo giù da Mario Rui che si arrabbia, viene ammonito anche Mario Rui. Si arrabbia anche Mario Rui, cartellino giallo per Mario Rui. Sono deluso e amareggiato. Sono deluso e amareggiato. Dice Gigino, se il pareggio significa Garzia out, sono felice di pareggiare per un pareggiare oggi per un Napoli più forte domani. Io penso che non vada via, caro Gigino, Garzia stasera. Ragazzi, io non lo so, palla in area di rigore, attenzione, Caiuste, meno male, il rimpallo, Saelemaekers, Anghissà e palla sul fondo, fuori gioco. Saelemaekers esultava, ma in realtà c'è fallo prima. Anghissà, ma non è questo, perché c'era fallo prima, ha detto. Si riparte, sì, col fuorigioco. Saelemaekers stava esultando come un matto, ma in realtà si riparte col calcio di punizione per il Napoli. Siamo al 95esimo adesso. Emanuele, al termine andiamo subito da Manuel Guardasole o dobbiamo restare ancora qualche minuto? Ok. C'è Christiansen, palla in avanti, colpo di testa di Ostigard, Anghissà la controlla. Porta palla Frank Zambo Anghissà che corre, non sente dolore, quindi apre per Elmas, traversone in mezzo, niente da fare. Nathan, bravo, bene qui, ottimo intervento. Ostigard, veloci però, portiamola su sta palla. Di Lorenzo, apre per Politano. Politano cerca spazio, Politano poi tocca all'indietro per Di Lorenzo che gira subito di prima intenzione in mezzo, Anghissà anticipato, arriva Mario Rui a sinistra, la rimette in mezzo, è una comodità.
palla e termina sul fondo, e a questo punto penso che sia finita qui. Anzi no, si continua a giocare. Io non riesco nemmeno a commentarlo. Palla intanto di Skorupski lunga, colpo di testa di Di Lorenzo, Anghissà, Politano, spazza Calafiori. In fallo di fondo si gioca. Meret finisce qui, è finito il match. Napoli pareggia 0-0, rigore sbagliato, non si sta capendo nulla. Andiamo a New Jersey, ragazzi, grazie mille per la vostra compagnia e peccato per il pareggio. Ciao, sempre, un saluto a tutti. Ciao, grazie ragazzi. Corriamo a Bologna, andiamo da Manuel Guardasole. Manuel. Eccoci Ciro, mi senti? Manuel, ti sento. Prima di lasciarti la linea ti faccio due domande al volo, sono lapidario e rapidissimo. Calcio di rigore, Osimhen lo calcia malissimo, non ho capito se ha calciato d'esterno ed era il rigore che poteva dare la svolta. Osimhen viene sostituito a 5 minuti dalla fine, al suo posto entra Simeone in maniera plateale. Secondo me però ha ragione. Ma sì, all'uscita di Osimhen il gesto è stato chiaro, sia diciamo il gesto nei confronti di Rudy Garcia. Manuel, ma scusa se ti interrompo. Scusa se ti interrompo, ma possiamo dire apertamente che c'è, da quello che stiamo vedendo, Kvaratskhelia prima, Osimhen dopo, che Garcia lo spogliatoio in mano non ce l'abbia. Comunque, forza Napoli. Dicevi, scusami, dicevo, Ciro, possiamo dire Kvaratskhelia prima, forza Napoli. Kvaratskhelia prima, Osimhen dopo, cioè qua sembra che Rudy Garcia lo spogliatoio in mano non ce l'abbia. No, non ce l'ha, non so se hai notato anche il gesto nei confronti di Politano, quel gesto quando c'è stato quell'episodio dove Politano richiamava il pallone perso, che quel gesto di Rudy Garcia mi è sembrato un po' distonico con quello che di solito vediamo sui campi. Posso dirlo? Vai, dici, vieni. Qui c'è un po' di delusione, quindi ci sta, c'è delusione, i tifosi chiaramente dopo la partita fanno più fatica a fermarsi. Dicevo che anche quell'episodio con Politano mi è sembrato strano, raramente lo vediamo, e il gesto di Osimhen che gli fa intendendo metti 2 punte piuttosto che far uscire me, credo che in quel momento Osimhen non è che si stia lamentando della sua sostituzione, si stia lamentando della scelta tattica, ovvero il fatto di continuare a giocare con un 4-3-3 quasi come se il pareggio potesse anche andare bene al Napoli. In questo momento storico al Napoli non può bastare un pareggio a Bologna. Manuel, Aurelio De Laurentiis ha appena twittato: il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti. Garcia, ritirati. Ho letto in questo momento il tweet di De Laurentiis che appunto scrive: il Napoli riparte da Bologna, punto, bravi tutti, con il punto esclamativo. Probabilmente ha visto qualcosa di buono rispetto alle ultime gare. Devo dirti che il primo tempo non è che ha stato visto un'altra partita. Ma guarda Ciro, diciamo le cose come stanno, senza insomma scadere anche noi nel commento del volgo, no? Il primo tempo è stato un buon primo tempo, il secondo tempo è stato... Ma non si tira in porta però. Si fa fatica a creare un'azione da gol, però si può dire che rispetto alle altre gare il Napoli ha tenuto la difesa alta, il Napoli ha avuto un minimo di trama di gioco, di passaggi, non riesce a trovare la... Garcia, via da Napoli, Garcia, via da Napoli, non ci servi, non sei adatto per Napoli. Abbiamo fatto un primo tempo
abbiamo giocato solo per 5 minuti. C'è stato un tweet della Laurenti che abbiamo fatto. Che dice il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti. Ma riparte da cosa? Cioè, qui, mi sa che il campionato ancora non è iniziato per noi, anche perché c'è tanta confusione. Garcia cerca di non perdere, sì, il suo obiettivo è quello di non perdere, però non vinciamo nemmeno. Il gesto di Osimhen credo sia... Cioè, Osimhen l'abbiamo visto arrabbiato che è uscito dal campo, ma ha completamente ragione, anche perché comunque in quell'occasione lì doveva mettere 2 punte. Infatti lui fa proprio il dito 2. Cioè, è incredibile, è incredibile. Cioè, poi giochiamo sempre con un uomo in meno, lo Bokta che non si fa vedere più. Cioè, il gioco non parte più da lui. Deve andare, basta. Cioè, è assurdo tutto questo. C'è delusione, sicuramente c'è delusione perché poi il Napoli ha delle qualità. Al primo tempo quando il Napoli riesce a stare alto, ma palleggia. Assolutamente, il Napoli ha dei buoni giocatori, assolutamente. Però non riesce a trovare la manovra giusta. Non riusciamo a trovare la quadra. Cioè non c'è gioco, non c'è fluidità nei passaggi, non c'è idea di muovere i giocatori, tutti fermi, il pallone sempre indietro. Cioè mi sembra di rivedere il vecchio Napoli di Gattuso. Nessuno sottolinea in effetti il rigore sbagliato, perché effettivamente quello è solo un momento della partita, però perché in realtà per il resto della gara così sui rigori, perché comunque i rigori sono anni che nessuno capisce, soprattutto i giocatori del Napoli, chi è che deve andare lì a tirare i rigori. Cioè io voglio capire che cosa fa. Un tiratore diverso. Assolutamente sì, cioè. Saluti Garcia. Vedi, le idee sono quelle. Dai, vado a casa. Ciao, grazie. A casa. Insomma, più o meno il senso. Manuel, io ti lascio la linea allora. Ci risentiamo fra 20 minuti. Vabbè, ma così dai. Va bene, Ciro, a tra poco. Sì, appunto, diciamo tutti parlano di Rudy Garcia. Sì, ma mica è colpa di Rudy Garcia se ha sbagliato il rigore. Tra l'altro poco fa De Laurentiis ha twittato: il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti. Ma guarda, per me ha fatto per me. Io vedo sempre con l'occhio. Facciamo schifo. Vedi. Non si può dire niente, no, non ce la fai a dire qualche cosa di buono, no? Però dai, se segnavamo il gol pure al primo tempo, un palo, l'azione il rigore c'è stato, dai, il rigore. Lei ha visto un miglioramento rispetto a quello sicuro. Garcia. Secondo me non... Garcia, se vedi questa intervista te lo giuro un coppa a mamma te ne hai io, frate. Però vieni qua, motivalo. Allora, noi siamo la squadra campione d'Italia, stiamo giocando, penso che Catanzaro gioca meglio di noi. Garcia, non è un mestiere tuo, frate. Oggi forza Napoli comunque e sempre. Gianluca, devi scappare? Vieni. Una bella Marianella dopo la partita. Gianluca, il nostro amico del club Zurigo, ti ha richiamato perché tu sei sempre un moderato, abbastanza tranquillo. Sì. Mi dici adesso cosa ti viene da pensare? E soprattutto, non so se ovviamente non l'avrai letto perché è di pochi istanti fa, De Laurentiis ha twittato, ma non ha twittato quello che molti pensano, ma scrive: il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti. Allora, cioè, è difficile commentare perché io che sono moderato, però devo dire la verità, cioè io sono stato a Genova. A Genova non sapevo com'è, molto peggio. Oggi molto un peggio. primo tempo un primo tempo buono, le occasioni comunque, non so, il Bologna ha tirato in porta una volta. Poco, troppo poco però. Anche noi poco, oltre il palo, il rigore. Però il rigore sono questi momenti dove, specialmente quando la squadra non va, questi sono i momenti topici. Vinci 0-1 qui col rigore. Sì, tutto questo non c'era, 1-0. Le occasioni ci sono state, quelle 2-3. Vabbè, però dai, ci sta la delusione. Ci sta la delusione. Spero però... di vederti in momenti migliori. A Napoli con Real ci sarai? Sì, ci sarò. Vabbè dai, ci vediamo nelle prossime settimane. Grazie mille, buon rientro. Grazie. Ciao. Insomma, Gianluca, del presidente del club Napoli Zurigo, è sempre abbastanza moderato, quindi avere la sua era sicuramente bello. Vieni qua. Brutta partita. Bruttissima partita, ci siamo anche stancati di vedere
vedere in continuazione giocare il Napoli in questo modo. Sai che De Laurentiis ha twittato, ma non ha twittato quello che molti pensano, ma ha scritto testualmente: il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti. No, bravi tutti, secondo me niente. Io accettavo anche un pareggio, una sconfitta oggi, ma vedendo il Napoli giocando bene. Invece ha giocato malissimo, anche in Champions abbiamo vinto grazie alla provvidenza e io non vedo nessuna ripartenza. Grazie. Garzia, tornate a casa, si buono. È troppo tardi, Garzia deve rendersi conto che non è all'altezza. De Laurentiis però l'ha confermato con un tweet dicendo il Napoli riparte da Bologna, bravi sono tutti. contratti quelli lì, ma Garzia... Il Napoli riparte quando se ne va Garzia, non è buono, non serve. Però il Napoli da Bologna non è ripartito, abbiamo fatto una grandissima figura, una brutta figura. La figura è merda, la figura è merda. Il primo tempo però il Napoli ha giocato meglio delle ultime gare. E cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo creato? Niente. Quando Osimhen va a calciare quel rigore in quel modo, svogliato, che stai camminando, che passiamo a fare? Cioè, ci guardiamo in faccia, e cagni, l'Intersom, 30 milioni, a rossa! Tra l'altro Osimhen si lamenta del fatto che non abbia giocato con le due punte, cioè più della sua sostituzione. Allora abbiamo il 3-5-2, ad chiamare Conte, ad Alwaki Stamiz. Se la dai Garzia, stiamo a terra. I ragazzi al 50° non giocano più. I ragazzi, grazie. È nulloto. Grazie. Garzi, fatta la cartella, Garzi. Insomma, la delusione, cioè siamo in diretta. Cacciata a Garzia, ma stasera proprio, non da scendere manca a Napoli. De Laurentiis l'ha confermato con un tweet che il Napoli riparta da Bologna. E allora vinni in maglietta, De Laurentiis. Quanto le pagate all'Istro? Un bel po'. Oltre 25. Ma che fa? Le pagate per farlo stare in panchina? Perché? Tra l'altro Osimhen si lamentava non per la sostituzione ma perché voleva un altro attaccante. Ma pure a Simeone. Ma mettili prima, ma l'Istro le pagato 30 milioni. Sta in panchina, non ha fatto. Anche perché nel secondo tempo non riuscivi a creare un'azione. Non abbiamo fatto niente. Il primo tempo sì, abbiamo meritato di vincerla sta partita. Con Spalletti sta partita voglio 3-0 primo tempo. Voglio 3-0 primo tempo. Grazie. Andiamo bene. Dovrebbe giocare meglio il Napoli. Tutta colpa di Garzia o c'è anche colpa insomma di alcuni azzurri? Colpa di Garzia per me. Out Garzia, secondo me. Out Garzia. Colpa di tutti, però sono tutti Garzia. Non può fare cambi Kvaratskhelia così, non andiamo bene. Voglio dire una cosa, ma è mai possibile? Il Napoli dell'altro anno non faceva lanci di 50 metri, quest'anno fa i lanci. Cioè è un gioco da terza categoria quello che facciamo noi quest'anno, C'è poco da fare. Sempre forza Napoli, ma lui deve cambiare metodo. Invece l'esordio di Nathan, lui ai giocatori, no? I giocatori a lui. Lui si deve adattare ai giocatori che abbiamo. L'esordio di Nathan come ottimo, Nathan ha fatto una bella partita, ma non parlo della difesa. Ma tu devi vincere la partita. Ma come mi fai a togliere Osimhen a Kvaratskhelia in mezzo al campo? Chi segno io. Ma come mi fai a togliere a Kvaratskhelia Osimhen? Anche Osimhen alla fine. Ma come me li fai a togliere? Come li fai a togliere? Ho detto tutto. Non è venuto sotto la curva a salutare. Neanche sotto la curva. Ma che stiamo. Nemmeno la squadra. Nessuno, non mi ha chiamato, nessuno ci ha cagato, capito? Con tutti i rispetti, non ci voglio. Chiaro, grazie. Zero proprio. Io dico solo una cosa, rispetto del Napoli, forza Napoli, però Garzia mi ha da fa uno piacere, se ne da io a creare bidet. L'esordio di Nathan invece è stata una buona gara in difesa, davanti non siamo riusciti a creare. No, però non mi è piaciuto neanche l'uscita di Kvaratskhelia a un quarto d'ora, un'altra volta l'ha fatto. Non capisco niente forse di calcio, però non è un bel gesto per la città, per noi. Tra l'altro anche Osimhen quando si lamenta del cambio è perché voleva i due attaccanti, fa proprio il gesto con le esatto, ha buttato la maglietta da professionista. Devi tornare capocannoniere. Grazie, buon rientro. Ciao caro, di nuovo un'altra volta. Ma allora quello che non mi è piaciuto, a parte il gioco, non mi è piaciuto proprio i giocatori non sono venuti sotto di noi. Almeno devono chiedere scusa a noi per il gioco che hanno fatto. E questo non mi è piaciuto. Poi devo dire una cosa, si sente la mancanza degli ultras, purtroppo. Gli ultras, quelli veri, non sono venuti, la curva B mancavano e si sentiva parecchio il sostegno. E mi dispiace soprattutto per questo. Però sempre solo forza Napoli.
Assolutamente, da sottolineare che dovrebbero venire sotto il settore ospiti come esatto, ma questo a prescindere, i giocatori devono venire sempre da noi, almeno potevano chiedere scusa, almeno io mi aspettavo di Lorenzo che facesse questo gesto qua, scusi, ma invece non c'è stato, mi dispiace, testa alla prossima, testa all'Udinese. Tra l'altro non so se hai letto il tweet di De Laurentiis che scrive il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti. Ma io non sono d'accordo su queste dichiarazioni, io spero che l'abbia detto quando ha sorseggiato un bicchiere di vino, ma questo non lo so. Presidente, sei stato un grande, ci ha fatto vincere il campionato, ma questa squadra sembra una squadra che si deve salvare, non va bene, assolutamente. Grazie, ci vediamo alle prossime, grazie. Tu forse la pensi più come me, un buon primo tempo? Sì, secondo me non è tutto da buttare oggi, ha giocato meglio il Napoli, chiaramente tanto da migliorare. Sì. Osimhen ha sbagliato 2 gol e poi si lamenta che viene sostituito. Garzia ha tante responsabilità, però non è che c'è di meglio nel mercato. Cioè, noi non siamo il Palermo che sono allenatori dopo 2 partite. E poi vedi, è bello vedere comunque il sostegno sempre ai tifosi. Oggi grande tifo. E va sottolineato che poi i tifosi i calciatori, scusami, non sono venuti sotto il settore ospiti. No, sono venuti. Sono venuti alla fine. Assolutamente. Perché molti dicevano che non sono venuti, non hanno chiesto scusa come dicevano. Sono venuti, c'è stato cioè di età c'è stato molto tifo, non c'erano gli ultras, mancano gli ultras. È chiaro, senza gli ultras. Però il tifo è stato forte, anche molti applausi, eccetera. Che ne pensi del tweet di Laurentiis, insomma, di sostegno? In parte sono d'accordo, perché vedo tatticamente dei miglioramenti oggi. Perché il Napoli ha subito di meno. Garzia, hai rotto il giocattolo, vai via! Poi Garzia vai via, come fa vai via? Lui se non lo cacciano. Garzia, va a te! Il pensiero di molti è questo qui. No, ma sta facendo degli errori, perché il Napoli tatticamente sta messo peggio. Però diamogli tempo, per me poi grazie se mille. Garzia va bene il Napoli andrà bene, non speriamo che Garzia vada di male. Grazie, buon rientro, grazie. Rimettiamoci qua. Insomma, questo è bene o male il sentimento di molti, cioè che chiaramente non concordano con quello che il Napoli sta mostrando in campo dal punto di vista del gioco. Ragazzi, venite. Insomma, un brutto pari. Bruttissimo, e Rudy Garzia se ne deve andare al Napoli. Tra l'altro c'è stato un tweet di De Laurentiis di poco fa che dice il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti. Riparte da Bologna, bravi tutti. Ha giocato bene, la colpa è stata più che altro secondo me di Osimhen, che ha mangiato i primi 2 gol più calcio di rigore, se no alla fine il Napoli vinceva 3-0. Diciamo che ha giocato abbastanza bene, cioè non è che... Tu la vedi diversamente? Io dico Garzia out, se ne deve andare. Ha rovinato una macchina. Anche perché nel primo tempo dalle stelle alle stalle. Nel primo tempo facciamo girare palla ma non riuscivamo a trovare l'occasione. Siamo diventati dalle stelle alle stalle, se ne deve andare Rudy Garzia. Grazie mille, buon rientro. È difficile commentare. Però è difficile attivare questo Napoli, perché oggi non ci sono stati gruppi e ci sono tutti questi cusulè. Ovunque tu sarai ti seguiremo. Grazie. Ragazzi, è stata complicata. Delusione. Non una bella gara. De Laurentiis ha twittato il Napoli riparta da Bologna, bravi tutti. Te l'aspettavi, insomma, questa presa? Io sinceramente no, non me l'aspettavo, sono molto deluso dal Napoli, non lo riconosco più. Quello che penso io è Garzia che non dà un giusto input alla squadra. Sono dei gesti di Kvara prima, di Osimhen oggi, anche il gesto, non so se l'hai visto in occasione quando Politano va a riprendersi quella palla e litiga con il terzino del Bologna, Rudy Garzia quasi lo redarguisce. Secondo te c'è uno scollamento vero fra lo spogliatoio e l'allenatore? Penso che nello spogliatoio non c'è più comunicazione, perché Osimhen e Kvara comunicavano molto bene l'anno scorso. Sì. Quest'anno sembra che non si riconoscono neanche ma poi più. non si trovano, cioè nel primo tempo molte occasioni dove Kvara poteva trovare Osimhen in area, ma veramente non si trovano. Ma in generale non riconosco più il Napoli, proprio in sé per sé.
Cioè, come era Spalletti se li mangiava. Cioè se li mangiava, cioè, io non ho parole, cioè, non so cosa dire più, sono molto deluso. Grazie, buon rientro, grazie. Allora Enzo, non è una bella serata sicuramente, non so se sai, ma De Laurentiis ha twittato, ma scrive: il Napoli riparta da Bologna, bravi tutti. De Laurentiis. Sono stati abbastanza bravi, però purtroppo i cambi non sono giusti e l'allenatore purtroppo non mette il 100%. Non merita tutti questi complimenti. Secondo voi c'è una rottura nello spogliatoio, anche il gesto di Osimhen che segue a quello di Kvara? Secondo me sta rompendo proprio il giocattolo, per me, nel mio punto di vista. I cambi li deve pensare prima di farli, se no così rompe lo spogliatoio. Il fatto che De Laurentiis si schieri così apertamente con un tweet stasera? Vabbè, perché vuole stare calmo, non è che vuole riflettere. Vuole far staccare i tifosi e vuole fare sempre le sue cose, le sue solite cose. Comunque sempre forza Napoli e lo sosteniamo sempre. Sempre comunque. Alla fine i calciatori sono venuti sotto il settore ospiti perché qualcuno diceva... Sì, però poi si sono metà strada. Okay. Non come al solito. No, forza Napoli sempre. Grazie, buona serata. Grazie. Eccoci. Com'è andata? Non come speravamo, probabilmente. Sì, è andata un po' male, però il rigore di Osimhen è stato un po'... aveva aperto un po' il piatto, quindi... Per poco non segnava quel rigore, l'ha aperto troppo quel piatto. Al di là di questi episodi, hai visto una crescita nel gioco, un Napoli migliorato? Io ho visto un Napoli peggiorato, perdonami, ho visto veramente un Napoli peggiorato perché questo allenatore ci ha rotto proprio il giocattolo, la squadra non ha un'identità, non ha niente, non c'ha gioco, poi soprattutto Osimhen non me lo puoi togliere negli ultimi 7-8 minuti di gara. Tra l'altro Osimhen si lamenta perché vuole la seconda punta, non è tanto perché toglie Osimhen, ma chiedeva la seconda punta. Vuole un appoggio, esatto, là metti Simeone a fianco di Osimhen ma non fare uscire Osimhen. Anche perché ti aspetti sullo 0-0 il Napoli a Bologna un cambio un attimo più offensivo che il cambio attaccante. Tutti ci aspettavamo un cambio più offensivo perché siamo negli ultimi minuti, là la palla devi cercare di buttare dentro, no? Invece la sostituzione di Kvara? Anche quella non va bene. Kvara sta attraversando un periodo con Garcia che non va. Viene demotivato secondo me, cioè proprio la questione è proprio secondo me Garcia ci sta facendo tornare indietro ai vecchi di Ventura. Ma se io ti dicessi che nel primo tempo ho rivisto la difesa alta, un po' di trame di gioco ma non le conclusioni? Allora io il primo tempo ho visto una difesa che aveva paura, cioè appena la palla ai piedi, boom, la sparava lontano. Non vogliamo un cazzo! Non è il Napoli che non conosciamo, che siamo abituati a conoscere. Mi dispiace, ma... No, assolutamente, era per insomma provare a capire anche la tua su quello che era stato il primo tempo. Io vi ringrazio, vi auguro un buon rientro, ci vediamo alla prossima. Grazie. Sempre forza? Napoli. Grazie, Napoli grazie, buon rientro. Vittorio, mostriamo anche insomma quello che accade qui, come sempre, con l'uscita del settore ospiti stanno andando via anche i tifosi in pullman, scortati, arrivano alla stazione e poi rientreranno appunto a Napoli o comunque arrivano nell'area parcheggio e poi da lì vengono smistati. Abbiamo sentito molti pareri, la maggior parte li sentivate passare eccetera, è il solito Garcia out, però c'è anche qualcuno che ha provato a fare un ragionamento un attimo più specifico, intenso, a spiegare quella che è la sua posizione. C'è anche qualcuno che non vede il bicchiere così mezzo vuoto, però sicuramente in questo momento insomma si fa fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno. È una situazione particolare che non vivevamo da tantissimo tempo e quindi è anche molto difficile riuscire ad avere una posizione quanto più razionale e oggettiva possibile. Sicuramente c'è delusione, sicuramente ci sono stati episodi che potevano cambiare la partita, il palo di Osimhen nel primo tempo poteva far diventare la partita tutt'altra che quella che abbiamo visto, il rigore di Osimhen poteva chiudere la partita anche perché il Napoli ha concesso pochissimo,
Nathan bene, assolutamente. Questo è un altro pullman che va via, vediamoli, insomma, dei tifosi, e quindi insomma molti sono arrivati in pullman, molti sono arrivati in gruppo con i vari club Napoli e adesso stanno lasciando il Dallara anche con un pizzico di delusione per quello che è stato il risultato. Vado un po' ai vostri commenti e sicuramente insomma, per capire quello che è un po' l'humor anche della chat di YouTube. Molti scrivono Garcia out, ci hai messi nella fossa, scrive Darksen. Tutti insieme Garcia out, scrive Anto Kill You. Raspadori alla destra è la novità di Garcia, scrive 10.000. Sì, novità che però non entusiasma sinceramente. Raspadori è un ottimo calciatore, è stato provato veramente in qualsiasi ruolo nel Napoli tranne che nel suo, perché il suo è da sottopunta, mezza punta. Per esempio in nazionale fece dei gol quando giocò seconda punta in un attacco a due, per esempio ha fatto benissimo con Spalletti quando mancava Osimhen e ha giocato punta con le sue caratteristiche, ma punta. A sinistra al posto di Kvara con un po' di difficoltà, ma con rientro sul destro ha mostrato qualcosa di buono. A destra, ragazzi, fa molta fatica perché si trova a non poter rientrare sul piede forte, ma può rientrare solo sul piede debole, che è un buon piede, ma è il piede debole. E poi insomma lì nelle triangolazioni con Di Lorenzo e Anghissà si vede che non è solito giocare lì e non si trova benissimo. È sicuramente qualcosa da rivedere, che in questo momento non sta funzionando, anche questa scelta qui. E poi in tanti ci chiedevano di Listrom, in effetti neanche oggi ha avuto minutaggio, un'occasione per incidere, per cambiare una partita che agli occhi di chiunque nel secondo tempo sembrava uno 0-0 morto e sepolto lì, a meno che il Napoli non avesse fatto qualcosa in più per vincere questa partita. Frank Leone infatti scrive Malistrom, è esattamente quello che stavo dicendo adesso, non ha avuto minutaggio, non ha avuto un'occasione per incidere, non ha avuto la possibilità di dimostrare il suo valore e in questo momento non si capisce perché sia così tanto ai margini. Ringraziamo Caius, se no era anche persa all'ultimo, scrive Salvatore Rullo. Baron Samedi scrive Garcia out, e si portasse dietro anche il pessimo preparatore atletico Rongoni, già licenziato da Pallotta in persona ai tempi della Roma. Sicuramente sì, a Roma ebbe non pochi problemi e in questo momento il Napoli ha troppi problemini fisici e sicuramente ci sarebbe da ragionare anche su questo tema. Tutto l'organigramma deve essere licenziato all'istante dopo 5 partite, già -7 dalla vetta, scrive Angelo Napoli. Come si fa a difendere questo allenatore? Sicuramente i risultati contano tantissimo e vi capisco, ma per me conta ancora di più la prestazione. Il tifoso del Napoli, se stesse vedendo un buon Napoli che gioca in modo simile, chiaramente non uguale a quello dell'anno scorso, ma simile, sarebbe sicuramente più contento, sarebbe meno pessimista, sarebbe meno pronto ad attaccare l'allenatore. Invece quello che sta facendo arrabbiare sostanzialmente i tifosi è la mancanza totale di gioco, che è stata la caratteristica dell'annata di Spalletti, che è stata la caratteristica degli anni di Sarri, che è stato quello che i tifosi chiedono al Napoli, al di là poi del risultato che può venire come no. Dicono che oggi il gioco sia iniziato con Benitez fino ad arrivare ad oggi, ma oggi è finito. Pessimo gioco del Napoli, viva De Zerbi, scrive Ralf. De Zerbi era forse l'allenatore ideale, ma sappiamo benissimo che sta facendo un percorso che lo porterà ad un livello alto e dal Brighton non voleva andare via assolutamente perché è andato carta bianca e quindi chiaro che non facesse una scelta diversa da quella. Quara che gli dice che si lamenta della formazione, scrive Castoken, ragazzi lo odiano e basta. Credo si riferisca a Rudy Garcia e allo spogliatoio che insomma non sembra seguire appieno l'allenatore. Osimhen Garcia se le son dette, sì, a bordo campo, insomma l'uscita di Osimhen prima fa un gesto così e poi gli indica il 2, come a dire metti la seconda punta anziché sostituire me.
Potito Sarcone scrive: dai tempi di Donadoni che non vedevo Napoli così scadente, lanci lunghi senza idee, poca grinta, il ritratto di questo pagliaccio francese, scrive Potito Sarcone. Felice Corrado: non faranno conferenza stampa? Sì, la faranno e vi aggiorneremo a brevissimo. Dionisio: il futuro dei Zerbi, scrive Frank Leone, chiaramente in questo momento non è prendibile. E ragazzi, tra l'altro una valutazione da fare con tutti quelli che stanno scrivendo Garcia out: chi prendereste, così lancio anche un sondaggio per la chat, chi prendereste eventualmente al suo posto, perché oggi non è semplice vedere sul mercato e trovare un allenatore all'altezza di prendersi questa patata bollente. Ciro, ti sento. Eccoci qua, Manuel, qualche minuto ancora con te. Voglio provare a dare una lettura a questo match, ancora di più ovviamente l'hai fatto in maniera egregia tu da solo insieme anche ai tifosi, voglio farlo anche io insieme a te, perché è un Napoli che comincia con questi problemi fisici, no? Quest'oggi con l'assenza di Rachmani, l'assenza di Juan Jesus, finalmente tutti contenti, c'è Nathan in campo. Ecco, comincio ad analizzare questo match proprio dalla prestazione di Nathan e dico, prestazione diciamo normale, niente di incredibile, anche perché Manuel sostanzialmente il Bologna là davanti non ha fatto nulla, quindi Nathan si è limitato a fare il compitino, ha giocato in orizzontale con i compagni, non ha quasi mai cercato la verticalità, è andato all'indietro verso Meret, si è limitato, ecco, al compitino. Dico qualcosa di sbagliato in questo caso? Ma ti dico la mia vista dal campo, promosso con una sufficienza chiaramente, mi è sembrato il classico calciatore che sa di avere tanti occhi addosso e cerca al minimo di fare un errore, e quindi, come dicevi tu, molto spesso il passaggio più semplice a Olivera, Mario Rui, a Ostigard, al centrocampista di turno che si avvicinava, a Quara. Sì, poca verticalità, però posso dire che è stata una buona prestazione la sua. Sì. Certo non balza all'occhio, però è stato pulito, semplice, senza errori, bravo a seguire la linea difensiva, nei movimenti. Poi devo dire, si vede subito se un difensore ha un buon piede oppure no, e Nathan ha un buon piede, e in qualche occasione anche di destro ha provato a saltare una linea di passaggio, anticipando subito di prima senza portarsela sul sinistro, quindi devo dire che i segnali sono buoni, chiaramente prestissimo per qualsiasi valutazione, però mi è sembrato, sai, quello che vuole sbagliare il meno possibile, che fa, come dicevi tu, il compitino, non perché è un difensore da compitino, ma perché era chiamato, insomma, alla prestazione perfetta, all'esordio, al non avere alternative, all'essere buttato nella mischia, all'avere tanti occhi addosso, e quindi voleva sbagliare il meno possibile. Secondo me ha portato a casa un'ottima partita, perché poi per fare questo, Ciro, ci vuole tanto coraggio, Sì. E ci vuole anche un po' di, come posso dire, strafottenza, insomma, prenderla bene la partita, e devo dire che è promosso, non è un 7 ma è un 6 pieno. Continuo e resto, nel frattempo sta parlando a DAZN Rudy Garcia, e a breve, salutando Manuel Guardasole, poi andremo a leggere ovviamente tutte le dichiarazioni. Manuel, resto sulla formazione iniziale, perché poi a destra gioca Giacomo Raspadori. Ecco, Giacomo Raspadori che Rudy Garcia ha provato a destra già nei due ritiri tra Dimaro e Castel di Sangro. Giacomo Raspadori che non riesce ad incidere in questa occasione, in quel di Bologna. Però collego l'altra domanda, dico, ma Lindstrom, perché lo sentivo nominare da tanti tifosi che sono intervenuti al tuo microfono, ma Lindstrom, perché Lindstrom è entrato subito con la Lazio, nella sera appunto con la Lazio, ha debuttato immediatamente, ha giocato 5 minuti e poi da quel momento in poi non l'abbiamo più visto? Che cosa è successo? Tra l'altro ha giocato 5 minuti in una partita che, diciamoci la verità, era chiusa ormai. Sì, ok, era ancora in bilico di risultato, ma il Napoli non dava segni di ripresa. Mi sorprende e non lo capisco, perché mi sembra un Nathan bis. Nathan è stato messo da titolare
è schierato soltanto per esigenza, per pura esigenza, altrimenti non l'avremmo visto ancora per un po'. E mi sembra che in questo momento lo stesso percorso lo stia facendo Listro, che non mi pare che debba imparare l'italiano con Zanichelli e non mi pare che prima di arrivare al Napoli giocasse al Bragantino, giocava ad alto livello, ha affrontato il Napoli in Champions League l'anno scorso, conosce il calcio europeo, conosce assolutamente il campionato italiano, non è che per un esterno d'attacco serva chissà quale tempo per essere buttato nella mischia, però sai, a volte calciatori con delle caratteristiche nuove che l'avversario ancora non conosce, per esempio Kvara ormai lo conoscono tutti a memoria, tutti provano ad anticiparlo, a chiuderlo, a raddoppiarlo, magari l'inserimento di un calciatore nuovo, tra virgolette, per la Serie A poteva far bene, non capisco sinceramente perché non venga inserito prima lo stesso cambio di Simeone, che arriva secondo me troppo tardi, e si faccia veramente, tra virgolette, anche qui il compitino, perché sinceramente un allenatore di Serie A che mi fa Osimhen Simeone, che mi fa Raspadori Politano, che mi fa Elmas Kvara, mi sembra stia facendo il compitino, cosa che potrebbero fare chiunque di noi abbia visto almeno 10 partite nella nostra vita. E quindi se stai 0-0 a Bologna e sei il Napoli non puoi e non devi accontentarti di uno 0-0, e molto prima avresti dovuto fare un cambio un attimo più offensivo, cambiare le carte. Ma poi noi, Ciro, noi parliamo di cambiare le carte, di inserire un calciatore piuttosto che un altro, ma l'allenatore di calcio e del suo staff, che appunto è sulla panchina, deve leggere la partita, deve fare un cambio con un'idea tattica dietro, ovvero, faccio un esempio, che ne so, loro stanno giocando con Ebischer Freuler a 2, io inserisco un'altra mezzala, un secondo trequartista, che so, Zielinski, Elmas, ma per dire una sciocchezza, giusto per dare l'idea, alle spalle di Osimhen, perché così uomo a uomo non riescono a fare il lavoro che fino a quel momento avevano fatto, cioè avere una lettura della partita, e in questo momento non mi sembra ci sia. Si fanno i cambi elementari, semplici, ruolo per ruolo, che potrebbe fare chiunque, e sinceramente è inaccettabile che sullo 0-0 a Bologna togli Osimhen e Kvara per Elmas e Simeone. Dovresti inserire calciatori e mettere una squadra un attimino più offensiva per il forcing finale. Il Napoli non può uscire contento dall'Ara con uno 0-0, questo mi sembra il punto da cui partire, e mi sembra che Rudy Garcia non abbia ancora ben inteso dove si trova. Io in passato credevo che uno che accetta Napoli dopo Spalletti avesse la piena consapevolezza della patata bollente che stava prendendo fra le mani, e che quindi la affrontasse con estrema attenzione ad ogni dettaglio. Mi sembra che questa attenzione in questo momento non ci sia in alcuni passaggi, in alcune uscite, in alcune scelte. Faccio di nuovo l'esempio di quel gesto a Politano, no? In un momento dove lo spogliatoio non mi sembra sia completamente con l'allenatore, o comunque ogni tanto non perde modo di far notare l'errore, come il gesto di Osimhen, e che fai a fare quel gesto verso Politano? Cioè, mi sembrava fuori luogo, quindi mi sembra che in questo momento non ci stia capendo tantissimo, e sinceramente non mi aspettavo per nulla il tweet di De Laurentiis, che tra l'altro non significa niente, perché dire il Napoli riparte da Bologna bravi tutti significa che anche la presidenza della società è contento di uno 0-0 a Bologna senza aver mai provato a vincerla nel secondo tempo? Non lo so, se è questa la lettura, perché dal tweet io capisco quello, è molto grave, abbastanza grave. O comunque è qualcosa di cui dobbiamo prenderne atto e accettare che la stagione del Napoli sarà una rincorsa ai primi 4 posti, ma oggi già sei lontanissimo dalla vetta, con lo scudetto in petto. L'Inter è con già una squadra scappata, in campo che, Manu. permettimi di dire, sì, ma con una squadra in campo che, permettimi di dire, ha tutti i valori tecnici per battere Genoa, Bologna, Braga con maggiore convinzione e magari qualche gol in più, e magari senza rischiare fino all'ultimo minuto. Poi con la Lazio puoi perdere tranquillamente, Certo. e puoi giocare un tempo tu e un tempo la Lazio, quella ci sta, ma sinceramente le ultime uscite e anche come le ha gestite l'allenatore nel corso della gara, e torniamo alla lettura della partita, mi sembra veramente in un momento di forte confusione. Manuel, poi mi sposto
su Kvaratskhelia e Osimhen, perché dico, questi sono i due calciatori che lo scorso anno hanno in pratica regalato lo scudetto al Napoli in un gioco spettacolare, con un allenatore che li faceva giocare davvero alla grande. Oggi sembrano i fratelli in difficoltà dei due calciatori visti lo scorso anno, due calciatori diametralmente opposti nel rendimento, e non mi riferisco però al calcio di rigore, perché il calcio di rigore il Napoli l'ha sbagliato anche l'anno scorso e anche più di uno, questo problema lo sappiamo che il Napoli ce l'ha, ma mi riferisco al gioco, al rendimento che questi due calciatori stanno avendo. Manuel, la domanda che ti faccio è: ma non è che effettivamente qualche problema di preparazione ci sia stato? Perché non solo Osimhen e Kvaratskhelia sono in difficoltà, a me sembrano in difficoltà tutti quanti i calciatori in campo. Allora, li scindo un attimo, perché Osimhen mi sembra in una discreta forma. Tant'è vero che quando gli fa il lancio Ostigard 2 o 3 volte oggi in partita alle spalle della difesa, o lui corre e molto spesso anticipa, poi magari gli manca l'appoggio, magari gli manca l'aggancio, che è una cosa che ha da sempre, perché non stiamo parlando di Higuain come tocco palla. Però se devo dirti che lo vedo non pronto atleticamente, no. Kvara il discorso è diverso, Kvara non lo vedo in una condizione accettabile per saltare l'uomo, per fare la giocata per lo strappo, che non fa al momento. Però poi c'è un altro aspetto, che Osimhen è tantissimo da solo, in moltissime fasi dell'azione è slegato dal resto della squadra, e Kvara è molto spesso, rispetto all'anno scorso, se provi magari dopo, appena hai un attimo di tempo, a mostrare 2 hitmap a caso, magari della partita di oggi e di una partita dell'anno scorso, che sono Napoli-Juve, vedrai che oggi è molto più basso, cioè sta molto tempo più basso, e quindi poi quando prende palla, quando poi deve andare a recuperare, a puntare, ha molti più chilometri, anzi metri da percorrere e da recuperare. Questo può essere un aspetto. Poi c'è sicuramente la mancanza di triangolazioni, di trame di gioco offensive che l'anno scorso funzionavano alla perfezione, quasi non dovevano fare nulla, che si trovavano alla perfezione e riuscivano tanti inserimenti, passaggi, giocate. Lui oggi qualche giocata l'ha fatta, però poi manca il passaggio, manca il compagno libero, manca l'appoggio. Oggi in molti casi, sempre confrontando con gare dell'anno scorso, ma purtroppo ragazzi il termine di paragone ultimo è quello lì, molto spesso quando il Napoli sviluppa sulle fasce, che è una cosa che fa spesso, manca poi l'appoggio dell'uomo libero, probabilmente non si muovono come l'anno scorso e le richieste dell'allenatore sono diverse, oppure in alcune fasi della partita attaccava il Bologna, il Napoli recupera palla e lancia lungo per Osimhen, che però in quel momento è da solo, perché chiaramente tutta la squadra si è abbassata per difendere l'attacco del Bologna. Questo tipo di contropiede mi sembra completamente sterile e inutile, che non porterà mai a nulla. Tra l'altro abbiamo perso anche Lozano, che poteva essere un calciatore adatto a questo tipo di gioco. Napolitano non lo è, ma se gioca lì Raspadori non lo è. Lo può essere a tratti Kvara, lo è a volte Zielinski, ma comunque è uno che tocca tanto spesso il pallone. Stessa cosa Elmas, non mi sembrano calciatori da contropiede, palla lunga e andiamo in porta. Lo è solo Osimhen ed è molto spesso isolato. Quando Ostigard ha provato questa giocata, quando Lobotka prova questa giocata, sinceramente non mi sembra che in questo momento siano nelle condizioni, dicevi tu, fisiche, forse Kvara di più di Osimhen, ma neanche tecnico-tattiche per rendere l'ultima che ti faccio, te la faccio legata a questo dato che ci riporta Opta. È il peggior inizio stagione dopo 5 turni dal 2015-2016. Napoli in difficoltà, perché il Napoli ha 8 punti in classifica in questo campionato, 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Ha registrato il suo peggior rendimento dopo i primi 5 turni di Serie A a partire dal 2015-2016, 6 furono in quel caso. Difficoltà, così dice Opta. Allora a te chiedo, Manuel, prima di salutarti,
quale può essere il rimedio a questo periodo complicato? Perché anche in Champions League, al netto del risultato ottenuto, anche lì non si è vinto, diciamo, una grande partita con un bel gioco, ma con un po' di fortuna, nonostante le tante occasioni da gol, però va detto, create nel primo tempo. A me dispiace non essere ottimista in questa risposta, ma ci sono diversi problemi e non è solo l'allenatore il problema. Lo può essere la preparazione, lo può essere determinate scelte fatte in estate, lo può essere anche un ambiente da rimotivare dopo la scorsa stagione. Ci sono tante componenti quando una squadra non funziona, non è che con la bacchetta magica cambia allenatore e risolvi tutto. Poi ci sarebbe da aprire il capitolo chi prenderesti, chi sarebbe adatto a risolvere questi problemi, e in questo momento non è che ce ne siano tanti in giro. E quindi ti dico che per me non c'è una soluzione rapida, indolore direi, che comunque nel giro di poco tempo possa risolvere i problemi strutturali che oggi ha il Napoli. Il Napoli oggi fa fatica a segnare, a sviluppare un'azione offensiva realmente pericolosa. Poi è chiaro che queste squadre fatte di grandi campioni magari hanno bisogno di quella gara, di quella giocata che fa ripartire la scintilla, che può cambiare una stagione, però in questo momento io faccio veramente fatica a crederlo, perché un po' di stagioni, un po' di calcio l'abbiamo visto e mi sembra che i problemi che oggi ha il Napoli non siano risolvibili così rapidamente. Va bene Manuel, grazie mille e buon ritorno, un saluto e ringraziamento a te, ovviamente a Ilario Covino e anche a Vittorio Bernardo che è lì con te. Grazie a voi, ringrazio ovviamente anche io Vittorio Bernardo e Ilario Covino per il lavoro fatto qui a Bologna. Grazie Ciro, buona serata. Ciao Manuel, andiamo subito spediti a leggere le dichiarazioni di Rudi Garcia ai microfoni di DAZN. Prestazione buona, non il risultato. Sfogo Osimhen, ho parlato con lui e la squadra, resta il rigorista sugli obiettivi e la classifica. Rudi Garcia parla ai microfoni di DAZN e dice: giudizio sulla prestazione, il punto negativo è il risultato. La prestazione è stata buona, soprattutto nel primo tempo, non abbiamo preso gol, Nathan è stato sicuro ed è stato il momento giusto per inserirlo. Se poi prendi il palo, sbagli un rigore, poi diventa difficile vincere anche se lo si meritava. Questo è il calcio, la squadra ha fatto una partita seria, ha lavorato su alcuni schemi che hanno funzionato, non siamo però contenti perché ci manca la vittoria. Sul rigore e lo sfogo di Osimhen capita a tutti di fallire un rigore. Ho parlato con lui, ma ciò che ho detto a lui e alla squadra resta nello spogliatoio. Il rigorista del Napoli Osimhen, reazione di Victor: quando uno esce può essere anche non contento della propria prestazione. Ho una rosa importante e deve giocare tutta. Il punto è che, aggiungo io, non si lamentava della sua sostituzione, ma del fatto che volesse un altro attaccante accanto a sé e giocare quindi a due punte. Hanno fatto bene tutti e due, dice, ma abbiamo anche qualità sulla panchina. I tre che sono entrati, Elmas, Simeone e Politano, poi c'è anche Lindstrom. Abbiamo tanta qualità e non giochiamo sempre con gli stessi uomini, anche perché giochiamo 4 partite in 9 giorni. C'è la squadra che entra e quella che finisce le partite, i giocatori lo fanno. Se non conto su tutti i ragazzi non andiamo da nessuna parte. Sull'abbraccio a Kvaratskhelia dice: abbraccio tutti i giocatori ed è normale che lo faccio anche con lui. All'intervallo ho detto di continuare a fare pressing tutti insieme, evitando di abbassarsi. È vero che nella ripresa siamo stati meno bravi nel palleggio e nell'avvicinare la porta avversaria, poi abbiamo migliorato fino al rigore. Sulla mancanza di continuità la voglia c'è, non è solo un problema fisico. Poi giocavamo fuori casa contro una squadra forte come il Bologna, ripeto, però bene nel primo tempo e meno bene nel secondo. Questa è una cosa su cui bisogna migliorare. Obiettivo 4° posto, una squadra come il Napoli deve giocare la Champions League ogni anno, il nostro posto è tra i primi 4 e visto che ora non ci siamo non possiamo essere contenti. Questo però non vuol dire buttare tutto, non dobbiamo mollare e continuare a lottare sperando che la fortuna torni dalla nostra parte già contro l'Udinese. Sulla distanza dalla vetta dice: pensiamo a vincere mercoledì, se fai una striscia di vittorie poi torni sotto in classifica. Ci vuole Cazzimma? Sì, conosco il termine, l'ho utilizzato anche io oggi nello spogliatoio. Quindi queste le parole di Rudi Garcia. Ai microfoni di DAZN parla Thiago Motta in conferenza stampa. Rigore secondo me inesistente.
il risultato è giusto, volevo sfruttare il Napoli, volevo frustrare il Napoli e penso ci siamo riusciti. Prestazione, siamo orgogliosi, dobbiamo continuare, abbiamo margini enormi di miglioramento. Oggi una delle grandi soddisfazioni è vedere i miei ragazzi lavorare in entrambe le fasi. L'ego è stato messo in secondo piano e si è pensati alla squadra. Zirce vive del gol perché è un attaccante, se segna è un gol fantastico, ma non si lamenta con i compagni se resta da solo. Anzi, aiuta ed è il primo a pressare. Rigore secondo me inesistente, il risultato è giusto. Saelemaekers ha giocato bene, trasmette voglia di lottare ai compagni, abbiamo bisogno di queste cose, lui è ancora giovane e sa di poter migliorare, ha enormi qualità e ci darà tantissimo. Squadra più corta contro il Milan? Squadra più corta contro il Napoli, volevo frustrarli, penso ci siamo riusciti, non mi aspetto niente, guardo il calendario partita dopo partita, abbiamo affrontato un buon Napoli, dobbiamo continuare così, abbiamo avuto 2 infortuni che dovremmo valutare, ma abbiamo 2 sostituti che hanno fatto bene. Rigore, non voglio fare polemica, ho solo fatto un commento da fuori, rispetto alla decisione dell'arbitro come sempre, non voglio creare polemiche. E poi scende nel dettaglio di calciatori singoli. Andiamo a vedere anche rapidamente le pagelle del nostro Claudio Russo. Osimhen sbaglia il rigore e reagisce male, difensivamente passi avanti ma ora conterebbero i punti. Meret 6,5, Di Lorenzo 6, Ostigal 6, Nathan 6,5. Debutto forzato, mette in mostra una buona rapidità di piede, fermo non trema davanti a Ndoye in avvio di ripresa. Olivera 5,5, Mario Rui 6, Anghissa 6,5, si muove molto, cerca una posizione non del tutto definita, Azzerba di centro, si inventa una corsa sulla destra al 29esimo, al 38esimo, in diagonale corre a sinistra, suggestivi 2 sombreri, lotta sulle seconde palle, Lobotka 6,5, Caius senza voto, Zelinski 6,5, Raspadori 6, Politano 6, Osimhen 5, sorprende i difensori e Skorupski, non il palo, qualche 1-2, poi nel primo tempo resta troppo solo, nella ripresa c'è più spazio per distendersi, al 63esimo attende palla e tira di prima intenzione anche se distante, avrebbe il pallone del rigore, lo spara larghissimo e ciò non può che influire tanto, al di là della reazione al cambio. Solo lo scorso aprile è rimasto per 3 presenze di fila senza segnare in campionato da inizio 2023. Simeone senza voto, Kvaratskhelia 6,5, Elmas senza voto, Garcia 6. Napoli stretto tra linee convincente, finalmente impressione di solidità difensiva, il Bologna nega le vie centrali portando il Napoli a giocare largo e in velocità su Osimhen. Il primo tempo complessivamente è il migliore da settimane, la squadra di Motta viene sopita sulla tre quarti, ci sono idee ma soprattutto le giuste distanze tra i reparti, crescono ancora i suoi in avvio di ripresa, tanto da arrivare ad un rigore purtroppo fallito, farà discutere il doppio cambio Kvaratskhelia e Osimhen, ma con loro in campo il Napoli comunque non aveva segnato, il Napoli non infilava una striscia di 3 match di fila senza vittoria dalla prima del 2022 con Fiorentina, Roma ed Empoli. Andiamo a vedere ancora altre dichiarazioni prima di andare a leggere Rudi Garcia in conferenza stampa, il commento della SSC Napoli, una risposta concreta positiva, solida ad ogni incertezza, squadra viva e determinata. Un palo clamoroso, un rigore sbagliato, se la data della fortuna porta la benda sugli occhi, l'emoticon della cattiva sorte si infila alla maschera di Osimhen. La sfida al Dallara è tutta in queste 2 immagini. Victor che nel primo tempo vola alla sua maniera verso l'area e calcia di destra a incrociare palo interno, e poi un quarto d'ora alla fine quando la palla dal dischetto sfila fuori con Skorupski che dall'altro lato a terra che può solo pregare. La copertina di Bologna-Napoli è la foto a tutta pagina di Osimhen con le mani nei capelli, con la sua maschera iconica che per una volta non è un inno alla gioia ma un simulacro di amarezza. È il calcio con la propria imponderabilità che però non cancella la prestazione azzurra, una risposta concreta, positiva, solida ad ogni incertezza, squadra viva e determinata con gamba e carattere e convinzione feroce. Si riparte mercoledì contro l'Udinese senza sosta per un autunno ricco di emozioni da vivere, tutto d'un fiato tra campionato e stelle della Champions League. Ha parlato anche Thiago Motta da DAZN, Napoli con strapotere fisico, bravi a non subire gol, rigore contro inesistente, queste le sue parole a DAZN. Dice: è vero, lo siamo sempre stati, contro una buonissima partita, parla dell'essere in partita con un Napoli che ha potere offensivo incredibile e siamo riusciti a non subire gol. Il rigore per loro è inesistente, nel momento che c'è da difendere i ragazzi lo fanno con il
lavoro e con il livello che serve. In attacco dobbiamo fare di più e meglio, ma oggi avevamo di contro un'ottima squadra che ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Quindi queste le parole che sono appunto di Thiago Motta. Rudy Garcia, conferenza stampa: sento la fiducia dei giocatori, chiedetelo a loro. Osimhen andava risparmiato, punto. Andiamo a vedere. Sento la fiducia dei giocatori, dovete chiederlo a loro, non a me. Soddisfatto di come gioca il Napoli stasera, il problema è il risultato, non la prestazione. Non abbiamo preso gol, ci sono punti positivi, abbiamo giocato con una coppia di centrali nuova, Nathan ha fatto una prestazione di sicurezza, abbiamo fatto un bel primo tempo, quando colpiamo il palo è sfortuna, dice Rudy Garcia in conferenza stampa. Ma a volte il calcio è così di centimetri. Nel secondo tempo un po' meno bene, abbiamo fatto tornare in partita il Bologna, a parte il tiro di Zirkzee, non ricordo altre cose fatte da Meret, difensivamente bene, poi un rigore sbagliato non ti aiuta a vincere 0-1, 0-2, dobbiamo rimettere tutto in campo mercoledì, ci serve una vittoria che ci sfugge da un po' e poi fare una striscia di risultati positivi per tornare tra i primi 4. Il nostro obiettivo per il momento è serve vincere. Sostituzioni con la scheda di Osimhen, abbiamo cambi di qualità in panchina, giochiamo 4 partite in 9 giorni con il Real Madrid martedì prossimo, sarebbe una mancanza di rispetto del talento di chi è in panchina se non li facessi entrare. Con la scheda ha fatto un'ottima partita, al 45esimo aveva un sovraccarico ai polpacci e non volevo perderlo. In attacco tanta qualità e alcuni entrano, il rigore di Osimhen, tutti i grandi del calcio li sbagliano, ma quando giochi 83 minuti non è un problema non essere contento di uscire dal campo, ma l'attitudine non è buona. Ciò che gli ho detto però rimane nello spogliatoio. Mancanza del doppio centravanti nel finale. Il nostro centrocampo andava bene, la creatività arriva da lì. Secondo me non serviva, altrimenti arrivano troppi giocatori stanchi in vista di mercoledì. Victor andava risparmiato, punto. Queste le parole in conferenza stampa di Rudy Garcia. Andiamo a vedere se ci sono altre notizie, magari nell'ultima ora. Nel frattempo Garcia out, tifosi contro l'allenatore sotto i post ufficiali social del Calcio-Napoli, sono tanti commenti che arrivano con l'hashtag Garcia out. Parlato anche Ciro Ferrara, dice non c'era rigore per il Napoli, Osimhen con quella reazione non ha voluto aiutare Garcia. Non sono d'accordo sul rigore concesso al Napoli, per me non ci sta. Diverso discorso su quello non dato al Bologna per il tocco di mano di Anghissà. Osimhen, puoi non essere d'accordo con il cambio con l'allenatore, ma se vuoi aiutarlo non esci in quel modo dal campo. Al massimo dopo nello spogliatoio puoi parlare, ma non hai in campo mai quella reazione. Quindi Ciro Ferrara che va controcorrente dicendo che non era rigore per il Napoli e c'era rigore invece per il Bologna, e va contro appunto Victor Osimhen dicendo che appunto c'era quella reazione che non doveva esserci. Ha parlato anche Alfredo Pedullà, attaccando Garcia. Raspadori fuori ruolo, Osimhen non va mai sostituito, gli avevano lasciato stoffa, ma... Questo è il tweet del giornalista che scrive: Raspadori fuori ruolo ancora, non sostituisce mai il tuo leader che è Osimhen se devi vincere, soprattutto se ha appena sbagliato un rigore, mai. È una questione di tatto e di buonsenso, meglio Lobot che Anghissà, capirai erano i migliori. A Garcia avevano lasciato gran stoffa eppure non riesce a presentare un Napoli elegante. Questo il tweet di Alfredo Pedullà. Nel frattempo è cominciato il match tra Torino e Roma. Torino in campo con Milinkovic-Savic, Schulz, buongiorno Rodriguez, Bellanova, Tameze, Ilic, Lazzaro, con Sic, Radonic e Zapata davanti. Per quanto riguarda la Roma, Rui Patrizio tra i pali, Mancini, Llorente, Ndica, Christensen, Paredes, Cristante, Spinazzola, Dybala, El Shaarawy e Lukaku. Questa è la formazione della Roma che sta giocando contro il Torino. Voglio andare a vedere a DAZN anche il capitano Di Lorenzo. Umore non dei migliori, ma il gruppo è unito e vogliamo vincere. Sfoghi Osimhen e Kvara, ne parleremo nello spogliatoio con il mister. Umore dello spogliatoio,
non siamo contenti del risultato, quindi non è dei migliori. Ci tenevamo perché volevamo tornare alla vittoria in campionato, non c'è però troppo tempo per pensare a questa partita, perché tra 3 giorni ne abbiamo già un'altra. Dobbiamo migliorare nella gestione della partita e dei vari aspetti della gara, dovremo lavorare per avere continuità nell'arco di tutti i 90 minuti. Qualche volta questa cosa ci manca, dobbiamo migliorare il prima possibile. Sugli sfoghi di Kvara e Osimhen sono cose che gestiamo all'interno dello spogliatoio, un momento dove le cose non stanno andando bene, questo risalta ancora di più, domani ne parleremo nello spogliatoio. In questi momenti non servono questi atteggiamenti, dobbiamo restare uniti e focalizzati sugli obiettivi. Parleremo tra di noi insieme al mister per migliorare questa situazione che non ci piace, la vittoria manca da troppo e non ci piace stare lì dietro, quindi parleremo tra di noi e per trovare una soluzione per tornare a vincere. Resettare dopo l'anno scorso? Noi già lo abbiamo fatto, è più una cosa di voi giornalisti che guardate all'anno scorso. Questo è un nuovo corso con un nuovo allenatore, ma il gruppo è unito e lavoreremo insieme per uscire da questa situazione. L'ultima su Kvaratskhelia è dispiaciuto come il resto del gruppo perché volevamo vincere, certamente gli manca il gol, ma lavoreremo sodo per superare questo momento. Quindi queste le parole anche del capitano Giovanni Di Lorenzo, che ha parlato quindi ai microfoni di DAZN. Io voglio andare a vedere se ci sono magari alcuni messaggi da parte dei nostri amici prima di salutare ovviamente tutti quanti voi. Complimenti ad ADL che è riuscito a distruggere una squadra, dice Fabio Volo, mentre c'è Casto che, anzi no, aspetta che avevo trovato un messaggio, se anche i giocatori sono arrabbiati è solo questione di tempo, dice Darksen. Anche Elmas a destra è fuori ruolo se non l'avete capito. Elmas però stava a sinistra, giustamente giocava dall'altro lato perché a destra c'era Matteo Politano. Garcia non è adatto al Napoli, dice Giuseppe Paoli. ADL che partita ha visto, Tonio, questo è il suo messaggio. Ci vuole Conte, non gioca un calcio spettacolo ma garantisce solidità difensiva ed un duro compressore in campionato, altro che Spalletti con Garcia, manco in conference si arriva. Ancora la società cosa ha pensato prima di prendere Rudy Garcia? Questi messaggi che arrivano molto dispiaciuti da parte dei tanti amici che stanno scrivendo sul nostro canale YouTube. Andava risparmiato, non sia mai che corra troppo in 10 minuti che mancavano, dice rischio cinico. Cambio di Elmas Kvara assurdo, Simeone non è Osimhen, non puoi andare a lanci lunghi con lui. Spalletti era l'unico che riusciva a nascondere l'incompetenza di questa società, dice Daxen. Togliere Osimhen al minuto 86 non ha senso, è come un po' aver tolto Kvaratskhelia al minuto 88, cioè tu mi devi spiegare, toglierlo per 2 minuti o 4 minuti, che senso avrebbe? Questo è un po' il polso degli amici che ci hanno scritto e ci stanno appunto scrivendo da casa. Nel frattempo voglio andare a vedere un po' cosa accade in Torino-Roma, minuto 13 sul cronometro. Bellanova ha cercato un compagno in area di rigore con un cross, ma i difensori avversari attenti sono riusciti ad intercettare. Anche Romelu Lukaku ci ha provato, lanciandosi su un pallone al 9° minuto, calciando dal limite verso la porta, però il suo tiro è terminato di poco al lato. Quindi una gara comunque che sembra vibrante, con qualche occasioncina da una parte e dall'altra, con il Napoli che comunque purtroppo è uscito con il pareggio dallo stadio Dallara. Io vi leggo anche la classifica al momento, con l'Inter a 15 punti, Milan a 12, Lecce 11, Juventus 10 con la Fiorentina, 9 per l'Atalanta, 8 per Napoli e Frosinone e Torino che sta appunto giocando, 7 per il Verona, 6 per Bologna e Sassuolo, anzi 5 per la Roma con il Monza, Roma che sta giocando adesso, 4 punti per Lazio e Genova, 3 punti per Salernitana ed Udinese, 2 punti per il Cagliari, 0 punti per l'Empoli che ha cominciato con tutte sconfitte questa stagione. Sono le 21, noi siamo in chiusura, non mi resta che ringraziare ovviamente Manuel Guardasole, Ilario Covino e Vittorio Bernardo, inviati da Bologna. Voglio ringraziare il mio compagno di viaggio Emanuele Bernardo in cabina di regia. Da Ciro Novellino è tutto, restate sintonizzati su Calcio Napoli 24 TV. Ciao!